Allora, consiglieri, vi prego di prendere posto. Allora, buonasera. Saluto il pubblico presente, i consiglieri, anche chi ci vede da casa. Cominciamo subito con il punto numero 1 all'ordine del giorno. Chiedo scusa, ero già entrato nel consiglio. Parola al segretario per l'appello, prego. Tonon Roberto. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Darè Gian Antonio. Darsier Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. 12 presenti e 3 assenti. Seduta validamente costituita. Lo dico io, dice lei. Quanti assenti? 3 assenti. 3 assenti. 3, 4, 5, Come? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 presenti e 3 assenti. 12, 13, 3 fa 15. No, non l'ho contato. 15, no, manca, scusate perché non tornano i conti. 1, 2, 3, 4. No, ho già contato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questo. Ah, e questo non c'è? Scusa, ma non ho chiamato tutti? Non li ho chiamati tutti? manca uno. No, scusami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 più 3, 15, più Giulia 16, manca uno. 17. Dove 17? Tocchetti manca. Ah, Tocchetti, sì. Mancavo io? Sì. Tocchetti. Tocchetti presente. Non è scritto qua. Lo so. Non è scritto qua. Ah, ok, va bene. Adesso tornano i conti. Gli scrutatori, Darsier, Dus e Maset, Sant'Antonio, Saracino. Allora, Dus, Darsier, Saracino, scrutatori. Allora, passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, surroga del consigliere comunale Paolo Bassetto. Il consigliere Paolo Bassetto, eletto nella lista numero 15 Cambia Vittorio con Roberto Tonon sindaco, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sostanzialmente per difficoltà legate al lavoro e alla fine della carriera universitaria che sta portando a termine. Io lo ringrazio personalmente a nome di tutti i consiglieri per quello che ha fatto nel Consiglio Comunale. Il candidato Tonon Giacomo e i candidati Tonon Giacomo e Roman Maria che venivano dopo Paolo Bassetto hanno rinunciato. C'è stata la disponibilità ad accettare la carica di consigliere di Giulia Costa, la signora Giulia Costa. Se volete integrare la delibera all'ultima riga con nota acquisita al protocollo generale 27076 del 13 luglio 2017. Quindi deliberiamo di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Paolo Bassetto per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessun astenuto, quindi 12 unanimità. 13 consiglieri favorevoli. Quindi si invita il consigliere Costa a prendere posto e, se lo ritiene, a rivolgere un cenno di saluto all'Assemblea.
Buonasera a tutti. Spero di riuscire, grandi cose non ho da dire, se non che spero di riuscire ad adempiere l'incarico che mi è stato affidato nel miglior modo possibile. Mi impegno a metterci tutta l'energia e tutto l'impegno che mi contraddistinguono e spero di riuscire ad avere un dialogo con tutti i membri del Consiglio. Grandi cose queste. Grazie, buon consigliere. Lavoro. A nome di tutto il Consiglio naturalmente le auguro buon lavoro e saluto ancora il consigliere Bassetto, al quale va la riconoscenza del Consiglio per quello che ha fatto. Passiamo al punto numero 2, comunicazioni. Leggo la lettera che ci è giunta dal consigliere Botteon, oggetto di missioni Gruppo Partito Democratico. Con la presente il sottoscritto Adriano Botteon, consigliere comunale di Vittorio Veneto, eletto nelle liste del Partito Democratico, comunica l'intenzione di uscire dal gruppo consigliare del Partito Democratico e di entrare come da regolamento nel gruppo misto che si viene a creare. Essendo l'unico membro del gruppo misto, ne sarà ovviamente capogruppo in consiglio. Cordiali saluti, Adriano Botteon. Prendiamo atto delle dimissioni. La parola alla consigliere Uliana, all'assessore Uliana per altre comunicazioni. Grazie, buonasera a tutti. Allora, mi fa piacere comunicarvi che il 29 di luglio verrà inaugurata una nuova mostra a Palazzo Todesco che va nella direzione che abbiamo già scelto di portare avanti da quando ci siamo insediati, cioè quella di fare delle mostre durante il periodo estivo che sottolineino l'importanza e il ruolo degli artisti contemporanei del nostro territorio. Quindi così come abbiamo fatto Stefano Curto prima, Omero poi, sarà la volta di Luigi Cillo, e con una mostra antologica che vedrà lo sviluppo di tutta la sua arte dagli anni 40 alla presentazione delle opere anche che lui aveva esposto nelle 4 biennali di Venezia e nella Biennale di Rio e fino all'arte contemporanea, fino al momento in cui lui è morto nel 2011. Quindi tutto un percorso che parte dall'esperienza figurativa fino ad arrivare all'informale. Oltre a questo volevo comunicarvi che proprio oggi ho avuto la notizia dalla Regione che ci siamo aggiudicati 8.000 euro per la partecipazione ad un bando che riguarda il tema della geolocalizzazione della Grande Guerra su un progetto che viene attivato con le scuole del territorio. Progetti poi in prospettiva di cui vi parlo soltanto in modo molto superficiale perché avremo poi modo di affrontare e avrò modo di spiegarvi meglio di che cosa si tratta nei prossimi consigli comunali. A metà settembre, il 16 di settembre, verrà inaugurata una mostra alla Fondazione Hemingway di Bassano del Grappa con materiale che proviene dal nostro Museo della Battaglia. E questo nella direzione di promuovere sempre di più una valorizzazione del nostro museo in collaborazione con gli altri enti, gli altri musei che nel territorio si occupano di Grande Guerra. Quindi riferimento alla Fondazione Hemingway all'interno di Villa Erizzo dove appunto Hemingway aveva prestato servizio durante la Grande Guerra. Nel mese di ottobre invece, molto presumibilmente il 12 di ottobre, il Museo della Battaglia con la sua collezione fotografica Marzocchi sarà presente in una mostra a Washington all'interno del Pentagono, una mostra che è ora in fase di allestimento, che è stata visitata la scorsa settimana dal ministro Pinotti e che ci vedrà essere partecipi all'interno, con il nostro Museo della Battaglia e con il nostro materiale, all'interno di un pregevole catalogo bilingue al quale abbiamo dato oggi l'ok si stampi e del quale, mi preme dire, abbiamo avuto la possibilità di avere
avere l'intera copertina, fronte e retro, con il nostro Museo della Battaglia e con Vittorio Veneto. Come corollario a questo museo ci saranno degli eventi nell'ambasciata italiana di Washington che andranno a sottolineare quello che è stato l'apporto degli americani in Italia e soprattutto il ruolo appunto della nostra città nella Grande Guerra. Il tutto per la disponibilità di sponsor locali che accompagneranno con i loro prodotti questa esposizione oltreoceano. Grazie. Grazie Assessore Oliana. Una breve comunicazione la devo dare io sulla relazione di sintesi sulle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa dal 1 maggio 2015 al 31/12/2016 che il segretario mi ha fornito. Ne devo soltanto dare comunicazione, naturalmente, che è stata inviata alla Corte dei Conti, esatto, alla Corte dei Conti, in data 28 giugno 2017. Non si rilevano cose particolari, sembra che funzioni abbastanza bene l'organismo, ci sono solo piccoli rilievi ma con valenza migliorativa. Comunque è agli atti, quindi tutti i consiglieri la possono vedere. La parola all'assessore Denardi. Buonasera a tutti. Io vi comunico che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha deciso di finanziare con 100.000 euro il progetto Brandolino Brandolini d'Adda, storia di un politico, vita di un eroe, presentato alla fine del mese di maggio dal Comune di Vittorio Veneto, nell'ambito di un bando nazionale del medesimo importo per la commemorazione del centenario della morte di Brandolino Brandolini, che ricordiamo è stato commemorato anche in questa sala giusto un anno fa, e che è l'unico parlamentare italiano che ha perso la vita durante la Grande Guerra. Il progetto è molto articolato, si svolgerà tra la fine di quest'anno e il 2018 e prevede eventi espositivi, diversi convegni e pubblicazioni e momenti e appuntamenti musicali. Il progetto è stato sviluppato anche in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma, Storia Pordenone, l'Associazione Veneto 1 e altre associazioni del territorio. Il progetto che vedeva Vittorio Veneto partecipare insieme a circa un'altra ventina di comuni della provincia di Treviso al bando regionale per le attività di pubblica utilità è stato premiato risultando il primo di tutta la graduatoria regionale. Il cofinanziamento comunale per questo bando è di 7.000 euro e consentirà a 4 persone in difficoltà di svolgere lavori di pubblica utilità a favore del Comune di Vittorio Veneto. In particolare 3 di loro saranno impiegati secondo progetto all'interno del Museo della Battaglia e uno in municipio per collaborare con la programmazione e la realizzazione degli eventi relativi al centenario della Grande Guerra. Grazie Assessore. Assessore Turchetto. Sì, grazie. Allora, buonasera. Una breve comunicazione che riguarda la grandinata che c'è stata alla fine del giugno del mese scorso. Allora, comunico quindi che la Regione Veneto, con nota pervenutaci in data 13 luglio, ha indicato termini vincolanti per fornire le prime stime generali ascrivibili al patrimonio pubblico e privato e ha predisposto la relativa modulistica. Pertanto, sulla pagina iniziale del sito internet del Comune di Vittorio Veneto è stata inserita la modulistica per la segnalazione dei danni a beni immobili e beni immobili registrati. Quindi le segnalazioni, ecco questo è importante, dovranno pervenire al Comune inderogabilmente entro il 31 luglio prossimo. Grazie. Assessore, questa è la nuova modulistica, sì, quella regionale? La nuova che deve essere utilizzata, che ci ha fornito la Regione. Esatto. La ringrazio. Punto numero 3 all'ordine del giorno, interrogazione e risposta orale del consigliere Masetta, al quale do la parola per l'illustrazione. Prego.
chiedo scusa. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ecco, mi permetta di rivolgere così 2 parole alla collega consigliera che questa sera entra a far parte di questo Consiglio Comunale. Ecco, io molto semplicemente le auguro buon lavoro e un lavoro che soprattutto venga fatto in scienza e coscienza. Ecco, tenga presente che le decisioni che si prendono in questo massimo organo amministrativo della città di Vittorio Veneto possono condizionare in maniera anche definitiva la vita della città. Quindi mai tali scelte devono essere prese a cuor leggero e tantomeno a volte solo ed esclusivamente perché c'è, per così dire, un ordine di scuderia che lo impone. Ecco. Quindi tanti auguri di buono e proficuo lavoro. Mi spiace per il collega dimissionario Bassetto, che saluto. Io credo che rimanere in Consiglio avrebbe saputo arricchirlo di esperienze di vita, ma soprattutto avrebbe potuto esprimere il suo pensiero in serenità sempre che avesse voluto fare ciò. Personalmente credo che a meno di gravi motivazioni abbandonare quando si è stati investiti del consenso popolare, come dire, si manca di rispetto a chi ha creduto in noi. Ecco, questo comunque è il mio personale intendimento. Un peccato averlo perso perché comunque era un bravo giovane in gamba e comunque anche da qua gli invio il mio sincero augurio di buon proseguimento così nell'arena della vita. Allora, veniamo all'interrogazione che ho presentato in data 4 luglio e che ha a oggetto i parcheggi interrati del complesso Agribella. E leggo semplicemente l'interrogazione. A giugno dello scorso anno, e precisamente il 16 giugno 2016, presentavo un'interrogazione che riguardava i parcheggi interrati del complesso Agribella. Giova senz'altro ricordare che tali parcheggi, sia del primo che del secondo piano interrato, sono sì privati, ma a fruizione pubblica 24 ore su 24. Questo in ragione di un accordo siglato in data 31/12/1986 tra il Comune di Vittorio Veneto e il Consorzio Agribella. L'accordo prevedeva che, a fronte della concessione edilizia per il complesso soprastante, il Consorzio si impegnava a rendere fruibile e pubblico le rampe di accesso ed i garage posti al piano primo e secondo interrati. Coincidente però con la chiusura per fallimento del supermercato Coop, venne chiuso inspiegabilmente anche il parcheggio interrato del primo piano interrato, venendo meno di fatto anche la fruizione da parte dei cittadini del parcheggio stesso. Come citavo all'inizio di questa mia interrogazione, chiesi lumi sull'accaduto a giugno dello scorso anno e dall'amministrazione mi è stato confermato che i parcheggi sono privati, sì, ma ancora gravati da quella servitù di uso pubblico da me citata e che l'amministrazione era prontamente intervenuta chiedendo il mantenimento dell'uso in atto, oltre che le ragioni della chiusura. Mi veniva riferito inoltre che erano in corso contatti con l'amministrazione del condominio e con il liquidatore fallimentare per perseguire l'obiettivo della riapertura del parcheggio. Considerato il fatto che ad un anno di distanza il parcheggio rimane ancora inspiegabilmente chiuso ai cittadini e presumendo che la sua riapertura sia da considerarsi imminente, chiedo che mi venga comunicato a quando sarà la riapertura del parcheggio e quali sono state comunque le ragioni di questa scellerata ed ingiustificata chiusura. Chiedo altresì che mi venga illustrato tutto il cammino percorso per la risoluzione di questo contenzioso e che, oltre la risposta orale fatta in questo consesso, mi venga fornita copia di tutti gli atti intercorsi tra l'amministrazione comunale e il liquidatore e o l'amministratore del condominio. Chiedo inoltre se questa amministrazione sta quantificando il danno che ne è conseguito da una mancata fruizione di un bene, il parcheggio pubblico, oggetto di convenzione, e se sì, a quanto ammonta e le modalità di rientro del danno subito. In merito all'orario di apertura del parcheggio interrato,
al piano secondo, anch'esso sempre oggetto di convenzione, e in ragione di ciò a fruizione pubblica, 24 ore su 24, mi risulta che lo stesso invece sia assoggettato ad orari ben precisi e a chiusura programmata automatica. Chiedo allora, come mai abbiamo assoggettato a chiusura il parcheggio, se nella convenzione parliamo di apertura H24, ma soprattutto chi ha in gestione e controllo sulla chiusura? Perché, come segnalatomi da diversi cittadini, l'orario serale di chiusura indicato è fissato alle 19:30, ma in realtà già alle ore 19 il cancello di entrata viene chiuso. Chiedo quindi che l'amministrazione agisca celermente con un'azione atta a ripristinare un giusto diritto di apertura e quindi di reale fruizione pubblica H24 dell'unico parcheggio rimasto in attesa, spero e mi ripeto, che al piano primo si rientri nella normalità e legalità in tempi brevissimi. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Denardi. Buonasera consigliere. I parcheggi e i piani interrati del condominio Agribella sono gravati da una servitù di uso pubblico istituita con convenzione numero 2765 del 26 luglio 91. Detta servitù riguarda un'area di 3.337 m² da destinare a parcheggio. Nella convenzione era previsto che la manutenzione ordinaria, illuminazione, custodia, pulizia, segnaletica fosse a carico del consorzio proprietario, che avrebbe potuto ripagarsela con i proventi della sosta a pagamento previo accordo con l'amministrazione sulle tariffe. Era previsto inoltre che le modalità di utilizzo dell'intera area venissero disciplinate a mezzo convenzione con il Comune, orario apertura e chiusura, utilizzo in caso di manifestazioni, e non come da lei sostenuto 24 ore su 24 l'apertura. Allo Stato non sussiste un atto concordato tra le parti che regoli puntualmente orari e modalità di gestione degli spazi e ripartizione delle spese di ordinaria manutenzione. Il parcheggio di fatto, contrariamente a quanto previsto, è sempre rimasto gratuito. Come noto, fino a quando il supermercato Copca era aperto, esso de facto si occupava di aprire e chiudere il parcheggio al piano -1, in corrispondenza degli orari di apertura del supermercato. Dopo l'avvio della procedura di liquidazione è stato incontrato nei mesi scorsi il commissario liquidatore del concordato preventivo, che ha segnalato che, a fronte della vendita avvenuta per altri punti vendita ex Copca, nonostante diversi tentativi esperiti, per questo non sono stati trovati acquirenti interessati. Ha comunque precisato che erano ancora in corso e in programma ulteriori tentativi di vendita e di non aver nulla in contrario all'apertura del parcheggio, purché l'utilizzo dello stesso non sia idoneo a danneggiare i locali ex Copca, in particolare procedendo alla totale separazione tra l'area destinata a parcheggio e i locali destinati a supermercato. Attualmente dal parcheggio si accede infatti liberamente al supermercato, in quanto non vi sono divisioni fisiche di sorta che impediscano atti vandalici, danneggiamenti e anche il semplice ingresso nello stesso. Di più, al momento anche l'impianto di illuminazione del parcheggio è collegato a quello del supermercato. Il commissario ha anticipato nel corso dell'incontro che il giudice delegato non è orientato a autorizzare alcuna spesa né relativa agli interventi di separazione né ai costi di manutenzione e gestione, il che appare verosimile trattandosi di procedura concorsuale avente natura meramente conservativa, finalizzata alla liquidazione del patrimonio nel rispetto della par condicio creditorum. Sentito informalmente il presidente di Ascom, che ha riferito di rappresentare la maggioranza dei millesimi condominiali, per concordare un intervento condiviso col condominio, al fine di ripristinare l'apertura del parcheggio, con oneri di manutenzione a carico del condominio e spese di separazione tra spazi a carico del comune, lo stesso ha dichiarato di ritenere per il momento non indispensabile l'apertura a fronte di detti oneri. Si ricorda che un'eventuale tariffazione utile a coprire le spese di gestione e manutenzione, come previsto dall'originaria convenzione, dovrebbe essere coordinato con l'attuale appalto e conseguente contratto in corso con Abaco. L'accesso al parcheggio -2 è regolato da un cancello automatizzato con orari di apertura differenti a seconda della stagione estiva o invernale e chiuso il sabato pomeriggio e la domenica. Sarà cura dell'amministrazione, vista la sua segnalazione, ricamare il condominio a rispetto degli orari indicati. A prescindere che mai era stata concordata la pubblica fruizione H24 delle strutture interrate,
pur se gravate da servitù di uso pubblico, ai fini della tutela della sicurezza, anche in considerazione del diretto collegamento dei parcheggi ai negozi e alle residenze del condominio, attraverso dei vali scala interni, va rilevato che tale soluzione presuppone la realizzazione di idonee infrastrutture di sbarramento e videosorveglianza, in analogia perlomeno a quanto approntato per il parcheggio di Pradi San Marco in Foro Boario, il cui costo è qui quasi a tutti noto. Infine corre l'obbligo di evidenziare che qualsiasi iniziativa, per lo più se comporta impegno di spesa di investimento e spesa corrente, deve essere concordata col condominio, vista la convenzione del 91. Consigliere Masetti, prego. Sì, grazie. Come scritto nella interrogazione, le chiedo gentilmente l'invio della sua risposta scritta. Che dire, ovviamente non sono soddisfatto, ma nel merito, nel senso che da quel che ne deduco, da ciò che lei mi ha detto, abbiamo perso così come fruizione pubblica per il momento, forse per sempre, questo parcheggio e vabbè, prendo atto di questo. Grazie. Grazie consigliere. Punto numero 4, interrogazione del consigliere Posocco, chiarimenti riguardo al punto numero 3 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 maggio. A lei la parola, consigliere. Prego. Sì, adesso il Consiglio Comunale è al completo. Non so, lo facciamo dopo il punto del consigliere Posocco? Prego, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, un benvenuto al nuovo consigliere, buon lavoro. Un ringraziamento al consigliere, ex consigliere Bassetto, lo ringrazio per quello che ha fatto e per come ha affrontato sempre con senso critico tutte le sedute del Consiglio Comunale, quindi spero non sia un addio, magari un arrivederci e aver modo ancora di confrontarsi con lui, di confrontarmi con lui. Allora, la mia interrogazione ha come oggetto i chiarimenti riguardo al punto numero 3 della seduta del Consiglio Comunale del 29 maggio, in cui si deliberava la riattivazione e ampliamento dell'impianto di distribuzione in via Matteotti, per capirci. Durante il dibattito è emerso che erano già trascorsi 60 giorni dalla trasmissione dell'istruttoria e quindi non serviva il parere del Consiglio Comunale. In base a questa informazione che io ho ricevuto solo in Consiglio Comunale, volevo avere dei chiarimenti riguardo al perché il Consiglio Comunale non è stato convocato entro i 60 giorni dalla trasmissione dell'istruttoria, perché comunque si è voluto inserirlo nella seduta del Consiglio Comunale del 29 di maggio, e se la decisione di inserirlo comunque è stata del Presidente del Consiglio. Ecco, ho sintetizzato, spero di essere stato chiaro. Grazie. No, è stato chiarissimo, anche perché i 5 minuti concessi ai consiglieri sono proprio per sintetizzare. Allora, le rispondo personalmente e anzi la ringrazio di questa opportunità per chiarire come è giusto fare. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del consigliere Posocco in data 11 luglio 2017, protocollo 26924 del 12 luglio, si evidenzia quanto segue. Non vi è agli atti del Comune alcun documento che trasmetta al Consiglio Comunale o all'amministrazione comunale e al sottoscritto, aggiungo io, l'esito favorevole della conferenza dei servizi e o dell'istruttoria del responsabile SUAP. Nella stessa istruttoria depositata agli atti del Consiglio Comunale, la stessa istruttoria non riporta alcuna data. Non essendo quindi certa la data di trasmissione dei documenti, non è certa la decorrenza, di cui all'articolo 3,2 della legge 55 del 2012. Le uniche date certe sono i pareri di regolarità indicati nella proposta di deliberazione e sono i seguenti. Parere di regolarità tecnica in data 13/02/2017, 13 febbraio. Parere di regolarità contabile 20 aprile 2017. Quindi potrebbero essere le date da prendere in considerazione e, come è evidente, la decorrenza dei termini non sarebbe certa.
Io aggiungo però che senza parere di regolarità contabile la delibera non sarebbe stata a posto. La possibilità di iscrizione della proposta di delibera all'ordine del giorno è certamente successiva alla data dell'ultimo parere preso, quindi quello del 20 aprile. Appena naturalmente a conoscenza della cosa ho inserito il punto all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale. Pertanto il Consiglio Comunale convocato in data 22 maggio 2017 per il 29 maggio 2017 potrebbe essere stato convocato entro i termini assumendo la data che attesta la possibilità di iscrizione all'ordine del giorno del punto in questione e quindi la trasmissione di tutta la documentazione relativa, compresa l'istruttoria del responsabile SUAP. Non era alla data del Consiglio Comunale e peraltro non è certa la decorrenza dei termini. Nel caso di specie, inoltre, e questo è un motivo importante, lo ritengo, il Consiglio Comunale era chiamato ad esprimersi sulla destinazione del contributo straordinario e questa deliberazione, questo punto, non è soggetto ad alcuna tempistica. In ogni caso, né l'ufficio proponente né la ditta interessata hanno manifestato l'intenzione di far valere il tempo intercorso e di invocare la tacita acquisizione del parere. Queste le ragioni che hanno indotto l'inserimento del punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 maggio. Prego, consigliere. Sì, spero di essere stato... La ringrazio, è diciamo una risposta, chiedo una copia perché è una risposta tecnica e in certo, quanto tecnica non la posso... L'avrà sicuramente. Ecco, quello che non capisco è se non era certa i termini non erano certi, perché quella sera invece erano certi e ci siamo accorti che erano passati 60 giorni, cioè potevamo fare a meno di ritirarlo da esatto, quello che mi sta dicendo. Esatto, potevamo fare a meno di ritirarlo come personalmente ero d'accordo io. Di non ritirare il punto. Io personalmente avevo questa idea. Mi fa comunque, avere una le faccio vedere, comunque ha capito che dalla ringrazio. data del 20 aprile, parere di regolarità contabile, i 60 giorni non eravamo entro i 60 giorni. Ho capito quello che mi ha detto. Grazie. Le faccio avere la copia. Grazie. Consigliere Fasan, a lei la parola per l'illustrazione del punto... Ah sì, chiedo scusa, ha perfettamente ragione. Allora, in conferenza di capigruppo, e naturalmente non concordi i capigruppo, il consigliere Saracino e anche il consigliere Sant'Antonio hanno proposto, visto che ci sono troppi punti all'ordine del giorno, di spezzare il Consiglio Comunale dopo una certa ora. Hanno indicato le ore 24, ma ricordo che siamo andati alcune volte anche alle 2 di notte, anche più delle 2 di notte. Non si verificano spesso consigli comunali con così tanti punti all'ordine del giorno e non è mia abitudine farlo. Io ho cercato di fare naturalmente nel miglior modo possibile, ma a questo punto sono obbligato a mettere in votazione la eventuale prosecuzione del Consiglio Comunale nella giornata di domani. Nella giornata di domani, se si eccedono le 2 di notte a questo punto. No, allora guardate, nella convocazione è già previsto che si vada oltre le ore 24, quindi a questo punto... Esatto. Certo. Ok. Allora, metto in votazione favorevoli. Adesso lo... Allora, consigliere Sant'Antonio, la sua proposta è di interrompere a mezzanotte? No. Questa era tanto per capire la sua proposta. Naturalmente io sono fermamente contrario a questa proposta, l'ho detto anche prima. Comunque metto in votazione. Chi è favorevole a riconvocare il Consiglio se si va oltre le ore 24, alzi la mano. Favorevoli?
questioni il Presidente concede la parola a un oratore per gruppo per non più di 3 minuti ciascuno e subito dopo la fine Ok. della votazione. Ok? Quindi faccio l'interpretazione. Allora, ha chiesto la parola per primo il consigliere Saracino. No, faccio intervenire gli altri perché era... Consigliere Sant'Antonio. Beh, visto che prendo la parola, innanzitutto benvenuta alla nuova consigliera. Ecco. Volevo dire che non è uno sfizio il fatto di voler... l'abbiamo ripetuto più volte, anche in conferenza dei capigruppo. L'obiettivo è quello di avere rispetto e per i cittadini e per noi che siamo portati a fare delle scelte importanti per essere lucidi. Scusi. Dico, per avere rispetto nei nostri confronti e dei cittadini, in quanto noi rappresentiamo i cittadini e siamo portati a fare delle scelte importanti, e penso che dopo una giornata di lavoro di 8 ore, altre 8 ore di consiglio, uno arrivi alle 2, alle 3, di 4 di notte che non sia proprio lucido. Ecco. Quindi penso che sia una cosa ragionevole. Grazie. Tengo a precisare che l'articolo 52, comma 2, può essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta. Questione sospensiva. Consigliere Botteon. Grazie. Una cosa è l'articolo 52, una cosa è la coerenza. Intanto saluto il consigliere Costa che conosco, persona intelligente e sensibile, che sicuramente darà un buon contributo a questo dibattito. 2 secondi anche per il consigliere Bassetto, che è persona di incredibile, cioè che è una persona che non conosce la superficialità, e questo penso che sia una delle ragioni per cui si è dimesso, ma è una caratteristica secondo me molto positiva, e lo ringrazio del suo lavoro espresso finora. In passato, quando eravamo in minoranza, abbiamo attaccato la Lega per la durata dei consigli comunali almeno in 20 occasioni, e insieme a me c'era sicuramente il consigliere Costa, c'era sicuramente il consigliere Tonon, c'era il consigliere De Bastiani, soprattutto perché venivano discussi a tarda notte, quante ne abbiamo dette con l'allora Presidente del Consiglio Comunale Traina, argomenti importanti tipo il bilancio. Adesso lasciamo alla fine il bilancio, perché gli ultimi 4 punti sono relativi al bilancio, e vorrei capire perché non si può fare domani sera. Qual è la ragione per cui domani sera non possiamo completare la riunione? Grazie. Consigliere Carneros. Lo dico io perché non domani sera, perché io sono stato precettato dalla convocazione del Consiglio Comunale, e nella convocazione del Consiglio Comunale c'è scritto, come è sempre stato scritto, con prosecuzione oltre le ore 24. Seconda cosa, il rinvio del Consiglio Comunale spetta al Presidente, e non vedo per quale ragione. Intanto arriviamo a mezzanotte, vediamo come siamo messi e poi si decide. Certo, se l'intendimento è portare alle calende greche e chiacchierare a iosa, è chiaro che non finiamo mai. Allora è interessante quello che ha detto il consigliere Botteon, che dice messi gli altri punti verso la fine, ma siamo stati noi a dire che le interrogazioni vanno per primo. Per cui io credo che procediamo il Consiglio Comunale e a mezzanotte decidiamo e il Presidente decide. Grazie. Sono d'accordo. Consigliere Fasan. Vi ho schiacciato prima di tutti perché prendere posizione. Io credo che argomenti importanti come bilancio non vadano trattati dopo la mezzanotte, però mi adeguerò a quello che deciderà il Consiglio. Male che vada, vado a casa e ve lo votate voi. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì. Io mi limito a far presente che il Consiglio si compone di 13 punti. I primi 2 punti sono l'assurdo del consigliere Bassetto e le comunicazioni. Poi ci sono 3 interpellanze che abbiamo comunque deciso di portare all'inizio, invece in conferenza dei capigruppo c'era stata una proposta di portarle alla fine, queste interrogazioni. Continuiamo a perdere tempo, andiamo avanti fino alle 4 del mattino. Consigliere Saracino. Sì, buonasera, ringrazio di avermi spostato perché sto meglio vicino alla gente che vicino alla Giunta. Detto questo, io trovo che non è corretto
portare 13 punti di questo livello, perché parliamo di Cesena Malanotti, parliamo di Piazza Meschio, parliamo di bilancio, e ad arrivare a ore extra ore. Vabbè, lei dice che si può andare oltre, abbiamo fatto una proposta in modo democratico come faceva il PD, perché adesso non lo fa più in modo democratico ma lo fa in modo autoritario, e quindi io credo che debba essere messo al voto per correttezza, perché i consiglieri sono delle persone rispettabili tutti quanti, e come tali diciamo che certi punti portati a certe ore è offensivo. Detto questo, chiedo che venga messo in votazione la possibilità di decidere a mezzanotte di rinviare, cioè rinviamo il Consiglio Comunale. Punto, grazie. La proposta del Consiglio San Antonio è quella di rinviare se si va oltre la mezzanotte, alle ore 24. Allora, sono finiti gli interventi. Metto in votazione. No, ormai votazione l'ha detto. Boh, allora ok, accetto. Allora siamo d'accordo così. Boh. Siamo avanti, punto. E quindi? No, allora al momento in votazione niente, arriviamo a mezzanotte ed eventualmente vediamo come siamo messi, perché è più ragionevole decidere dopo. Mi dispiace, ma scusa, mi questa decidono i capogruppi? No. Cioè. Punto numero 5, Fasan, consigliere Fasan, prego. Già Carnelos mi aveva eliminato, il punto numero 6, sono 5. Mi unisco ai saluti ai nuovi new entry e a ex consigliere Bassetto. Io volevo invece dire una cosa, Presidente. Quando faccio delle domande avrei piacere di avere delle risposte, cose che negli ultimi consigli non si è verificato molto spesso. Anzi, c'è stato un assessore che ha detto tu fai le domande e se noi vogliamo rispondiamo, se no facciamo meno. Prendo atto. Quello sicuramente non è il suo mestiere. Prendo atto della sua richiesta, però la invito a rimanere nel tema, grazie. Va bene? Dopo l'ennesima frana, già da 2 settimane, la statale 51 di Alemagna è chiusa al traffico veicolare all'altezza dell'abitato di Fadaldo, creando difficoltà e danno non solo di immagine alla Valle Apesina e ai suoi residenti. Dal momento che non è possibile avere notizie in loco dagli addetti sulle difficoltà che hanno impedito la riapertura in tempi celeri della statale e comunque nella convinzione che il posto più indicato per essere messi in conoscenza di fatti rimane la sala consigliare, chiedo al Sindaco di informare il Consiglio e i cittadini sulla criticità degli interventi attuati per mettere in sicurezza la statale e per quale ragione la stessa non è stata riaperta, dal momento che già da una settimana, questo è stato scritto 10 giorni fa, è stato completato lo sgombero della sede stradale. Chiedo inoltre quali azioni sono state fatte dall'amministrazione verso gli enti preposti alla sicurezza della statale per risolvere il problema delle frane del Fadalto. È già la seconda interrogazione consigliare con cui porto a conoscenza del Consiglio della precarietà statica dei versanti e della pericolosità degli spike, frane di terriccio misto d'acqua del Fadalto, e non più tardi di 2 anni fa avevo segnalato che una frana di notevoli dimensioni era pronta a cadere sulla sottostante statale. Tutti noi sappiamo che oggi 19.07 la statale 51 è parzialmente riaperta al traffico con senso unico alternato e rimane chiusa dalle 20 alle 6 di mattina. Già da 10 giorni non si vede alcun movimento di lavori in corso. Consigliere Fasami, scusi, ma l'interpellanza l'ha descritta. Sì, è stato io 5 minuti, parlo per 5 minuti, mi dispiace. Ma che cosa stai illustrando? Vabbè. Sto illustrando. Vabbè, mi vedo costretto a lasciare la parola, ma anche se... Non è costretto. Mi sembra che sta parlando comunque anche di altro. L'unica cosa che è costretto a fare il Presidente. Per il resto non ha nessun altro obbligo, direi. Chiedo scusa, E non si capisce perché... Entrando nel merito della mia interrogazione sto facendo delle riflessioni alle quali mi auguro che il Sindaco risponderà. Certo che questa situazione risulta insostenibile per tutte le attività commerciali della Valle Apesina, da Vittorio Nord fino a Fadalto, che nei mesi estivi hanno i loro
cassi più significativi che permettono loro di restare aperti tutti i rimanenti mesi dell'anno. Questa inerzia, se tale si può definire, non fa certamente bene all'immagine anche turistica della valle dopo i boati e le frane degli scorsi anni. Credo che per l'amministrazione sia d'obbligo dare delle rassicurazioni ai residenti, visto che in questo mese, da quanto ne so, nessuno dell'amministrazione si è espresso nel merito o si è fatto vedere in loco. Da 15 giorni ho fatto richiesta di accesso agli atti e per quello che faccio questa integrazione. Capirà, per prendere visione di quali azioni o iniziative sono state portate avanti dall'amministrazione in questi ultimi 3 anni verso gli enti preposti alla sicurezza della statale. Questo senza ottenere risposta, malgrado i miei solleciti. Ricordo che il regolamento stabilisce in 5 giorni il limite di prendere visione degli atti. Dal momento che credo di conoscere la sua risposta, ovvero cosa ho fatto io quando ero assessore, voglio ricordare l'egregio sindaco che nella precedente amministrazione, su invito prefettizio, ho convocato varie volte un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato dal prefetto in giù tutti gli enti, provincia, regione, Genio Civile, Servizi Forestali Regionali, ANAS, Autostrade, Corpo Forestale, eccetera. Sono trascorsi 5 minuti, consigliere. Va bene. Allora, ho pensato, le leggo l'ultima riga, ho pensato quindi che non è possibile accedere alla visione degli atti che almeno mi sia data risposta consigliare. Signor Sindaco, a lei la parola. Grazie. Premesso che sicurezza e pubblica incolumità sono obiettivi prioritari che le autorità competenti sono tenute a tutelare e perseguire, anche eventualmente a scapito di altre importanti questioni, quali sono le difficoltà e l'immagine di un quartiere, si precisa quanto segue. È evidente che le motivazioni che hanno indotto l'ente proprietario della strada, che è ANAS e non il Comune di Vittorio Veneto, a tenerla chiusa ed ora ad aprirla, a senso unico alternato di giorno e quindi a chiuderla di notte, siano riconducibili ai fenomeni franosi che interessano il versante della montagna ad est del tracciato stradale da moltissimi anni. Il problema di fruibilità della strada non può certo essere limitato allo sgombero del materiale che occupa la sede stradale stessa, ma va ricondotto alla necessità di mettere in sicurezza i luoghi dai quali tale materiale proviene. Colgo l'occasione di questa sua interrogazione per informare la cittadinanza sull'operato di questa amministrazione e degli altri enti interessati nel merito. Il giorno immediatamente successivo all'evento, l'amministrazione comunale ha inviato una nota alla prefettura per far fronte al problema. Nello stesso pomeriggio si è tenuto in prefettura un tavolo tecnico che ha visto coinvolti Regione Veneto, cioè Genio Civile, settori difesa del suolo e servizio forestale, provincia di Treviso, polizia stradale, vigili del fuoco, polizia ferroviaria, ANAS, Autostrade per l'Italia, RFI e Comune di Vittorio Veneto. Proprio in quella sede la prefettura, esibendo un parere dell'avvocatura civica, a mente del quale, cito testualmente, i tempi non brevi per la messa in sicurezza della statale 51 non sembrano consentire di mantenere aperta al traffico la viabilità statale e quella locale, a pena di un'eventuale responsabilità delle amministrazioni competenti, ha invitato i soggetti presenti a non aprire la strada fintanto che non fossero stabilite le condizioni di sicurezza. Questo è l'invito della prefettura tramite un parere dell'avvocatura civica, che lei sicuramente sa cos'è. Voglio quindi ringraziare i responsabili di RFI e di ANAS, in particolar modo l'ingegner Manginelli, per l'attività intrapresa con la conseguente assunzione di responsabilità nel riaprire, pur con le limitazioni del caso, ferrovia e strada statale. Responsabilità assunta con consapevolezza propria di chi amministra ed è chiamato a contemperare i diversi interessi. Consigliere. Come si dice, il tavolo del giorno dopo si può fare finché si vuole, però mi sembra che questo è il secondo fenomeno franoso dopo che lei è sindaco. Io avevo chiesto cosa aveva fatto tra il primo e il secondo, non il giorno dopo della frana. Capisce? Non è la difficile. Prossima volta lo scrive nell'interrogazione, allora rispondo. Se lei lo chiede, se mi avesse dato, se mi fosse stato dato accesso agli atti, non avrei fatto nemmeno la domanda. Va bene? Ecco. E come si dice, del seno di poi che ne pieni i fossi. Comunque, sindaco, questa non è la maniera di assicurare la sicurezza del Fadalto, perché questo è il secondo. Si ricorda
Il primo evento franoso eravamo io e lei sotto la pioggia sul Fadato 3 anni fa. Ma lei si dichiara soddisfatto della risposta o no? Secondo lei? Faccia lei. Intuisco di no, però mi sembra... No, non voglio intervenire, la risposta era abbastanza Niente esauriente. soddisfatto o non soddisfatto, non sono state fatte le cose che mi auspicavo, basta. Punto numero 6 all'ordine del giorno, affidamento in house in favore di BIM Piave Nuova Energia SRL. Invito il dottor Stefano Donadello e l'ingegner Sergio Pederoda, se non ho sbagliato a leggere i nomi, per illustrare se serve e per rispondere alle osservazioni tecniche. E do la parola all'assessore Napol. Prego. Ecco. Saluto anch'io Prego, accomodatevi. il dottor Donadello e l'ingegner Pederoda, che diciamo sono i nostri riferimenti Più vicino al microfono. Con il BIM Piave. Ecco, questo punto che andiamo a trattare questa sera è secondo noi un elemento di grande importanza per migliorare l'assetto della gestione di tutti i nostri impianti calore e non solo, anche parliamo di raffrescamento, condizionamento, quindi tutto il sistema, così chiamiamolo, di gestione del calore del Comune di Vittorio Veneto. Io do brevemente una lettura così, per inquadrare, diciamo così, le questioni che andiamo a ragionare, e poi magari do la parola ai nostri due tecnici che illustrano, diciamo, quello che è il lavoro che BIM Piave ha già fatto nei primi 6 mesi del 2016, quando sono subentrati alla precedente gestione, e per delineare anche, diciamo così, qual è il progetto che intendono sviluppare nei prossimi anni. Allora, il Comune di Vittorio Veneto è proprietario di una serie di immobili con destinazioni varie: uffici, magazzini comunali, biblioteche, musei, scuole, direzioni didattiche, mense, palestre, sede di associazioni e attività varie. In ciascun edificio vi sono uno o più impianti di riscaldamento, di raffrescamento o climatizzazione, per un totale complessivo di 65 impianti. Il Comune inoltre possiede alcuni immobili assegnati in gestione a terzi per svolgervi attività di interesse generale, 4, di cui è comunque terzo responsabile. La gestione del calore nel corso degli anni è avvenuta in modo misto in economia per determinate fasi, gestione e approvvigionamento combustibili, e in appalto per altre, terzo responsabile, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria. L'approvvigionamento dei combustibili era effettuato per il metano mediante appalto a seguito di gara, da ultima quella del dicembre 2015 aggiudicata dalla ditta Asco Trade, per il gasolio mediante convenzione con Consip. La funzione di terzo responsabile e la manutenzione ordinaria era appaltata in seguito a gara. Tale modalità di organizzazione del servizio aveva una ripercussione importante nella struttura del Comune, generando oneri tecnico-amministrativi, appalti, impegni di spesa, liquidazioni, non solo a carico della struttura tecnica. Nel corso degli anni l'organizzazione degli uffici aveva previsto l'istituzione di un'unità patrimonio e politiche energetiche che faceva riferimento ad un dirigente tecnico dedicato e che seguiva prioritariamente il servizio di gestione calore, facendo capo alla loro edilizia pubblica, la manutenzione del patrimonio immobiliare. A seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata nel 2015, l'ufficio di riferimento per il servizio di gestione calore è stato individuato nella 17ª unità patrimonio e manutenzione dei fabbricati, cui competono gestione degli immobili, ma anche i lavori di manutenzione degli stessi e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Dopo la riorganizzazione del 2015 per un insieme di cause, il personale tecnico del Comune ha subito un ridimensionamento. Ed inoltre ora vi è un unico dirigente tecnico per i servizi infrastrutturali e gestione del territorio, ed in generale il personale del Comune ha subito un
ridimensionamento. Tale situazione di dotazione di risorse umane non consente di continuare con la gestione del servizio secondo la prassi degli ultimi anni e si rende necessario ricorrere all'affidamento di servizio complessivo che prevede, oltre alla fornitura dei combustibili, la conduzione e la sorveglianza degli impianti, gli interventi periodici di controllo, gli interventi di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari. Ecco, l'amministrazione comunale ha individuato come ente gestore, con un affidamento tramite procedura, come si dice, in house, la società Bimpiave Nuove Energie, che è una società del consorzio Bimpiave, del quale il Comune di Vittorio Veneto è uno dei soci, che fornisce attraverso appunto questa società un servizio di gestione calore per 52 comuni della nostra provincia, quindi è una struttura estremamente qualificata per poter intervenire e dare servizio con i risultati attesi. Di più, diciamo che questa società è una società che il Comune di Vittorio Veneto può controllare attraverso il sistema del controllo analogo. Essendo una società partecipata, noi abbiamo accesso, come dire, ai bilanci e possiamo verificarne lo stato di gestione. Ecco, io mi fermerei qui, forse magari è il caso che dia alcune cifre così per capire l'entità dell'appalto. Allora, per quanto riguarda la gestione servizio energia, l'importo che propone Bimpiave Nuove Energie è di 509.136 euro, su Consip, che è, diciamo così, la struttura di riferimento, l'offerta migliore è 575.882, quindi abbiamo un 11,6% di beneficio, pari a 66.745 euro. Per gli anni successivi abbiamo 532.867 euro contro l'offerta Bimpiave 509.136 con un beneficio del 4,5% pari a 23.731 euro. Noi, ultima cosa e poi mi taccio, abbiamo anche fatto una verifica rispetto ai costi della passata gestione con il servizio in economia, nel senso che c'era una ditta che si occupava della stretta manutenzione, gli interventi che c'erano così di necessità nei vari impianti, mentre tutto il resto era a carico del comune, compresi i carburanti e quant'altro. E praticamente i costi totali che si generavano in capo al comune erano di 587.000 euro 329. Come vedete siamo compresi i carburanti, quindi siamo in una situazione di miglior favore rispetto alla situazione precedente che in tutta, come dire, evidenza era ampiamente deficitaria, che però era estremamente gravosa per la struttura del comune, perché impegnava il personale dell'ufficio tecnico, operai, la ragioneria e comunque era una situazione di estrema difficoltà data anche diciamo così, dalla diminuzione che c'è stata in questi anni del personale all'interno della struttura. Ecco, io forse do la parola al dottor Donadello, che è qui vicino a me, che potrà naturalmente integrare il mio intervento. E poi c'è l'ingegnere Pederoda, che è l'uomo, diciamo così, dedicato proprio per le questioni, diciamo, più tecniche nella gestione degli impianti. Sì, ecco, grazie. Permette, Assessore, io volevo proporre di fare già un primo giro e poi le domande tecniche possiamo rispondere e integrare. Ma io farei... Sì. Vabbè, allora una brevissima, le do pochissimi secondi. Prego, a lei la parola. Ringrazio per i secondi concessi per salutare l'intero Consiglio
i presenti da parte mia e dell'ingegner Pederoda. Io coordino tutta la struttura, l'ingegner Pederoda è il dirigente della gestione calore. Come è stato accennato, Bimpiave Nuova Energia è una società partecipata di Asco Holding e del consorzio Bimpiave, che opera con regime dell'in-house providing, nel senso che questa parolona serve solo per dire che opera solo per i comuni soci, non ha mercato privato e quindi opera solo per i comuni soci direttamente e nell'interesse ovviamente dei comuni soci, che per questo, proprio perché c'è questo regime molto rigoroso, a ottobre 2017 sarà obbligatorio essere controllati. Era una scadenza di giugno, è stata adesso prorogata a ottobre, noi eravamo pronti. Tutto questo regime, tutti questi atti finiranno anche all'ANAC di Cantone, che avrà il compito di controllare rigorosamente tutte le modalità di procedure, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista amministrativo. Ringrazio ovviamente tutta la struttura del Comune, in particolar modo la parte amministrativa e la parte tecnica, che hanno portato all'elaborazione condivisa della proposta sopra descritta. Cosa dire di più di quello che è stato detto? È una struttura che, per quanto riguarda solo Bimpiave Nuova Energia, nell'interesse comuni soci, ha 3 grossi filoni. Questo della gestione calore, giusto per correttezza, dato che sono in consiglio comunale, è giusto anche ricordarlo. C'è tutta la parte che i comuni hanno fortemente richiesto da un punto di vista di delega, che è tutta la strumentazione informatica, il sistema Unipass ad esempio, che viene gestito, e poi anche tutta la parte adesso di pubblica illuminazione dal 2016, perché è possibile gestire con l'in-house providing anche interventi tipo esco pubblica di riqualificazione energetica, e si sta lavorando per un'attività molto articolata su questo. La società ha oltre 50 comuni, circa 700 impianti, dei quali 2100 telegestiti, quindi è una società che opera verso i comuni soci in quasi tutta la provincia di Treviso. Ha eseguito in questi primi 6 mesi circa 2000 ore di interventi per quanto riguarda la parte degli impianti di Vittorio, da quando il 1° gennaio ci è stato chiesto di seguirli, non con poca difficoltà all'inizio, lo nego, ma semplicemente per il fatto che siamo partiti con le temperature più fredde dell'anno, se vi ricordate, con impianti che ovviamente non conoscevamo. I primi giorni dell'anno oggettivamente per la società è stato anche un momento sicuramente impegnativo di ingresso. La durata dell'offerta è di 5 anni e prevede tra l'altro un servizio chiavi in mano. Ecco, io non entro nel merito, dico solo che sicuramente questo è un servizio completo che prevede la gestione di 52 impianti calori, 4 impianti come terzo responsabile, 11 di condizionamento e 4 impianti di pompa di calore, ma con una logica di manutenzione preventiva con tutti i ricambi a costo e a carico della società, una reperibilità H24 che può essere verificata in qualsiasi momento, un obbligo di intervento che prevede dalle 4 alle 24 o massimo 48 ore nei casi più particolari. Noi confidiamo, come abbiamo fatto negli altri comuni, di poter ovviamente essere all'altezza di questo. Siamo completamente a disposizione. Il nostro compito, lavorando per i comuni soci, non è solo dare il servizio, ma darlo con assoluta trasparenza. Il comitato di controllo analogo può richiedere, anche sulla base di sollecitazioni dirette dell'ente, che è composto da 3 sindaci o qualsiasi altro soggetto, può richiedere tutti gli atti. Ovviamente faremo anche delle app specifiche dove si potranno vedere tutti gli stati e gli interventi di manutenzione, oltre ad intervenire sulla logica del risparmio energetico nelle scuole o dove richiederete, se riterrete opportuno. Io intanto mi fermerei qua. Grazie. Do subito la parola al consigliere Maset, che si è prenotato, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, ma diciamo che l'affidamento, da quel che ho potuto leggere, comporta cifre che non sono fuori linea con le reali oggi esistenti, solo che mi sembra di rilevare che ha comunque ampi margini perché BIM possa fare ricariche di costi per molte voci, e sempre secondo me andrà a finire che questa metodica poi
alla lunga ci costerà decisamente di più delle ore impiegate, delle ore che qualche incaricato comunale impiegherebbe a seguire questo capitolo. Invece volevo fare una domanda precisa all'amministrazione. Al capitolato si abbina a pagina 5 l'ha considerato che la proposta presentata comprende, oltre alla gestione calore degli edifici comunali, la realizzazione da parte del gestore di interventi di riqualificazione tecnologica ed ammodernamento degli impianti per un importo pari a euro 140.000 oltre IVA. Allora sì, questo logicamente è un investimento di 140.000 euro che viene spalmato nei 5 anni previsti per sostituzioni caldaie, diciamo, miglioramenti tecnici e quant'altro, che sono sempre ben spesi questi soldi se valutati preventivamente in ordine al costo effettivo, ovvero valutando la convenienza di questo approccio rispetto a singoli interventi fatti in economia. Allora la mia domanda appunto è questa: è stato fatto questo tipo di valutazione, questo tipo di percorso? Grazie. Consigliere Saracino, a lei sì, la parola. Buonasera, ringrazio i rappresentanti della BIM di essere qua e ho delle domande da porvi. Nella delibera qua si parla di 54 impianti, però lei me ne ha citati un po' di più, volevo capire il numero degli impianti che andrete a gestire e dopodiché dovevo chiederle, avete previsto un investimento di 140.000 euro in 5 anni. Questo è stato fatto in base a una ricognizione dello stato attuale dei nostri impianti, quindi sapete che è una cifra che andrà spesa per garantire la qualità di tutti gli impianti o uno standard? Perché se faccio i conti di 54 impianti, divido quello che volete investire, diciamo che siamo sui 518 euro a impianto, quindi magari se si rompono 2 in un anno può essere che l'anno dopo magari rischiamo di andare fuori budget per aggiustarne un altro. Dopodiché sul discorso dei 509.000 euro, in commissione ho chiesto all'assessore di spiegarmi bene, ma non è riuscito, quindi chiedo a voi, il discorso di questo forfait, diciamo, di pagamento, o meglio, noi pagheremo questa cifra, ma se dovessimo andare, come è successo con un inverno molto rigido, avete calcolato un delta, una variazione? Perché adesso noi abbiamo già anticipato 91.000 euro più 509, quindi siamo già sopra come spendevamo prima. Volevo capire, realmente risparmiamo o l'unico intento è risparmiare i dipendenti? Perché da quello che ho capito, come diceva l'assessore Napoli, la cosa più bella di questo accordo è che recuperiamo dipendenti perché non ce ne sono. Quindi economicamente rispetto alle spese precedenti noi avremo un risparmio o no? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, molto velocemente volevo sapere, vi sono 54 impianti, ci sono degli impianti esclusi da questo insieme di impianti del Comune di Vittorio Veneto? Quindi la domanda va all'assessore. E invece ai tecnici di BIM chiedo, in caso di variazioni cosa prevedono questi contratti? Cioè se abbiamo degli immobili che vengono venduti si ridiscute l'importo oppure è già previsto una forma di contrattazione? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan, prego. Sì, grazie Presidente. Saluto il dottor Donadello, che mi sembra di aver già conosciuto in Comunità Montana, è possibile? Sì. Ecco. E ciò mi dispiace perché non ho avuto una grande soddisfazione da BIM in Comunità Montana, che per 2 anni non siamo riusciti a trovare un accordo per il sito, si ricorda, e alla fine quasi quasi veniva regalato a BIM un sistema informatico territoriale che è costato a Comunità Montana 1.300.000, però non è l'argomento di questa sera, ma è giusto che lo ricordi. Circa la possibilità di fare un affidamento diretto senza bando perché in house, presumo sia possibile, ma non credo sia la soluzione migliore per l'amministrazione comunale. È la soluzione migliore per chi poco se ne intende e cerca di scaricare su altre operatività e responsabilità. Questo tipo di contratto, ricordiamo anche un po' la storia della gestione del calore di Vittorio Veneto, questo tipo di contratto c'era da più di 20 anni a Vittorio, quando lo cambiamo era degenerato negli anni, del cambio riportò
improvvisamente la spesa di circa 980.000 euro anno a circa 640.000, un 30% in meno. Con ulteriori affinamenti negli anni successivi la spesa diminuiva ulteriormente di anno in anno progressivamente. I nostri uffici monitoravano, conteggiavano e pagavano le bollette direttamente. Il lavoro di una persona per in media poche ore alla settimana ben valeva quell'enorme risparmio. Non era un impegno così gravoso, credo, anche perché la manutenzione era data a una società esterna. L'affidamento che ho letto comporta cifre che non sono fuori in linea con le reali oggi esistenti, solo che ha ampi margini perché BIM possa ricaricare i costi. Ai miei tempi io facevo fare sempre la somma totale dei costi ogni anno, tenendo distinti dalle spese per le sostituzioni degli impianti vecchi per non falsare la valutazione dell'efficienza gestionale in essere. Se avessimo questo numero negli ultimi 2 anni potremmo valutare la bontà della scelta paragonandoli con le future annualità termiche. La bontà della scelta è tutta da dimostrare quindi e si potrà farlo solo predisponendo una serie di cifre storiche da paragonare alle future. La sola cosa che mi sento da aggiungere è che negli anni precedenti mai si è verificato, e qua sono concorde con il dottor Donadello, che una scuola fosse lasciata a freddo come è successo quest'anno a gennaio. Sarà stato un caso. Altra cosa, ho visto nell'assestamento di bilancio 93.000 euro per gestione di calore. In commissione mi è stato risposto che è stato a causa del freddo invernale con maggiori consumi. Mi è stato risposto che se l'inverno sarà mite, il comune invece pagherà quanto pattuito. Chiedo se questo è vero. Che cioè la convenzione è garantista solo per BIM. Credo invece che la convenzione debba essere sottoscritta a garanzia con soddisfazione delle parti, perché se meno si consuma meno si paga e se si consuma di più si paga di più. Altrimenti credo che l'amministrazione debba considerare l'opportunità di mandare a sottoscrivere la convenzione chi è capace di garantire gli interessi della stessa. Con quanto questa amministrazione dimostra di saper fare in campo energetico, non possiamo fidarci di approvare le vostre scelte, ma ci riserveremo certamente di valutare quanto spendereste in più con l'istituzione di questa gestione di calore. Sarete monitorati anche voi come quello che farete. Grazie. Grazie consigliere. Allora, finito il primo giro, risposte. Prego. Sergio, vai prego. Sì, per le risposte più di profilo tecnico, alcune immediate, lascio la parola subito all'ingegner Pederoda. Certo. Buonasera a tutti. Domande ne ho sentite tante, spero di aver annotato tutto, altrimenti mi richiamerete. Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'andamento degli inverni che possono essere più rigidi e il prezzo proposto che è a forfait, abbiamo tenuto conto della media degli ultimi 7 anni effettivi valutata sui gradi giorno misurati dall'ARPAV, quindi temperature medie effettive giorno per giorno e stagionali misurate dall'ARPAV, che ha una stazione di riferimento qui a Vittorio Veneto. Essendo la media degli ultimi 7 anni a determinare il prezzo, diciamo che sicuramente il comune non viene a pagare di più, ma soprattutto non verrà a pagare nulla di più se un inverno sarà particolarmente rigido. Per quanto riguarda la variazione, la possibilità di variare gli impianti, cioè se il comune dismette un impianto, cosa succede visto che c'è un costo a forfait? È scritto nell'articolo 8 del disciplinare. Non c'è nessun vincolo per il comune perché ogni edificio, ogni impianto ha un suo prezzo, per cui nel momento in cui cessa un impianto cessa anche il costo di quell'impianto lì. Viceversa, se il comune ha l'esigenza di aggiungere un nuovo edificio che prima non c'era, viene concordato dalle parti il prezzo sulla base di una valutazione tecnica che è fatta dal gestore.
Per quanto riguarda gli investimenti, che è un'altra domanda che ho sentito, che sono stati valutati da noi come BMPAV Nuove Energie, sono stati calati sulla situazione effettiva degli impianti che abbiamo visto in 6 mesi di gestione iniziale. Quindi sull'effettiva realtà degli impianti, non spalmando dei costi così a pioggia. Quindi ci sono impianti in cui ci sono investimenti di un certo tipo come sostituzione di bruciatori, altri in cui non c'è nessun investimento perché sono già a posto, e la telegestione comunque per tutti gli impianti. Quindi questo va nell'esigenza di dare una risposta immediata a qualsiasi richiesta, perché senza far intervenire dei tecnici, se non strettamente necessario, anche da posizione remota la telegestione consente di monitorare gli impianti e spesso di intervenire prima ancora che ci sia la percezione di una disfunzione, perché sono gli impianti stessi a mandare un allarme al personale reperibile, e quindi che interviene anche di notte se necessario, e va a ridurre la possibilità che ci siano disfunzioni. Mi permetto di toccare 2 punti che ho sentito nei vari interventi ulteriori, mi ero segnato anch'io queste cose, quindi chiudo solo osservando ovviamente che è nell'interesse dell'ente e anche nostro che ci sia il massimo monitoraggio possibile, quindi ben venga da parte nostra il fatto che si verifichi quello che la società fa, perché ovviamente essendo una società del comune stesso ha tutto l'interesse di operare con assoluta trasparenza e chiarezza. Mi sento di dire, e non possiamo certo entrare nel merito di comparazioni e non è nostro compito, solo di far osservare che la nostra, ovviamente che la nostra proposta di servizio e la proposta di servizio che facciamo comunque sostanzialmente in maniera standardizzata a tutti i comuni della Marca Trevigiana, differenziando quelle che sono le esigenze sulla base delle nostre analisi di investimento e progettazione, prevede un servizio, ecco, ci tengo a precisare, quindi non c'è un intervento a guasto, ma c'è tutto un piano di manutenzione preventiva documentata e messa a disposizione di tutti. Pensiamo non solo dell'ente ma anche a soggetti terzi. Molto banalmente avremo anche delle app che permetteranno al responsabile della sicurezza della scuola, ad esempio, di vedere e controllare le manutenzioni della caldaia direttamente, e faremo in modo ovviamente che tutto questo, e anche i servizi di reperibilità H24 che permette l'immediatezza, è importante. La telegestione poi è quella che garantisce un intervento immediato su tutti gli impianti. Quindi è un investimento, è oltre che nella valutazione complessiva, mi sento di dire che la nostra proposta comporta ovviamente investimenti in termini di lavori e servizi. Gli impianti complessivamente sono quelli da, Sergio, li fai dire con precisione, sono... Non li ho mai contati, devo dire la verità. Comunque sono citati tutti uno per uno. Allora, sono citati tutti uno per uno. Allora, ci sono... Ecco, c'è l'architetto, la dirigente, sì. Alcuni sono fuori, era un'altra domanda. Alcuni sono fuori. Ma sono 52 sui 2 di Palazzo Todesco, perché che sono tra la climatizzazione, sono 2 impianti con numero autonomo, fa 54. Ok. Allora, è precisato che sono 54. Ci sono degli edifici che hanno più impianti, per cui il numero di impianti è superiore al numero di edifici. E anche rispetto al numero che ho detto prima, forse non tornava il consigliere, per il semplice fatto che se c'è un impianto di calore e raffrescamento è chiaro che io li ho citati distinti, però ovviamente ha una doppia funzione un impianto. Sì, diciamo che le risposte credo abbiano chiarito alcuni dubbi che erano stati sollevati, però diciamo che la documentazione agli atti, ancorché abbastanza corposa, contiene tutte queste informazioni, magari anche dopo il Consiglio Comunale, magari i consiglieri possono
consultarla, perché è sempre utile sapere di cosa parliamo. Una cosa importante, ecco quello che diceva il consigliere Fasan sugli 91.500 euro nell'assestamento di bilancio, quello era un dato aggregato che a sua volta si componeva di due componenti, delle quali non avevo conoscenza al momento. All'interno di questi 91.500 la spesa relativa al maggior consumo di combustibile in questo inverno particolarmente rigido è di 21.500, non di 91.500, perché gli altri 60 vanno a integrare la quota che c'era prevista in bilancio proprio per l'assegnamento del servizio di cui stiamo parlando stasera, quindi sono due cose diverse. Due cose poi volevo dire, una che nelle nostre scuole negli ultimi 2 anni c'è stato, a volte capitava che le persone protestassero perché c'era troppo caldo, no? Quindi bambini arroventati, finestre aperte, influenza, mal di gola. Credo che uno degli obiettivi di questa gestione è anche quella di andare a intervenire in questo aspetto, che ha due funzioni. Uno, quello di preservare la salute delle persone, perché troppo freddo fa male, troppo caldo anche. E l'altra è quella di educare anche gli utenti di queste strutture a usare in maniera corretta questi strumenti, a volte anche tecnologicamente evoluti, che se non si sanno usare nelle maniere dovute hanno qualche problema. L'altro elemento di garanzia che io mi sento di sottolineare alla vostra attenzione è che, come è stato ricordato prima, questa società offre i suoi servizi a un bel numero di comuni della nostra provincia, no? 52 comuni. Allora, questi 52 comuni hanno, immagino, amministrazioni di diverso colore, no? E quindi voglio dire, il fatto che stasera noi l'abbiamo scelto e siamo qui a discutere questa assegnazione non è una connotazione di tipo politico, no? Sulla quale possiamo discutere e magari litigare, è semplicemente un fatto tecnico di convenienza e anche, se vogliamo, di prospettiva di miglioramento rispetto a una situazione data. Okay. Tutto qua. Grazie. Bene, grazie Assessore. Prego consiglieri, secondo giro. Consigliere Botteon. Grazie, adesso sono passato in minoranza ma spero che mi si risponda alle domande perché sono in minoranza. La domanda che ho fatto era quali immobili non sono compresi e perché non sono compresi, e aggiungo un'altra legata a questa: la cifra che ci ha fornito precedentemente relativa ai costi precedenti comprendeva anche questi che sono esclusi oppure no? Perché altrimenti cambia ovviamente il confronto con quello che spendiamo adesso. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, un'altra domanda che ho fatto mi è stata risposta: quanti dipendenti vengono recuperati dando in gestione questo servizio, visto che è stato detto dall'assessore che ci sarà un recupero delle risorse, perché non dovranno più seguire delle tematiche. Dopodiché, quindi, da quello che mi ha detto il rappresentante, se non c'è un inverno rigido noi non pagheremo più dei 509.000 euro, questo lo ringrazio. Dopodiché, confermo. Col discorso esempio degli immobili che vengono usati dalle associazioni, quindi sporadicamente 1 o 2 o 3 volte a settimana, voi riuscirete a gestire il calore solo per quei giorni, quindi tutto il resto sarà chiuso e porterà un risparmio. Questo risparmio va tutto a guadagno, diciamo, di una migliore gestione, giusto? Non è che verrà abbassato l'importo l'anno successivo in base ai consumi. Questo è 509.000 euro standard, senza possibilità di modifica, solo nel caso che venga un immobile spostato o immesso. Volevo solo una conferma, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, una precisazione solo. Mi avete detto che i 509.000 euro sono stati calcolati in base agli ultimi 7 inverni da tabella ARPAV. Ecco, vorrei sottolineare che negli ultimi 7 inverni esistono i 3 inverni più caldi in assoluto degli ultimi 30 anni, che sono il 2014, 2013, 2014, 2014, 2015,
2015-2016, che in questi 7 anni solo 2 mesi sono finiti nettamente sotto le medie, sono il febbraio 2012 e il gennaio 2017, e che è vero che gennaio è stato freddo nel 2017, ma febbraio caldissimo e dicembre caldissimo, solo per precisare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, chiedo solo una curiosità, chiedo perché è stato affidato in house a BIM, perché questa scelta dell'amministrazione è non di fare un bando a cui poteva partecipare BIM e magari strappare un prezzo migliore, solo questo. Grazie. Bene, non ci sono più interventi, quindi chiudiamo il secondo giro e do la parola per le risposte. Prego. Io parto dall'ultima, ma solo per una precisazione tecnica. Non è compito mio di parlare di bandi o altro, dico solo che se c'è un bando BIM non può partecipare, perché no, nel senso che lavorando nell'in-house providing non ha possibilità di fare un sistema misto, o c'è l'affidamento o non può partecipare a gare pubbliche. Ci sono altre risposte tecniche alle ultime domande? Penso di sì. Sì. Sì, prego. Prego. Allora, gli impianti che vengono oggetto dell'attuale contratto sono tutti gli impianti che prima noi gestivamo con questo sistema misto, in parte in economia e in parte ricorrendo a degli appalti. Prima questione. Seconda questione, l'offerta che ci viene presentata ha anche dei servizi maggiori rispetto a quelli che noi prima gestivamo. Ad esempio adesso viene offerto il servizio di terzo responsabile per 4 impianti di 4 edifici che non conduciamo noi direttamente, però di cui noi siamo proprietari, servizio che prima non avevamo. E poi c'è il quarto servizio, che è quello della gestione dei 4 impianti, 2 di Palazzo Todesco, quello della scuola Sauro e quello della scuola Manzoni, che sono impianti che funzionano a pompa di calore e che non erano mai stati gestiti e utilizzati. Grazie architetto. Sì, volevo brevissimamente sul discorso della gara. Ecco, la gara per le dimensioni e gli importi che sono come dire, messi a gara, appunto, è una gara di dimensioni europee, quindi con procedure e una complessità tale che le nostre strutture non erano in grado di organizzarla. 1. 2. Quando si va a gara vince chi fa l'offerta migliore, può arrivare una ditta da qualsiasi parte d'Europa e noi non possiamo farci nulla, quindi con tutta una serie di problemi che possiamo ben come dire, immaginare. Quindi, ripeto, abbiamo l'opportunità di avere una ditta della quale il Comune è come dire, socio no? In più abbiamo la garanzia che gestisce il servizio per 52 comuni della nostra provincia, delle più varie componenti, quindi io credo che possiamo stare tranquilli. Naturalmente vale il principio della verifica, del controllo e del, come dire, tirare le somme. Insomma, vedremo quest'anno le cose come andranno e poi valuteremo. Però credo che le premesse per essere anche contenti del lavoro che è stato fatto in questi mesi ci sono. Speriamo che il proseguo dia conferma di queste prime indicazioni. Ecco, grazie. Grazie, Assessore Napoli. Allora, finite le risposte, se non ci sono dichiarazioni di voto, io metterei in voto il punto numero 6 all'ordine del giorno. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto numero 6, affidamento in house in favore dei BIM Piave Nuove Energie SRL del servizio di gestione calore degli edifici comunali, approvazione disciplinare e relativi allegati. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 6 astenuti, 11 favorevoli. Scrutatori? Mi confermate? Ah, lei non è scrutatore. Nessun contrario.
Quindi è approvata la delibera, metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato, quindi punto numero 6 è approvato. Ringrazio il dottor Stefano Donadello e l'ingegner Sergio Pederoda per la disponibilità. Molte grazie, molte grazie. Grazie mille. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Istituto Cesare Manotti, richiesta assegnazione 200 posti letto per persone non autosufficienti. Determinazioni. La parola all'assessore Denardi per illustrare la delibera. Sì, scusate, no, potevo dirla anche dopo, no, è giusto, ha ragione l'assessore, ci sono delle inesattezze, vi pregherei nella delibera, nella prima pagina, prima del preso atto, vedete che vede i seguenti dati, dal 10/1/2016 al 31/12/2016, 68 domande, quindi non 2017, c'è un errore, e poi a pagina 4, dopo ritenuto, considerato ritenuto, il dato atto lo cancellate perché è rimasto un refuso. Quindi non è perché non è passato in commissione. Tutto. Dato atto che la commissione consigliare ha esaminato. Ecco, tutto qua. La parola all'assessore. Prego. Allora, con la delibera sottoposta al voto del Consiglio Comunale si vuole prendere atto anzitutto della delibera che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Cesana Malanotti nel maggio scorso ha approvato, nella quale, ritenendo sussistere i presupposti per lo stesso istituto di vedersi riconosciuti 200 posti letto come assegnazione da parte della Regione sia per non autosufficienti sia per disabili, da inserire nell'aggiornamento del piano di zona del piano attuativo locale dell'azienda ULS 2 Marca Trevigiana appunto in virtù dei dati sia statistici sia di richieste attualmente in essere in Comune di Vittorio Veneto e all'interno dell'azienda ULS 2 della Marca Trevigiana. In particolare, per quanto riguarda i dati statistici, va rilevato che la popolazione ultra settantenne vittoriese, insieme con quella di Tarzo, è l'unica che rappresenta oltre il 20% della popolazione complessiva all'interno della provincia di Treviso, che ha invece una media intorno al 15%, e la media dell'ex territorio dell'ULS 7 rappresentata dal circa il 17%. Contemporaneamente, viste gli altri dati, cioè quelli di richieste di accesso alla rete dei servizi residenziali extraospedalieri, la cosiddetta UVMD dell'ULS 2, che al 7 luglio vedeva una lista di attesa di 275 persone, lista di attesa solo in posti utili, quindi superiore a un determinato punteggio, e le richieste di accesso al libero mercato, quindi senza impegnativa di residenzialità della Regione, che sono state formulate nel 2016, cioè 68 domande, accolte 24, e nei primi 6 mesi del 2017 80 domande, 26 delle quali accolte, appunto all'Istituto Cesana Malanotti, alla luce appunto sia di questi dati che ho appena elencato, sia della deliberazione del Cesana Malanotti, si chiede di ritenere che l'istituto abbia i titoli dal punto di vista sia delle richieste e delle necessità del territorio, sia della struttura dell'istituto stesso, per vedersi assegnataria di appunto ulteriori 200 posti, per 100 dei quali l'istituto ha reso noto di aver in atto una trattativa privata per l'acquisizione di un immobile nel comune di Vittorio Veneto,
e chiedendo al Comune di Vittorio Veneto dell'individuazione di un ulteriore immobile per la localizzazione di altri 100 posti. Per quanto riguarda la localizzazione degli altri 100 posti, in delibera si individua l'immobile di Villa Papadopoli, in quanto già storicamente destinato alla funzione di casa di riposo, bisognevole di consistenti interventi conservativi, attualmente non utilizzato e dimensionalmente idoneo a ospitare il numero di posti letto ipotizzati. Alla luce del fatto che il piano regolatore subordina la trasformazione del compendio immobiliare all'approvazione di un piano urbanistico attuativo, destinando villa, parco e annessi attualmente ad attività termale, che il compendio è stato dichiarato nel 2003 bene di interesse storico-artistico dalla sovrintendenza, che l'asta pubblica del 2011 per l'alienazione della villa e del parco sulla base della destinazione d'uso che vi ho appena indicato, quindi quella di attività termale, è andata deserta, che l'immobile non è stato più inserito nel piano delle alienazioni. Alla luce della ritenuta fondamentale necessità di garantire la costante fruibilità pubblica del parco e la valorizzazione nel contempo della villa, anche alla luce della possibilità che questa acquisti di nuovo una funzione sociale all'interno della comunità vittoriese, la delibera prevede appunto, come vi dicevo, di riconoscere le caratteristiche idonee in capo all'Istituto Cesana Malanotti per farsi promotore di una richiesta di assegnazione da parte della Regione di nuovi 200 posti letto per non autosufficienti e disabili, individuando la localizzazione di 100 di detti posti all'interno dell'immobile di Villa Papalopoli, e che solo qualora l'Istituto sia dichiarato dalla Regione assegnatario dei posti letto richiesti, verranno assunte da questo Consiglio le eventuali determinazioni urbanistiche e patrimoniali che dovessero rendersi necessarie. Grazie. Prego, consiglieri. Non so se è il caso di fare questa precisazione. Scusate, voglio fare una precisazione sul punto precedente, sulla delibera precedente. È rimasto fuori, eccolo qua, quello che abbiamo cancellato nella delibera numero 7, il dato atto del passaggio in commissione, in realtà è stato tralasciato nella delibera precedente. Quindi dovremo aggiungere, se voi siete d'accordo, dato atto che la commissione consigliare ha esaminato la proposta nella seduta del 17. Faccio sempre d'ufficio questo. No, non va votato, se siete d'accordo lo diamo. Allora. Scusate, io solitamente cioè quando viene sottoposto ad esame preliminare la proposta di delibera in commissione, anche se gli uffici non l'hanno indicato, io lo metto sempre. Ah, ecco, in fase di stesura finale. Io aggiungo nella stesura finale che la commissione ha esaminato, quindi lo faccio sempre, anche se non lo trovo scritto. Lo prendiamo come precisazione, la diamo per buona, grazie molto. Prego, consiglieri, a voi la parola. Consigliere Darè, prego. Cesana Villa Papadopoli. Alcune osservazioni alla delibera. Il percorso per l'assegnazione di nuovi posti letto per non autosufficienti e disabili è del tutto svincolato da qualsiasi competenza di questo Consiglio Comunale. Occorre rispettare la legge regionale del 2012 in materia e alle precise competenze fissate. Spetta esclusivamente alla conferenza dei sindaci dell'ASL pianificare e assegnare i posti letto. Quindi, quanto indicato al punto 2 del dispositivo, la delibera è assolutamente inutile e di nessuna efficacia.
Non spetta al Consiglio Comunale di Vittorio Veneto riconoscere le caratteristiche idonee per farsi promotore di un'assegnazione di 200 posti letto. Il Consiglio Comunale non c'entra per niente. 2. Ma vi è molto di più. Scopriamo che nella lettura della delibera del Cesana, ente pubblico di assistenza, ha esplicitato di avere in atto una trattativa privata per l'acquisizione di un immobile idoneo alla collocazione di 100 posti. Ebbene, a che titolo il Cesana esplica una trattativa privata? Con quale trasparenza? Con quale pubblicità? Con quale evidenza pubblica? Chi tratta? Si chiamano forse i mediatori sempre all'opera qui a Vittorio Veneto o forse le società di revisione? Mi limito a ricordare che la legge regionale fa preciso dovere ed obbligo di procedere in percorso in assoluta trasparenza istituzionale e di correttezza economica. 3. Richiamo quindi il doveroso rispetto della legge regionale. Si faccia il percorso prescritto, conferenza dei sindaci, parere dei revisori di conto, delibera della giunta regionale di autorizzazione all'acquisto. Il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto non può essere chiamato ad assumere nessun provvedimento in questa fase, in quanto siamo solo in presenza di una richiesta del Presidente del Cesana al Sindaco. Manca tutto ciò che è condizione imprescindibile, necessaria e presupposta per il procedimento. Parere dei revisori dei conti, piano di fattibilità economica all'investimento, redditività e sostenibilità all'intervento come richiesto dalla legge regionale. Si facciano quindi gli atti deliberativi legittimi e corretti, non determinazioni inutili senza alcun costrutto ed efficacia giuridica. 4. Nel merito della proposta di Villa Papadopoli, osservo che il compendio della villa e il suo parco sono gravati in modo unitario da un vincolo della sovrintendenza, solo citato nella delibera, ma il cui contenuto non c'è stato illustrato né viene richiamato. Da come ricordo, il vincolo è diretto unicamente a considerare la destinazione del bene in funzione del polo ricettivo turistico termale, con una serie di pesantissime limitazioni, non da ultimo l'impossibilità di creare nuovi volumi e spazi, se non limitatissimi e comunque interrati. Ebbene, vogliamo fare una casa di riposo con vincoli esistenti di una delle ville più pregevoli, ville venete, purtroppo in stato di abbandono. Una casa di riposo cui piani sono seri con problemi di sicurezza, di staticità, una zona sismica molto seria, di accessibilità e funzionalità difficilmente compatibili con i prescritti e i rigorosi standard originali dell'assistenza. Ma qualcuno ha fatto un'analisi tecnica ed economica e comunque risulta necessaria per avere l'assegnazione dell'ASL all'autorizzazione regionale? 5. Nel merito della competenza urbanistica che spetta a questo Consiglio Comunale, gli standard dei parcheggi dove si ricavano, siamo proprio sicuri che per garantire la redditività dell'intervento occorra svenarsi in una ristrutturazione inevitabilmente onerosa di una villa gravata da infiniti vincoli, da non indicare piuttosto l'opportunità di un'area libera, magari non edificata, in cui realizzare un nuovo immobile su un piano, vedi come è stato fatto per l'hospice Antica Fonte, con criteri assolutamente sismici di funzionalità, secondo i rigorosi standard regionali richiesti. Se tale è l'obiettivo condiviso da tutti nell'interesse pubblico generale di realizzare questo polo della non autosufficienza e della disabilità, si perseguono le altre strade in assoluta trasparenza, senza trattative private, alla ricerca della miglior soluzione al fine di garantire la redditività, la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione come richiesto dalla legge regionale. Vedo per esempio l'eliporto di San Giacomo e altre aree in possesso del Comune di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio, prego. Dopo averci trattenuti per 3 mesi a discorrere sul problema della cessione del Cesana al Cesana dei servizi sociali comunali,
L'azione espansionistica del Cesana Malanotti in città si avvia ad un altro colpo d'ala, l'acquisizione di Villa Papadopoli per una destinazione che rimane ad oggi poco chiara. Inizio questo mio intervento prendendo atto che l'attuale presidente Castro, con una virata a 180 gradi degna di uno skipper provetto, cambia oggi diametralmente il suo impegno per il futuro di Vittorio Veneto, lavorando ora alacremente per realizzare quanto nel 2009 l'allora senatore Castro, nel libro solito Dialogo su Vittorio Veneto, dichiarava di doversi assolutamente scongiurare per il futuro strategico della nostra città. A pagina 93 di questo libretto, che ormai si connota sempre più come una lettura imprescindibile per conoscere i possibili scenari futuri della nostra Vittorio, l'allora senatore Castro dichiarava: il rischio più subdolo, però, è quello di gerontizzarsi, di diventare, nell'assenza di un progetto forte su di sé, una città dormitorio, dove i vecchi colonnelli del quinto corpo d'armata decidono di restare quando vanno in pensione, dove qualche professore meridionale decide di fermarsi quando va in pensione, che non attira più né giovani professionisti né giovani coppie, che pur presidiano quotidianamente l'area industriale. I lacerti più dinamici delle comunità professionali si addensano a Sacile, a Conegliano, a Oderzo, ma non a Vittorio Veneto, la quale viene derubricata nei mesti merletti di una sbiadita Villa Arzilla. Il gran dormitorio, allora deprecato e scongiurato, diventa ora l'irrinunciabile, indispensabile, necessario progetto strategico per il futuro della nostra città. Questa sera, qui, in quest'aula consiliare, viene ufficialmente alla luce niente po' di meno che il fantasmagorico, mirabolante, immaginifico progetto di Villa Paparzilla. Convinta supporter e madrina dell'evento, il dinamico e irrefrenabile assessore ai servizi sociali, che da mesi sulla stampa locale andava preannunciando a piccole dosi, giorno dopo giorno, l'imminenza del parto epocale. Un progetto, quello di Villa Paparzilla, dai contorni poco chiari, opachi, con ampie zone d'ombra, come del resto lo è tutto ciò che riguarda quanto è in essere tra l'amministrazione comunale e l'IPAB cittadina, che di giorno in giorno va sempre assumendo i contorni del vero centro di guida cittadino. Detto tra parentesi, mi chiedo anche il perché le menti fine dei lavori pubblici comunali non abbiano tutt'oggi pensato di assegnare al Cesana la soluzione di quel pasticciaccio brutto di Piazza Meschio. La poca chiarezza e l'opacità derivano in primo luogo dalla mancanza di un'indicazione chiara, precisa, senza equivoci, di ciò che si vuole realmente mettere dentro la villa cenedese che l'architetto Negrin dotò di quello splendido parco retrostante che i vittoriesi conoscono e i foresti ammirano. Perché, a seconda di ciò che il Cesana ne farà, e che allo Stato non è chiaro, cambia diametralmente la prospettiva della scelta che si andrà a fare da parte del Comune. Che la destinazione non sia chiara lo si deduce anche dalla stampa locale. Cito per tutti due articoli dello stesso autore, Francesco Dalmas, apparsi a un giorno di distanza uno dall'altro su Azione e Tribuna di Treviso. Nell'articolo Cesana va avanti dell'Azione, pubblicato dall'Azione il 2 luglio scorso, si dice che non è per uno sfizio di Maurizio Castro, il presidente, se il consiglio di amministrazione dell'Istituto Cesana Malanotti ha chiesto 200 posti soprattutto per i disabili, senza poi dire null'altro se non della necessità di far fronte all'invecchiamento della popolazione nei distretti di Pieve di Soligo e di Vittorio Veneto. Mentre nell'articolo Muro contro Muro, il Cesana sfida l'USL a noi 200 posti. Pubblicato 2 giorni prima dalla Tribuna, sempre dal MAS, scrive: ma ecco un'altra obiezione mossa da Castro a Benazzi. Non costano precedenti iniziative collocate, come quella dell'Istituto, nel perimetro
sentite, del libero mercato, cui sia stata negata l'autorizzazione perché una tale condotta risulterebbe incomprensibile e illegalmente ostruttiva del dispiegamento di servizi sociosanitari in grado di intercettare i fabbisogni acuti e crescenti di famiglie impegnate a gestire anziani non autosufficienti. Insomma, papale, abbiamo noi vittoriesi e noi consiglieri comunali il diritto di sapere se a Villa Papadopoli ci andranno i normali cittadini anziani e disabili o se invece nella nuova donata, rinata e rinominata Villa Paparzilla, con annessi parco e parcheggio antistante, ci andranno i segmenti cosiddetti premium, tanto cari al CDA del Cesana e soprattutto al suo presidente? Dalla lettura attenta della delibera di atto di indirizzo emerge un vago senso di peso pesante. 7 minuti. Sì, derivante al comune dalla proprietà della villa, quasi a invocare con trepidazione l'arrivo di un benefattore che gliela tolga definitivamente dai piedi, quasi ad invocare il favore di qualcuno che se la porti finalmente via, con dovere poi di eterna riconoscenza. E no, cari colleghi, svendere per una pipa di tabacco la villa e cedere il parco, perché anche questo si intuisce fra le righe, per la immaginifica Villa Paparzilla dei paganti benestanti che potrebbero arrivare poi da ogni dove e non solo dal Vittoriese o dal quartiere del Piave. Sarebbe il più grande insulto fatto alla nostra comunità cittadina, alla sua storia e al suo futuro. Una comunità seria e responsabile deve senz'altro porsi questo grande, drammatico quesito. Consigliere Botteon, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, sempre brevemente. Due riflessioni, quindi ben vengano gli investimenti e le idee su Villa Papadopoli, però quindi, se il Cesana, che ha un proprio organo autonomo, decisionale, per valutare l'opportunità di un investimento, intende fare un investimento che interessa il Comune di Vittorio Veneto, il Comune di Vittorio Veneto è giusto che faccia le proprie valutazioni. Anche perché se il Cesana Malanotti sbaglia un investimento, non ci rimette solo il Cesana Malanotti, ma ci rimette tutto il Comune di Vittorio Veneto, quindi chi usufruisce dei servizi offerti dal Cesana Malanotti, che sicuramente si vedranno aumentare le rette, ad esempio. Quindi sicuramente se possiamo dire la nostra, poi si parla di un immobile del Comune, quindi è importante ogni riflessione. La prima domanda che pongo, allora, siccome per ristrutturare Villa Papadopoli è importante, è necessario un investimento molto consistente. Per ottenere questo investimento il CDA del Cesana dovrà sicuramente rivolgersi alle banche e quindi dovrà dimostrare di quindi di avere i requisiti per richiedere tale finanziamento. È molto probabile che tra i requisiti ci sia un certo fatturato e quindi l'operazione di cui abbiamo discusso recentemente in Consiglio Comunale, quella di gestione di alcuni servizi attualmente dati per secondo bando del Comune di Vittorio Veneto, ad esempio quello dell'asilo, sicuramente contribuirebbero ad aumentare il fatturato del Cesana. Quindi la domanda, siccome questa sera abbiamo l'assessore Denardi, la domanda che faccio è la seguente. L'operazione di passaggio dell'asilo, di gestione dell'asilo, non di passaggio, chiedo scusa per i termini non corretti, l'idea contenuta nel protocollo d'intesa di passaggio della gestione o parte della gestione al Cesana Malanotti, dopo l'ultima votazione del Consiglio Comunale, è un'idea che è ancora perseguita dal Comune di Vittorio Veneto oppure no? Bene, la seconda riflessione invece è in merito ai parcheggi. Perché recentemente vi è stato un consiglio di quartiere a Ceneda dove ho sentito parecchie lamentele sul progetto presentato dal Comune proprio perché per i parcheggi, perché il progetto va a diminuire il numero di posti auto in maniera molto importante e quindi andare a inserire in zona adiacente, quindi in Villa Papadopoli,
un servizio così importante come una casa di riposo sicuramente necessita di numerosi parcheggi, di numerosi posti auto, e questa è competenza del Comune di Vittorio Veneto, perché urbanistica è competenza del Comune di Vittorio Veneto. E quindi io chiedo, esiste già un'idea, perché dobbiamo già iniziare a pensarci, inerente a dove metteranno le auto i pazienti e il personale che lavorerà al Cesana Malanotti? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Grazie Presidente. Vorrei tornare un attimo sulla delibera che dovremmo votare. Nella premessa mi parlate di posti a libero mercato al Cesana, di cui 24 domande accolte e 26. Non mi ricordavo dei posti di 24 posti di libero mercato al Cesana e avevo sempre sentito 10, quindi mi spiegate cortesemente da dove arriva questo dato? No, non so. Come? Può essere morire. Come sono 10 posti a libero mercato al Cesana, mi risulta. Qua mi parlate intanto stasera. Parliamo di posti non autosufficienti e disabili, mi inserite un dato, secondo me sbagliato, di posti a libero mercato, lo inserite in più, non so perché, me lo spiegherete. L'Istituto Cesana Malanotti, sulla base della situazione demografica e sociale del territorio, chiede, va bene, può chiedere, per l'amor di Dio, in base a cosa? In base a un piano di zona? Ci deve essere una concertazione tra USL e sindaci e conferenza dei sindaci, poi vengono fatti i piani di zona, vengono distribuiti i posti, tant'è che a Cesana ci sono persone non autosufficienti e disabili, non del territorio, ma da Mogliano, Roncade, Pederobba, Follina, Cordignano, Conegliano, Codogné, Cappellamaggiore, Vazzola, Valdobbiadene, Tarzo, Fregona, eccetera, eccetera, eccetera. Questa delibera è una delibera per 100 posti, specificato per non autosufficienti e disabili, quindi non a libero mercato. Quindi con questo dite che comunque se il Comune dà al Cesana Villa Papadopoli sono per posti non autosufficienti o per disabili, giusto? Dopodiché, nel punto 2 di delibera vorrei capire anch'io se è un mio compito, se è compito del Consiglio Comunale, riconoscere l'Istituto Cesana Malanotti, che l'Istituto Cesana Malanotti ha le caratteristiche idonee, sia in ragione della propria organizzazione e in forza della domanda emergente del territorio, per farsi promotore di una richiesta di assegnazione di 200 posti letto. Mi interesserebbe sapere cortesemente se è un mio compito, perché l'ultima volta con Savano, quando parlavamo dei 113.000 per i beni mobili, mi hanno detto che non era un compito del consigliere comunale e quindi non potevo provare a inserire un emendamento in questo. Qui mi fate votare una proposta di delibera, vorrei capire, perché ho dei dubbi, se questo è un mio compito. Di individuare l'immobile di Villa Papadopoli idoneo allo scopo di ospitare 100 posti letto. Va bene. C'è uno studio di fattibilità in questo? Cioè, Villa Papadopoli, mi dite, individuo che può ospitarmi 100 posti letto. Benissimo, in base a? Cioè, ci sono 4.500 ville venete e io non ne ho vista una come casa di riposo. Vabbè, sarà la prima. Però 3 piani, mi immagino che un po' sia... Ci sono altre alternative, il consigliere D'Arè ha suggerito come comune, e io concordo, altre alternative, ma se io fossi anche un amministratore, per l'amor di Dio, il CDA del Cesana può essere competente, ultimamente ho qualche dubbio, il presidente può essere competente, ultimamente ho qualche dubbio, però da amministratore io chiederei i posti e proverei a fare una struttura in un posto, tipo il Brollo San Giacomo, che è nel piano di alienazioni. Là mi faccio una struttura, un piano, in legno lamellare, bellissima, tranquilla, c'è anche la lavanda vicino, gli anziani escono, c'è il Brolo, è perfetto. Cioè, per dire, chiedo, no? Perché devo andare a fare un progetto in una villa a 3 piani che non so dove parcheggio? Cioè, io CDA chiedo, posso chiedere, però...
cioè, cerco anche che sia un po' anche fattibile la cosa. Poi il presidente Castro è venuto in consiglio comunale e ci sono debiti, milioni, e qua invece mi fa bei investimenti, complimenti presidente Castro. Allora o non me la raccontava giusta l'altra volta o qualcosa è cambiato. Ecco, e quindi non riesco comunque a comprendere. Ben vengano magari 200 posti, non lo so, la regione li darà, ma io perché devo votare l'ennesima delega in bianco? Scusate, me lo fate capire? Se mi date le risposte vi ringrazio. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, tanto volevo dire sul discorso asilo che magari è un po' fuori argomento, ma aspetta, finire. No, il discorso dell'asilo che sembrerebbe fuori argomento ma in realtà non lo è, e questo è fondamentale perché io ho fatto un accesso agli atti e risulta ancora alla scorsa settimana che a oggi la task force famosa, dove ci sono anche dei consiglieri che fanno parte, non abbia ancora elaborato nessun documento, quindi già questo non è una cosa molto corretta visto che il termine è il 30 giugno. Dopodiché entro nel termine di questa delibera paradossalmente per l'idea dell'aiuto sociale è fatta bene. L'aiuto sociale, ben venga, dobbiamo aiutare le famiglie in difficoltà, i pazienti anziani che abbiamo, come dimostrano i numeri, un aumento. Ma chi dobbiamo aiutare? Chi non riesce a pagare la retta. Ok? Su questa delibera chiediamo i posti al libero mercato. O sbaglio? Voglio che ci sia una presentazione chiara e venga aggiunto anche in delibera se questi posti sono al libero mercato o sono convenzionati con l'ULS e la regione con compartecipazione della spesa, che è una cosa importante. Dopodiché sugli atti allegati a questa delibera non ce n'erano. Qua citiamo dati, documenti, numeri senza nessun documento di controprova allegato. Dopodiché, come ho già chiesto al Presidente Tocchet, ho chiesto il perché questa delibera deve essere votata entro il 31 luglio, perché in delibera non c'è niente di allegato che mi giustifichi questa cosa. Dopodiché anch'io ritengo dubbia l'utilità e l'efficienza che un Consiglio Comunale può deliberare su una cosa del genere, perché una cosa del genere si può deliberare con delle carte da analizzare, 1. 2, ricordo, come ho detto sugli asili e via dicendo, il Cesana Malanotti è un ente non controllato dal Comune, con un CDA senza rappresentanti delle minoranze, che dopo mi ricordo, mi sono andato a vedere i consigli vecchi, c'era Costa che si lamentava, no, bisogna mettere il posto di minoranza, poi il primo che lo fa uguale, quindi complimenti per la coerenza che continua. Dopodiché ci sono delle inesattezze che secondo me sono fatte ad arte, perché questa delibera è talmente vaga che non si capisce cosa si farà, cosa non si farà. Innanzitutto, qua si parla che il Cesana sta per fare una compravendita con un privato di un'altra struttura, ma allora qua c'è scritto, l'Istituto Cesana ha esplicitato di avere in atto una trattativa privata per acquistare un altro immobile. Scusi, però è in trattativa per un altro immobile, giusto? Perché noi dobbiamo dichiarare qual è il nostro immobile senza sapere qual è quello che verrà acquistato dal Cesana o donato, quello che sia? Perché obiettivamente, per quanto ne so io, può anche essere una struttura vicina o adiacente a Villa Papadopoli, quindi può creare un problema, come già detto prima, di parcheggi, di vivibilità di un quartiere che ha già manifestato in modo netto e concreto questo problema. Dopodiché, sullo studio di fattibilità di una casa di riposo in una villa storica, mi piacerebbe avere i pareri della fattibilità realistica. Cioè, casa di riposo deve avere dei presidi tali che mi garantiscano assistenza a un determinato paziente, che non è un paziente di un certo tipo, un paziente critico che può aver bisogno di ossigeno, di trasporto con l'ascensore, cioè ci sono delle cose che magari può anche essere che a distanza di tempo la fattibilità non può neanche essere concreta dal punto di vista della struttura. Dopodiché qua non si capisce se regaliamo anche noi la villa o la vendiamo, perché bisogna essere chiari, vendiamo, regaliamo, facciamo un su e su, mettiamo i puntini sulle I, perché le U, solo i tedeschi mettono i puntini sulle U. E dopodiché sul discorso della delibera non riesco a capire se la regione dovesse dare solo 10 posti, 100 posti, 80 posti, o ci dà soltanto 100 invece di 200, perché la regione che decide in base... Cosa fa? Il Cesana dopo decide vengo con te o vengo con l'altro? Qua bisognerebbe anche scrivere sulla delibera che il Cesana si impegna a scegliere in primo luogo l'immobile del comune, perché sennò così il Cesana fa nient'altro che
aumentare il suo patrimonio immobiliare, che è già di quasi più di 10 milioni di euro, quindi il Cesana ha immobili, cioè non pensiamo che il Cesana abbia immobili, ne ha e ne ha tanti. Il Cesana fino a ieri piangevano che non c'erano soldi, e qua si parla di investimenti al di sopra dei 7 milioni di euro. Cioè noi dobbiamo avvallare un investimento che non sappiamo se finanziariamente è sostenibile, che potrebbe avere delle ricadute negative, come già detto, sull'aumento delle rette di pazienti vittoriesi e non, perché ricordiamoci, come già detto, il Cesana Manotti non è che va soltanto al vittoriese, non è una cosa selettiva per chi abita a Vittorio, ma è di zona. Quindi questa delibera onestamente è fatta ad arte per intortare un discorso non chiaro, non efficiente, privo di documenti che mi sostengono la fattibilità o meno di quest'idea, senza esplicitare in modo chiaro cosa sarà dell'area Rossi, perché per il discorso dei parcheggi è fondamentale, senza capire bene il parco cosa ne sarà, senza tener conto che non si dice in modo chiaro che questi posti sono al libero mercato, quindi chi può pagarsi la retta intera, che è sopra i 3.250 euro, quindi non è una cosa, noi facciamo edilizia sociale o facciamo agevolazioni sociali. Questa è soltanto una volontà di progetti di sviluppo del Cesana, che il Cesana però non deve ricadere sulle volontà del Consiglio Comunale. Hanno la loro CDA, hanno la loro autonomia, devono rispondere alla Regione, non a noi. Una volta che vengono qua con un progetto, un programma serio, io posso dire sì, vendiamo o meno la villa, ma dire sì o no a 200 posti, io non ho nessun dato e non sono nessuno per giustificare dei numeri tali. E questo è una mancanza di rispetto verso noi consiglieri, che dobbiamo avvallare delle scelte senza sapere se sono reali o no. E questo non va ammesso in una delibera votata da noi consiglieri. Noi potremmo dire sì o no se vogliamo dare in gestione al Cesana l'immobile. Tutto lì, non dire quanti posti, come o cosa. Grazie. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. 5 domande secche per una risposta veloce. È arrivato il parere dei revisori dei conti su questo punto all'ordine del giorno? Parere dei revisori dei conti? Scusa, no, scusate un attimo, non spetta a me rispondere, ma c'è scritto parere favorevole, qualsiasi intervento è subordinato. No, negli atti del Consiglio non c'era alcun parere dei revisori dei conti del Cesana. Va bene, è un atto di indirizzo, va bene, noi con gli atti di indirizzo venderemo Vittorio, va bene. La seconda domanda è, non è banale quello che ho chiesto, se poi lei distorce le mie parole per convenienza di maggioranza, va bene, non è... Sì, dai, avanti. La villa verrà venduta o data in quale formula Cesana? Se verrà venduta, dovrà essere inserita nel piano alienazioni, credo, cosa che è stata appena levata dal piano alienazioni. Viva la coerenza. In tutto il Veneto tutti i comuni chiedono posti letto. Cosa ci fa presumere che a Cesana verranno assegnati? Poi voglio rafforzare l'intervento del consigliere D'Area. Qui sotto mano, per caso proprio, la legge regionale numero 43 del 23 novembre 2012. Guarda che è una legge, non leggo a menona. Hai capito? E smettila di interrompermi, per piacere, Napoli. Le IPAB su istanza corredata da parere dei revisori, avete sentito? Possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale allo scopo di incrementare la redditività e la resa economica dell'ente. E Cesana cos'è? Non è in IPAB. Ascolta, ma hai capito tu sei giovane, pronto, sei la barba appena. Non dialoghi tra Ora ripeto, le Prego. IPAB su istanza corredata da parere dei revisori, visto che non era la domanda banale, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale. Chiedo, Cesana c'ha questa autorizzazione della Giunta regionale? Se no di cosa parliamo? Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani, prego. Grazie. Sì, non entro nel merito del discorso dei 200 posti che
per carità, auspico anche 300. Sicuramente sono risorse, lavoro che potrebbe arrivare. Non potremmo mettere l'insegna Vittorio Veneto, città dei giovani, vabbè, ma pazienza. No, invece volevo soffermarmi sul discorso della scelta di Villa Papadopoli, che mi desta qualche perplessità. Anch'io 5 domande, consigliere Fasan. La prima, intanto, possiamo decidere di cedere un bene che non è inserito nel piano alienazioni? O non dovremmo invece prima inserire il Papadopoli nel piano alienazioni e poi deciderne la destinazione? Cioè, questo è il famoso carro davanti ai buoi, no? Mi sembra che la logica, no, richiederebbe che il Consiglio Comunale, che aveva deciso di togliere Papadopoli dal piano alienazioni, decida di rimetterlo nel piano di alienazioni e poi conseguentemente decidere come alienarlo, se rifare gara, se appunto fare un accordo con IPAP se è possibile, eccetera. Quindi mi sembrava che quello fosse il passaggio che andava fatto prima di questa delibera. Poi sarebbe interessante capire, cioè interessante, doveroso, capire cosa vendiamo. Vendiamo la villa con tutto il parco? Vogliamo ricordare che la sovrintendenza, che ultimamente tra l'altro è sempre stata chiamata in causa più volte per spiegare scelte obbligatorie fatte dall'amministrazione, cannoni, brocche di illuminazione, eccetera, ha prescritto che si ritengono incompatibili tutti gli usi che comportano un frazionamento delle architetture e del parco e che contrastano con le misure di pubblica fruizione. Pertanto, se verrà ceduta la villa, mi sa che dovrà essere ceduto anche il parco, perché un frazionamento non è espressamente vietato dalla sovrintendenza. Qualcuno dirà, vendiamo la villa con le attinenze, non so, ma pertinenze, scusa, sì. Però se si guarda una mappa di Parco Papadopoli e villa, sinceramente non vedo come si possa individuare dove inizia il parco e dove iniziano le pertinenze della villa. Il parco è tutta pertinenza della villa. Quindi secondo me ci sarà questo problema. L'altra domanda che mi faccio è: a chi verrebbe venduto il Papadopoli e con quale specifiche finalità? Nella delibera non si fa riferimento a una specifica domanda fatta dal Cesana di avere quell'immobile. Non è stato presentato un piano industriale, come qualcuno ha fatto notare prima, sul quale ragionare e poter avviare un'idea autonoma da parte dei consiglieri. Non sappiamo se il Cesana intende acquistare l'immobile come IPAB oppure se intende avviare un'operazione con privati. Non ci è dato di sapere. Ma la cosa più importante, secondo me fondamentale, è a quale prezzo verrà venduta Villa Papadopoli? Se verrà venduta. Noi consiglieri dovremo decidere di cedere un bene senza sapere quale sarà il prezzo e chi farà la valutazione. E a tale proposito vorrei ricordare, ma tutti quanti voi ricorderete bene, perlomeno quelli che erano seduti nei banchi di questo Consiglio nella passata amministrazione, la vendita di Palazzo Vascellari, dove la valutazione del bene è stata fatta dal compratore, l'ULSS, e gli uffici hanno avallato il prezzo che non solo io ho ritenuto ridicolo. Non so, questa volta la farà il dottor Bongiorno la valutazione. Per concludere, mi chiedo quale è la coerenza tra l'aver tolto il bene dal piano di alienazione 3 anni fa e adesso avviare un procedimento per alienarlo.
Consigliere Maset, prego. Grazie Presidente. Ma fatemi capire cosa avviene intorno a Villa Papodopoli, perché ma credo che nessuno dei miei colleghi, anche chi non sta parlando in questo momento, abbia capito cosa succede. Villa Papodopoli, che viene donata, venduta, regalata, trasferita al Cesana Malanotti, non c'è dato a saperlo, Viene fatto riferimento nella delibera a 200 posti letto, 100 più 100, totale 200, ma io vorrei ricordare che quei 200 posti attualmente, allo stato ad oggi, 19 luglio, sono posti inesistenti, o peggio ancora, sono solo nella fantasia malata e perversa di qualcuno. Questo è il ragionamento, sono solo nella fantasia bacata di qualcuno. Però è chiaro che questo qualcuno da un po' di tempo sta condizionando la vita amministrativa di Vittorio Veneto. Ci aveva provato con l'asilo nido di Vittorio Veneto, però sento stasera comunque, io lo davo comunque come una situazione risolta, vista la mobilitazione di una parte del Consiglio Comunale e vista la mobilitazione enorme della cittadinanza. Invece sento dai colleghi consiglieri che invece ancora qualcosa si sta muovendo. Ecco, quindi anche là bisognerebbe creare una task force, però contraria e sedare questi come posso dire, questi tentativi di rivolta anti-città di Vittorio Veneto. Detto questo, noi questa sera abbiamo uno straccio di delibera che è una cosa immonda e stiamo ragionando su un qualcosa che non è passato attraverso il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. E poi mi viene anche, e poi chiudo, perché qui stasera è stato detto tutto, i colleghi che mi hanno preceduto hanno esternato tutto quanto si doveva esternare, ma io aggiungo un altro ragionamento. Cosa ha detto il Consiglio di quartiere di Ceneda? Perché, viva Dio, li avete appena costituiti, no? Sti consigli di quartiere sono vivi, frizzanti, pieni di energia, avranno detto qualcosa? È possibile avere magari qua stasera la lettura dei verbali del Consiglio di quartiere di Ceneda a riguardo? Li avete ascoltati? È vero che il parere dei consigli di quartiere è puramente consultivo e non vincolante, ma come consigliere posso sapere cosa ne pensa il quartiere? Sì, è chiaro, li hanno fatti loro e li state ascoltando, oppure no, perché con tutto rispetto verso i consiglieri di quartieri, ma se sono dei burattini, ecco, virgolettati, che sono là per dire aveva messo là anche a voi altri, state tranquilli, io non, se fossi un rappresentante di un quartiere veramente mi sentirei così deriso, infamato, ecco, e poi chi ne ha più ne metta. Niente, non c'è altro da aggiungere, no, è una delibera che è, lo ripeto, una cosa indegna per come è stata costruita, per il modo con cui è stata portata in Consiglio Comunale, per il modo con cui stiamo trattando l'argomento e per le persone che ci sono sotto a questa delibera, che non sono gli amministratori di Vittorio Veneto, per i quali tutto sommato ci sono diverse magari opinioni così, ma ho il massimo rispetto. Però questo non è frutto di voi amministratori di Vittorio Veneto, è frutto di menti malate. Grazie. Consigliere De Valliera, lei la parola. Buonasera a tutti. Scusate se intervengo, stasera non volevo intervenire, ma
Allora, siccome hanno citato più volte San Giacomo e tante altre cose, ho pensato tra me e me. Allora, io da questi signori ho capito questa sera che la villa bisogna lasciarla cadere. Deve andare giù, perché lì non si può fare niente. È una villa vecchia, su 3 piani, che ha problematiche diverse. Invece bisogna costruire su un prato verde il brolo, che tra l'altro è vincolato, non si può piantarci neanche una piantina, un multistrato, non ho ben capito di che fattezze, oppure nell'aerocampo, che è di proprietà attuale ancora del demanio, credo. Sì, anche, ho capito benissimo. Allora, noi lasciamo cadere tutti gli immobili vecchi e costruiamo tutti quelli nuovi, dico, comprese le ville venete. Perché non si può costruire. Allora io che giro generalmente per il mondo, vedo che i più bei palazzi al mondo sono quelli vecchi in cui entra la tecnologia moderna. Forse mi sbaglio, ma magari un giretto per il mondo, voi che abitate qua nel magico Veneto, andate a vedere dove si esporta il prosecco, chi lo beve e dove vive. Ecco. Dopo, allora sento un esponente di Forza Italia questa sera che dice che no, i privati ricchi non devono venire qui a vivere o a passare gli ultimi anni della loro vita. Dio ci scampi da tale cosa, Dobbiamo allontanarli, perché dobbiamo, non quelli al libero mercato non li vogliamo. Ma allora io sono in consiglio comunale per agevolare lo sviluppo della mia città, credo almeno. Allora, non vogliamo che gli investimenti siano fatti, perché uno o un qualcuno, tra l'altro un ente territoriale che nel passato voleva investire, non so se 10 milioni a Jesolo, non so se in sabbiature forse 20. O 20 in sabbiature, adesso decide di investire nel territorio vittoriese. No, questo non può andare bene, assolutamente no, questo non si dà da fare. Va bene, investiremo da altre parti, dico. Bene. Dopo si parte dal preconcetto, non ci sono i parcheggi, cioè scusate, ma allora si vuole fare un investimento e poi risolvere i problemi collegati, o si parte dal fatto che non c'è un parcheggio per non far niente? Mi sembra una cosa veramente demenziale questa logica di investimenti. Dopo andiamo avanti, perché ce ne sono talmente tante che io non riesco a capire qua stasera cosa stiamo facendo. Cioè, loro ci hanno chiesto, l'IPAB vittoriese, di indicare un palazzo. Non vi va bene Villa Papadopoli, l'abbiamo decisa noi, va bene, la voteremo noi. Benissimo, noi l'abbiamo decisa, sì, io l'ho decisa, va bene? Va bene, io non voglio che l'aerocampo o il brollo venga edificato, va bene? Voglio risolvere il problema che voi non avete fatto in tanti anni, cioè mettere a posto Villa Papadopoli. Ola, e non voglio che cada giù e c'entra la pioggia. Questo voglio, grazie. Grazie consigliere. No, consigliere Saracino, allora finito il primo giro. Non sarò autorevole, finito il primo pazienza. giro, ci sono delle risposte. Pazienza. Io non sono delegato a rispondere, però sui pareri contabili c'è scritto: qualsiasi intervento è subordinato alla preventiva approvazione di determinazioni urbanistiche e patrimoniali. Cioè, ma avete letto il deliberato? Il deliberato al punto 4 dice: dare atto che qualora l'Istituto Cesare Malanotti sia dichiarato assegnatario, saranno assunte da questo Consiglio Comunale le determinazioni urbanistiche e patrimoniali che si renderanno necessarie. Cioè qui non stiamo vendendo la villa. Comunque, per carità, a chi spettano le risposte? No, la parola, c'è qualcuno che deve rispondere? Assessore Denardi? Allora, il consigliere Darè, quanto all'inutilità del riconoscimento delle caratteristiche di idoneità e quindi al fatto che non spetti al Comune di Vittorio Veneto e al Consiglio Comunale attribuire i 200 posti a Cesana, ci siamo arrivati così tanto che abbiamo scritto: qualora l'istituto sia dichiarato assegnatario in virtù della richiesta in premesse. Allora, vabbè. Quanto alla trattativa privata che era stata citata, è stato era già uscito anche sulla stampa, ma comunque è fatto abbastanza noto
che la trattativa per l'acquisizione dell'immobile non è una compravendita, come dicevo prima, ma è una donazione. No. Sì, ma non c'è scritto compravendita, c'è scritto trattativa privata, basta. Generico, per l'acquisizione. Lo strumento giuridico è una donazione. Per i posti a libero mercato non c'è scritto che sono posti a libero mercato, perché sono gli unici che si possono richiedere. Mi spiego. Quando lei va in stazione a Vittorio Veneto e chiede un biglietto per Conegliano, non chiede un biglietto di seconda classe, perché la prima classe non esiste, chiede un biglietto per il treno e basta. Quando vengono assegnati dei posti nuovi, sono posti non con impegnativa di residenzialità. Successivamente si chiede l'impegnativa, ma prima bisogna che i posti esistano. Se, come è stato detto prima, i posti non esistono, non c'è neanche l'impegnativa. Tra l'altro la questione dell'impegnativa sappiamo benissimo che è una questione annosa che la affronta la Regione da almeno una decina d'anni quasi, con il mancato aumento e il mancato adeguamento del numero delle impegnative. Quindi è un problema che esula da questa questione. Tra l'altro che una persona, a mio avviso, abbia bisogno di un posto a libero mercato perché non ci sono adeguati numeri di impegnative di residenzialità, anzi dovrebbe farci venire incontro ancora di più a quelle persone, perché davanti a una lista di attesa di 275 persone con impegnativa, che aspettano l'impegnativa di residenzialità e che hanno bisogno di entrare in struttura, da qualche parte queste persone forse avranno anche il diritto in qualche modo di riuscire a avere un aiuto che sia con l'impegnativa di residenzialità. Ancora meglio, mi piacerebbe che ci fossero tutte le impegnative di residenzialità che servono. Okay. Purtroppo la Regione non le ha ancora istituite, ma non è competenza del Comune di Vittorio Veneto aumentarle, purtroppo. Grazie Assessore. Poi per quanto riguarda il termine del 31 luglio 2017, c'è una DGR del 2016 che stabilisce al 31 luglio del 2017 il termine, o meglio lo posticipa al 31 luglio, il termine per i comitati dei sindaci di distretto, degli ex distretti ovviamente, per procedere alla ripianificazione annuale poi da trasmettere alla Regione, per cui ovviamente le richieste vanno presentate beh, è una norma, cioè, se vuole gliela giriamo, comunque è una DGR del 2016. Per quanto riguarda poi ricordare 2 anni nel 2012 che abbiamo fatto lo stesso provvedimento. Sì, Villa Galvani. Sì. Per quanto riguarda poi la questione dell'asilo nido, avete detto bene, non c'entra niente, e per il momento non è stato ancora prodotto nessun... Prego? Sì, era un termine indicativo. Assessore Costa? Prego. Comunque non è stata prodotta nessuna documentazione. Okay. Sì, non è stato fatto nulla. Sì, grazie. No, volevo solamente fare un'osservazione abbastanza veloce. Sì, premesso che con questo atto nessuno vende niente, nessuno regala niente, se abbiamo letto bene i pareri tecnici possiamo dormire tutti tranquilli. Io voglio vedere quel funzionario, quel dirigente che va a firmare un atto di cessione della villa senza una stima e senza tutte le procedure che devono stare a monte. Lo firma solo se ha una pistola puntata alla tempia, prima cosa. Seconda cosa, non per far passare in secondo ordine la discussione cui ho assistito, ma volevo solamente ricordare che stasera, a parte il fatto Villa Papadopoli, non stiamo altro che discutendo, riproponendo i discorsi che sono stati fatti in quest'Aula il 28 maggio 2012, dove al punto al Consiglio Comunale, dove al punto numero 8 c'era l'RSA per non autosufficienti, parere sulla collocazione.
Cioè il Consiglio Comunale era stato chiamato a esprimere un parere sulla collocazione, qual è il sito dove collocare una erigenda casa di riposo a Vittorio Veneto. Quindi spetta al Consiglio Comunale indicare il sito. Poi è la conferenza, il comitato dei sindaci che faranno le osservazioni e così via. E trasmetteranno alla Regione. Da quel verbale, pagina 78, gli interventi dei consiglieri allora di maggioranza dicevano: noi dobbiamo solo valutare l'opportunità o meno di avere in quel posto la casa di riposo. Il vice sindaco, pagina 93 del verbale, diceva: quello che si chiede al Consiglio è un parere sulla collocazione. Gli aspetti urbanistici non possono essere per il momento valutati, ma in un secondo momento. Quindi noi non stiamo altro che riproponendo il discorso fatto e approvato dal Consiglio nel 28 maggio 2012. Per cui mi suona un po' strana, in effetti un po' da autogol, il fatto di dire qual è quella mente più o meno baccata che parla di 100 posti letto. Ma allora il Consiglio Comunale il 28 maggio 2012 ha approvato i 73 o 78 posti letto per una erigenda casa di riposo. Questo è stato avviato un iter che poi, purtroppo o non purtroppo, non si è concluso in senso favorevole. Anzi, assegnataria è stata, mi pare, o Gagliarine o Codogné, e dopo zero assoluto, non è più stato fatto niente. Punto. Quindi noi non stiamo altro, adesso le parti politiche si sono invertite, ma stiamo riproponendo lo stesso discorso che era stato fatto nel 2012. Grazie. Ok. 28,5. Ma il concetto è lo stesso. Il principio è lo stesso. Consigliere, chiarissimo. Consigliere Saracino, le do la parola, prego. Sì, allora, innanzitutto... Che risposta? Digli che non c'è un piano finanziario, non può esserci. Qualcuno ha chiesto il piano finanziario, dopo quello che ha chiesto. Vabbè, se non ci sono le risposte farà le sue rimostranze, sicuramente io... Quali cos'è che Vabbè, qualcuno le risponderà sicuramente entro la fine. Consigliere Saracino, lei ha la parola. Sì, grazie. Allora, innanzitutto anch'io sono curioso di sapere se a seconda della legge del 2000, la legge citata dai vari consiglieri da Re, questa delibera è conforme o meno. Dopodiché chiedo che venga fatto l'emendamento di aggiungere al titolo che i posti sono al libero mercato, per specificare, perché insomma se no qua siamo un po' sul vago. Dopodiché sulla domanda che ho fatto sul discorso se ci danno meno posti, se possiamo aggiungere nella delibera di avere il diritto di prioritario rispetto all'altra struttura. Dopodiché dalle parole di Costa, che parla del 2012, quella volta era stato indicato un posto preciso. Oh yes. Perfetto. E dopo concludo facendo i complimenti a De Valier, perché quando c'è da difendere San Giacomo non si costruisce niente, però per fare altre strutture o magari diciamo dei supermercati in altre zone va benissimo, quindi complimenti per la coerenza. E dopodiché vorrei che chiedo un altro emendamento che venga messo sul ritenuto a pagina 3, di individuare su indicazione del consigliere De Valier l'immobile di Villa Papadopoli, visto che lui si manifesta la paternità, voglio chiedere questo emendamento. Grazie. Naturalmente li deve presentare in forma scritta. Consigliere Re. Allora, l'assessore Denardi ha appena svelato il proposito di donare, cioè regalare. Un comune non può donare, cioè regalare immobili comunali. No. Consigliere no, Re. Ha detto così. No, quindi, la donazione riguarda l'altro immobile. Va bene, comunque quindi non mi attribuisca. Consigliere Re, non mi attribuisca cose che non ho mai detto. Non può regalare, punto. Il comune non può regalare. Vado avanti con il business. Consigliere Re, le consiglio di ascoltare un pochino. No, ascolto
ascolto molto bene. Allora, parliamo un attimo del... Quando siamo arrivati in questo Consiglio Comunale è arrivato il presidente del Cesana, no? Che ha parlato di business, di affari, di chilo euro, e quindi una trattativa da fare, cioè quella era un'azienda. Allora Villa Papadopoli, che mi pare viene data, venduta, non so, al Cesana, ricordatevi che se noi diamo quell'immobile al Cesana, il Consiglio Comunale non ha nessun potere. Il Consiglio Comunale o la Giunta nomina soltanto i componenti del CDA. Villa Papadopoli può essere un buon affare per il Presidente per fare quella famosa 100 e 200 posti che li ha indicati in 2 siti diversi. Uno è questo e l'altro, ve lo dico, è Villa delle Rose. Ma se noi cediamo Villa Papadopoli al signor Castro, può fare quello che vuole, può fare anche una permuta dei 2 siti e tenersi solo Villa delle Rose, perché Villa delle Rose non ha bisogno della struttura, diciamo, urbanistica ed organizzativa, perché è già all'interno del Cesana, e quindi questo può essere anche un business, perché se non viene specificato quando si fanno questi passaggi, se non viene specificato, io posso pensare male, ho imparato da voi democristiani, pensare male, e non si sbaglia mai, e quindi questo è il mio vero pensiero. Ma quando siete arrivati in Consiglio Comunale avete sempre parlato della polisteca, avete svangato l'anima al mondo con la polisteca, ma perché non la fate sulla polisteca? De Valier? No, ma siccome ci sono fondi, allora ci sono fondi regionali che arrivano dall'Europa e in cui si possono attingere anche con finalità diverse e quindi ripartire con una ristrutturazione. Certo che se dormite no, questo è il vero problema, perché voglio ricordare che i non autosufficienti che voi chiedete i 200, intanto se sono diciamo a contributo regionale è soggettivo, è di proprietà del soggetto, e molti rimangono a casa perché rimangono nella struttura familiare perché accuditi meglio, giusto? Quindi pensiamo anche a questo. Se poi vogliamo fare una struttura privata per chi ha le capacità economiche di sostenerla, benissimo, ma fatela in un posto diverso, perché ricordo che quando è arrivato il mister 95 minuti di intervento, in cui il Cesana era il disastro, 3,5 milioni di euro in cash più 1,7 milioni in cassa si è trovato, quindi è stato gestito talmente male che si trova con 4,7 milioni. Se adesso noi diamo anche questo può fare effettivamente un qualcosa di più, però ricordiamoci che se voi cedete al Cesana il Papadopoli, lo gestirà e deciderà solo il CDA del Cesana, punto. Consigliere Posocco, a lei la parola. Grazie. Allora, premessa, sono d'accordo che ci deve essere offerta di posti a libero mercato. Lo può fare? No, esatto, ma ci sta, per l'amor di Dio. Che lo debba fare un IPAB, non lo so, senz'altro un privato può venire, può chiedere senz'altro al comune, per cortesia, hai quell'immobile, mi piacerebbe far questo, presenta un progetto, poi valuteremo. Per l'amor di Dio, siamo qui, qui non stiamo contestando 200 posti o no, dicendo che non servono così. Diciamo che non è compito del Consiglio Comunale dire questo, secondo me. Io avevo fatto delle domande precise, allora vengono citati 24 domande più 26 al libero mercato a Cesana. Volevo capire dove sono, cioè se è un po'... perché io vado a votare una delibera in cui ci sono scritte delle cose e questo è un po' fuorviante o meno, questa affermazione, volevo capire, o è così, poi, questa, ecco. Poi è specificato benissimo
che richiede che si parla sulla delibera di 200 posti per non autosufficienti e disabili, non a libero mercato. Quindi, consigliere De Valier, permetta, noi andiamo a votare 200 posti scritto per non autosufficienti e disabili. Se sono a libero mercato, scriviamolo. Puoi richiedere solo quello, ma mi cambia da un punto di vista di consigliere e dal punto di vista della città, se permettete. Se c'è scritto non c'è nessun problema. Volevo capire se è mio compito dire che l'Istituto Cesana Malanotti ha le caratteristiche idonee. Ecco, è compito del consigliere comunale dire questo, altrimenti tiriamo via il punto, perché se non è compito mio. E individuare l'immobile di Villa Papadopoli idoneo allo scopo di ospitare 100 posti letto. In base a cosa affermiamo questo? Ci sarà senz'altro da parte dei consiglieri in maggioranza che sono riuniti e ne hanno discusso, senz'altro il consigliere De Valier che l'ha proposto, senz'altro mi dirà tutte le motivazioni per cui Villa Papadopoli può ospitare 100 persone non autosufficienti e disabili, e penso che sia corretto che tutto questo venga esplicitato. Un'ultima cosa, noi votiamo questa delibera, la Regione non assegna i posti, Villa Papadopoli quindi rimane al Comune, giusto? Sì, c'è scritto? C'è scritto sulla delibera, ok, scusa assessore, ma sai, ha scritto tante robe su Piazza Meschio che stasera vediamo che non sono scritte e sì, mi hai detto tante cose, assessore, tante cose, anche che mi portavi i dati del CATAF, mi hai detto, infatti li ho visti proprio. Va bene, grazie. Consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente. Allora, non mi è stato risposto perché non c'entra la domanda sull'asilo nido. Io avevo dato delle motivazioni per cui secondo me c'entra e come se c'entra, però non si è risposto. Ripeto, un ragionamento molto semplice: per avere questo finanziamento ho bisogno di fatturato, per avere il fatturato ho bisogno degli asilo. Ed è un discorso che è stato fatto da Castro. È vero che lui parla un linguaggio che, non so, io lo chiamo castrish perché è un castro in inglese castrizzato, però il discorso era chiaro, ho bisogno di avere i requisiti per richiedere il finanziamento. A dire la verità non è vero che non è stato risposto, perché ha detto, beh, ancora non è stato prodotto un documento dalla task force, che secondo me vuol dire sì, ci stiamo ancora pensando, perché se stiamo aspettando il documento dalla task force vuol dire che ci stiamo ancora pensando. E quindi starei molto attento, e qui lo dico ai consiglieri della maggioranza, perché secondo me questo punto è un punto che arriverà prossimamente, non è ancora eliminato dall'agenda di questa giunta. E chiudo perché secondo voi non c'entra, invece è il discorso del parcheggio. Allora, sono stato al consiglio di quartiere, no, di Ceneda, e molti cittadini, ma non uno, tanti, hanno chiesto, beh, ci fate vedere un progetto della piazza, ma però vengono tolti dei posti, dove parcheggiamo? E non avere una risposta, e questo è una cosa immediata. È vero che tu in questo mi dici futuro, ci saranno le determinazioni future, però invece quello della ristrutturazione di Piazza Duomo a Ceneda è una cosa che è immediata, nelle opere pubbliche 2017. Non avere una risposta si fa figure da stoccafisso, da sogliora, da pesce lesso. Bisogna avere una risposta a queste, perché sono domande che sono ovvie. Adesso parcheggio lì, in futuro dove parcheggio? E siccome mancano parcheggi nell'area, se ci sarà lì il Papadopoli, dove avete intenzione di parcheggiare? Ci si può, secondo me bisogna, un consiglio comunale deve prevenire le discussioni e cercare il prima possibile di affrontarle. È un discorso di divisione della città, e a proposito di divisione della città io chiedo una cosa. Come centro-sinistra c'era una visione della città dal punto di vista della salute, ed era quella della cittadella della salute. Città della Salute che voleva, incentrato in un'area, ovvero quella di costa, i servizi sanitari. Su questo è stata fatta una grandissima battaglia sulla sede ULS portata a Serravalle, una bella ristrutturazione che però ha portato molti
molti problemi, ne dico uno, giusto che lo dico ogni volta, però quello della scuola che è lì a fianco, e quindi con le macchine che passano dove ci sono gli studenti a fare ricreazione, tanto per dirne uno, ma sono diversi. In più è stata costosissima, e tutto ciò che abbiamo detto in passato in Consiglio Comunale, però vi era una visione della cittadella sanitaria. Ora abbiamo questa scelta che porta invece una parte della casa di riposo a Ceneda, Parco Papadopoli. E allora volevo sapere le riflessioni dal punto di vista della cittadella sanitaria, perché abbiamo una Serravalle, una Ceneda, una Costa, c'è manca qualcosa in Fadalto e Carpesica, e abbiamo distribuito, quindi stiamo andando totalmente dall'altra parte rispetto a quell'idea che secondo me era un'idea validissima e intelligente, e cioè di avere un polo sanitario in città. E di questo volevo una risposta che fosse politica, e ringrazio anche il consigliere De Valier perché ha risposto, non volevo rispondere. Devo dire che ho un po' delle sensazioni molto brutte, perché prima il Consiglio Comunale di 14 punti col bilancio che viene affrontato a luna di notte, poi la maggioranza che non interviene, a parte il consigliere De Bastiani, che ringrazio, che però si sa che è un po' un iceberg all'interno del Partito Democratico, però nessuno che risponde, e allora è veramente triste il dibattito, e quindi io spero e mi auguro che ci sia un dibattito politico in questo Consiglio. Consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Volevo intervenire sulle considerazioni di De Valier, che diceva che la precedente gestione, la mala gestione, noi l'abbiamo mandato a casa. Avevo capito male, va bene. Noi quel signore l'abbiamo mandato a casa, voi... Non tra consiglieri, grazie. Silenzio, per cortesia. Prego Fasan. Noi ho detto che noi l'abbiamo mandato a casa, adesso spetta a voi mandare a casa quello che l'ha sostituito, se credete opportuno. Però al delibera consigliare, il punto numero 3 cita di individuare l'immobile di Villa Papadopoli idoneo allo scopo di ospitare 100 posti letto. L'ha scelto De Valier, mi domando che competenze ha De Valier per scegliere. Mi auguro che abbia le competenze tali che... Al punto numero 4 dice di dare atto che qualora l'Istituto Cesare Manotti sia dichiarato assegnatario dei posti letto richiesti, saranno assunte da questo Consiglio le determinazioni urbanistiche e patrimoniali. Quello lì è il sito più vincolato di Vittorio Veneto, voglio vedere come ce la farete. Non vorrei che fosse una buttata questo Consiglio. Poi delibera di dichiarare il presente atto. Siamo passati dalle delibere raffazzonate, si ricorda il sindaco, le famose. No, era solo di bilancio, ma io parlo in generale. Alle delibere ad personam De Valier. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di consentire all'Istituto Susanna Manotti di avviare la procedura per la presentazione dei progetti e le previste procedure autorizzative e di accreditamento, immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 134. Ma questo vale solo se autorizzati dalla Regione prima della domanda. Cioè qui ci sono i carri davanti ai buoi, qualcuno decide non avendo competenze, qui come è caduto in basso. Ma questo riguarda l'immediata eseguibilità della delibera, di questa delibera. Va bene, prendetela come che volete, però io queste delibere non riesco a votarle, mi dispiace. Consigliere mi auguro, non ho finito, scusa. Mi auguro che i consiglieri di maggioranza facciano una riflessione di quello che stanno facendo, grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sono sorpreso della meraviglia dell'amico De Valier, che comunque mi è anche simpatico, che un esponente di Forza Italia non si possa occupare dei problemi sociali. Guardi che i problemi sociali non sono appannaggio solo della sinistra. Ora, sono preoccupato dei posti a libero mercato da 3.200 euro al mese. Mi dica lei quale pensionato, adesso con tutto il rispetto che ho per l'assessore Costa, ma penso che possa solamente lui usufruire di una casa di questo genere, no? A 3.200 euro al mese, qua dentro, tra noi consiglieri. Ecco. La seconda, allora,
Capisco anche la necessità di De Valier di mettere a posto Villa Papadopoli, però bisogna anche capire che noi non dobbiamo andare dietro a delle idee balzane, no, di qualcuno per mettere a posto una cosa che da anni li ferma. Allora, forse De Valier non ha seguito il mio intervento in questo Consiglio Comunale, ma anche nel precedente, perché l'obiettivo del mio intervento è di rendere partecipi consapevoli i consiglieri comunali che noi da 6 mesi stiamo andando dietro a delle idee balzane che gravitano sul Cesana Malanotti, gravitano attorno al Cesana Malanotti. Allora, qual è l'identità di noi consiglieri comunali? Qual è l'identità del Consiglio Comunale? Quella di andare dietro di andare dietro pesantemente, no? Ricordiamo il protocollo d'intesa, cosa ha fatto succedere? La presenza di molte persone qua all'interno del Consiglio Comunale. Prima l'attacco al Comune di Vittorio Veneto svuotando uno dei pilastri fondamentali, i servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto. L'asilo, con il primo attacco dell'asilo che non è ancora concluso. Ora le mire espansionistiche sempre provenienti dal Cesana Malanotti di acquisizione di un bene, di un patrimonio della città di Vittorio Veneto. Ma la finiamo di andare dietro? Cioè, questo Consiglio Comunale non può avere delle idee proprie? O dobbiamo andare dietro alle idee che vengono rappresentate dal CDA del Cesana Malanotti? Cioè, mi sembra uno sminuire il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Io voglio rendervi partecipi di questa pericolosità e voglio fare in modo che i consiglieri comunali si rendano conto che probabilmente dobbiamo riprendere il nostro ruolo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset. Grazie Presidente. Sì, convengo anch'io, caro collega, che sì, l'amministrazione dovrebbe pensare di più con la propria testa e meno con la testa dell'illustre Presidente. Illustre Presidente, a tal proposito ti vorrei correggere, perché non solo il nostro amato Assessore Costa può poi andare come ospite d'oro, ma anche il Presidente Castro, quindi passa direttamente dalla Presidenza del Cesana a ospite d'oro e magari con vista sul Visentin, perché se lo può anche permettere. Ecco. Allora, è chiaro che non abbiamo risposto a tantissime domande. Sono stato esortato a rifarla, la mia, la rifaccio. Il quartiere di Ceneda, vedo anche dei rappresentanti qua, cosa ha detto a riguardo? Poi aggiungo un'altra domanda. Noi trasferiamo, no, in pratica, la proprietà di Villa Papadopoli al Presidente del Cesana Malanotti. Per farne cosa? E poi invece un'altra considerazione che mi è venuta ma proprio poco fa. Viene in questa non è delibera, chiamiamola delibera, ma è un pastrocchio. Considerato fondamentale garantire la costante fruibilità pubblica del parco e la valorizzazione della villa. Cosa significa fruibilità pubblica? Perché visto che poc'anzi ho fatto quell'interrogazione là sulla fruibilità pubblica dei parcheggi, allora mi viene da pensare, poi una volta che la proprietà del Villa Papadopoli sarà del Presidente Castro e ne farà quello che vorrà, perché sarà un suo diritto farne quello che vorrà, cosa ne farà del parco? Sarà fruibilità pubblica come i parcheggi della Gribella o come quelli di Piazza Meschio? Consigliere De Bastiani, prego. Sì, ho fatto un'altra considerazione su questa delibera che non mi convince pienamente, dettata dal fatto che esistono 2 prescrizioni fatte dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario. Ora,
questi anni che io ho fatto il consigliere comunale raramente ho trovato delibere con queste note, no? La prima dice che qualsiasi intervento è subordinato alla preventiva approvazione di determinazioni urbanistiche e patrimoniali, e la seconda parere favorevole come sopra, subordinato alla preventiva assunzione di precise determinazioni aventi riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'ente. 2 osservazioni corrette. Mi chiedo però come mai non erano già inserite, come lo è solitamente nell'impianto di delibera, e mi chiedo anche chi l'abbia scritta a questo punto sta delibera. È inserita nel ritenuto a pagina 4. Nel ritenuto a pagina 4 è inserita. Visti i pareri? Visti gli altri pareri regolati. Sì, ma voglio dire che non mi ricordo altre delibere. Ma il ritenuto è proprio inserita, la frase citata. Sì, inserita, perché è stata prescritta, no? No, allora, forse ho formulato male, mi sono espresso male. Mi stupisco del fatto che siano state necessarie queste 2 prescrizioni. Questo volevo dire. Che solitamente, cioè, non so se è la prima volta che trovo una delibera con queste indicazioni. Bene, grazie. Consigliere De Valier. Sì, volevo solo stemperare i toni, sperando che la mia città non sia fatta solo di pensionati, magari anche con poco reddito. Spero che vengano anche quelli un po' di reddito, che gli piaccia il Vicentini e il Pizzoc, ma insomma stemperiamo. E cito un attimo Sir Francis Bacon: chi non applica nuovi rimedi deve essere pronto a nuovi mali, perché il tempo è più grande degli innovatori. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos, prego. Volevo rispondere alla sollecitazione di Botteon premettendo che avrei tante cose da dire, ma avevo un problema ortodontico. Visto che però sono stato sollecitato, ecco, qualche volta io da vittoriese immigrato da 25 anni sto pensando che capisco perché a Vittorio non si fa mai niente. Nel senso che è tutto un parlare. 25 anni fa, quando sono venuto a Vittorio, si diceva c'è da risolvere Villa Papaopoli. È ancora qua. È indubbio, peraltro, che con le prospettive di questa sera, sicuramente, io spero, ma ho la sensazione che se ostacoli non verranno dal Consiglio Comunale, verranno sicuramente da qualche altra parte. Mi spiego. Voi tutti sapete che per presentare domanda alla Regione, l'ente che lo chiede, e che chiede dei posti, deve innanzitutto alla conferenza di servizi, tutto giusto quello che diceva il consigliere D'Arè, sta di fatto che se l'ente che chiede i posti non dice proprio nella domanda che ha dei possibili immobili da utilizzare a quello scopo, la conferenza dei servizi cosa dice? Domanda inidonea, perché manca uno dei requisiti. E termine, l'assessore indicava quella DGR. È indubbio una cosa, che se noi non vogliamo che il Cesana domandi nessun posto, semplice, basta non dirgli niente. Quindi nemmeno quella domanda che qualcuno auspicava di avere quei posti, potremmo averli. Perché? Perché il Cesana non è in grado di indicare dove
allocare quei posti. È indubbio una cosa, questo è l'inizio dell'iter. Dicevo prima, è indubbio che bisognerà che sia la Regione a dare i posti. Se la Regione non li dà, se nella conferenza dei servizi saremo in minoranza, se ci sarà qualcun altro più forte di noi, e talvolta anche qui da vittoriese importato, tante volte ho dovuto notare come il coneglianese sia molto più forte di noi, e fra l'altro ne ha fatto i conti anche il Cesana, nel senso che il coneglianese per 10 anni ha parlato chi tira fuori i soldi per fare la casa di riposo, nessun comune voleva farlo, aveva fatto il consorzio, ma là i comuni non tiravano fuori un scheo, e ve lo dico per esperienza diretta vissuta. Al miracolo è avvenuto quando gli arriva qui del Cesana a farli a qui del coneglianese in quel di San Vendemiano, naturalmente con perdita da parte del vittoriese. Si diceva, e finisco, cessione. Tutti noi consiglieri sappiamo, e lo sappiamo perché ne abbiamo fatta una discussione accesissima sui compiti, o sui pochi compiti che spettano al Consiglio Comunale per legge, e l'abbiamo visto nello Statuto e ne abbiamo parlato quell'altra volta appunto sull'asilo, e era indicato disposizioni, alienazioni, cessioni immobiliari dei diritti reali, proprietà o qualsiasi altro tipo di diritti reali. Quindi tutti i consiglieri sanno che in ogni caso, se l'ipotesi di posti ci venisse data, chiaro che dovrebbe cominciare la discussione sul come cedere Villa Papadopoli, e tutti quegli atti, e qui credo che, siccome onestà intellettuale la riconosco a tutti i consiglieri qui presenti, su questi tavoli del Consiglio Comunale necessariamente dovrà arrivare come il Comune, e qui siamo noi, vogliamo cedere quella villa. Certo, è vero, probabilmente può esserci, e finisco, può esserci una divergenza fra maggioranza e opposizione. L'opposizione dice no, Villa Papadopoli, meglio che resti così com'è, anche perché vi ricordate i sogni di gloria? Arrivano quelli degli alberghi, ne porta milioni, arriva le terme, sembrava che dovesse diventare Tabiano o Castrocaro, Vittorio. Fatto il bel... Difatti, certo, no, ma poi l'asta nessuno... Consigliere, certo, lo so benissimo. la invito a terminare, grazie. E se vogliamo che rimanga così e cada, continuiamo Grazie. pure. Grazie. Consigliere Dus, prego. Sì. Buonasera. Dato che è il mio primo intervento questa sera, colgo l'occasione, visto che ancora non l'ho fatto e ritengo di doverlo fare, di ringraziare l'amico di partito e collega del Consiglio Comunale Paolo Bassetto, che ha sempre esercitato il suo ruolo con la massima dedizione, impegnandosi oltremodo nello studio di tutte le delibere che sono state sottoposte in questo Consiglio Comunale, per il bene della città. Proprio questo studio, affannato, mi viene da dire in certi momenti, so di certo che gli è costato un notevole uso del tempo privato, tempo che naturalmente doveva spartire con lo studio e il lavoro, e pertanto lo ringrazio. Colgo l'occasione anche per dare il benvenuto a Giulia Costa, che conosco, una brillante giovane donna che ha deciso di mettersi a servizio di questa città. Venendo invece alla proposta che ci è stata qui presentata, alcune osservazioni. Credo che questa proposta che ci viene presentata possa rispondere a due esigenze. Una è legata alla richiesta di accesso alla rete dei servizi residenziali extraospedalieri per non autosufficienti, che conta una lista di attesa corposa, e un'altra legata al recupero di un immobile centrale importante che da troppi anni è in stato di abbandono.
Con questa proposta si vuole sostenere da un lato la capacità da parte dell'Istituto Cesana Malanotti di avere le caratteristiche idonee per poter offrire un tale servizio e dall'altro che l'immobile, cioè Villa Papadopoli, ad esclusione del suo parco, possono rispondere a questo scopo. Credo che questo sia un atto importante che consenta al sindaco di potersi muovere in maniera autorevole all'interno della conferenza dei sindaci e mi auguro che chi è deputato a compiere questa scelta possa venire incontro ad un'esigenza non di una parte politica ma di un intero territorio. Inoltre aggiungo che se si fosse speso lo stesso tempo e se si fosse usato lo stesso entusiasmo nel criticare questa proposta che avete speso e usato per commentare questa proposta, per formularne una voi nei 15 anni precedenti, magari ora non staremo più parlando di Parco Papadopoli, della Villa Papadopoli. Parco e villa che, ricordo, da vostra proposta erano accessibili al pubblico 3 giorni all'anno. Inoltre faccio presente che il CDA del Cesana Malanotti ha un controllo politico diretto da parte del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto sono finiti gli interventi, devo mettere in votazione prima... Assessore mi chiede la parola, prego. Sì, consigliere Prodocco, la graduatoria di cui facciamo riferimento nelle prime premesse è a disposizione dei servizi sociali perché ci viene trasmessa ovviamente regolarmente, perché la graduatoria dell'UVMD mi aveva chiesto i dati da dove vengono fuori. Allora, le graduatorie dell'UVMD viene costantemente trasmessa dall'ULS ai servizi sociali perché ovviamente dobbiamo avere sotto controllo i dati per i nostri utenti. E per quanto riguarda le richieste di accesso alla struttura, il Cesana Malanotti ne aveva indicati dei dati parzialmente sovrapponibili, nel senso che arrivavano fino alla data della loro delibera che è precedente. Nella delibera stessa noi abbiamo chiesto al Cesana Malanotti di fornirci i dati completi, aggiornati diciamo, e ce li hanno forniti separati per il periodo 2016 e per il periodo 2017, ovviamente i primi 6 mesi. Ma non è una questione di numero di posti, queste sono cioè ovviamente sì, no, ma nel senso, un conto sono le domande, cioè possono ricevere anche 3.000 domande, i posti quelli sono, sì. Questi sono i dati che ci ha dato il Cesana Malanotti. No, nel senso che hanno ricevuto 68 domande, ne hanno accolte 24, evidentemente nel periodo... Sì, ma evidentemente... Beh, insomma, è che un po', cioè, mi sembra che è brutto come... Sì, vabbè. Per quanto riguarda invece la questione dell'asilo nido, avevo detto prima che non è più stato fatto niente e che non c'è stata più nessuna, lo specifico non c'è stata più nessuna riunione, no, che mi chiedeva il consigliere. Grazie. Il gruppo di lavoro non si è più riunito dalle prime 2 riunioni che sono state fatte all'inizio. Grazie. Dottoressa Costalonga, le do la parola per un chiarimento tecnico che forse è opportuno. Sì, al consigliere De Bastiani. Relativamente al parere di regolarità contabile. Allora, l'articolo 49 del testo unico dice appunto che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, e questi pareri sono appunto inseriti nella deliberazione. Ora, poiché questo atto sottoposto diciamo alla vostra approvazione rinvia sostanzialmente, dice il deliberato al punto 4, che qualora l'Istituto Cesana Malanotti sia dichiarato assegnatario dei posti letti richiesti, saranno assunte da questo Consiglio le determinazioni urbanistiche e patrimoniali che si renderanno necessarie relativamente al compendio immobiliare di Villa Papadopoli, è chiaro che solo in quel momento il dirigente della ragioneria potrà esprimere esattamente il suo parere contabile, perché soltanto in quel momento sarà individuato quali
quali saranno i riflessi sul patrimonio dell'ente del compendio immobiliare, cioè sul patrimonio dell'ente di questo immobile. Quindi è chiaro che il parere che io ho espresso in questa fase, che è giusto che anche in questa fase l'ufficio bilancio sia messo a conoscenza di questo inizio di questo processo, però è chiaro che è un parere subordinato al momento in cui effettivamente il Consiglio Comunale assumerà delle determinazioni precise in ordine a questo compendio immobiliare. Quindi questo non era strettamente necessario. Okay, sì, quindi non era un parere contabile strettamente necessario, è stato espresso. Ok. Va bene. Devo mettere in votazione gli emendamenti. È compito del Consiglio Comunale, rispondo io. È compito del Consiglio Comunale. Scusa, in base a che cosa? Assessore Costa, prego. No, consigliere, mi dispiace, ma... Allora, metto in votazione gli emendamenti del consigliere Saracino. Beh, ho dato la parola all'assessore Costa, prego. Le avevo dato la parola. Lì, no, prima gli emendamenti. Quell'espressione è un'espressione che tende a qualificare la serietà di chi fa la domanda, punto e a capo. È un atto, è una dichiarazione che uno può fare, punto e a capo. Non è... Se lei lo ritiene compito, vota favorevole, se non lo ritiene compito, vota contrario. Seconda cosa, ho detto, ma se lei vuole ogni riga esaminarla, ecco, allora invece di fare questa domanda le ho risposto e le ribadisco che compito del Consiglio Comunale è assumere i provvedimenti che vengono stilati, vengono descritti con le argomentazioni, e questa è una argomentazione con la quale il Consiglio individua la serietà del soggetto che richiede l'individuazione dell'area. Punto. Si è espresso in questo e questa rimane scritto. Punto. No, va bene? Perché non posso rispondere? Perché? Grazie. No, le rispondo al segretario. Ma mi pare che il segretario... Ma scusi consigliere, è lei punto. che decide chi le deve rispondere, scusi? Poi, ma non esiste? Io le ho già risposto? No, in base, le ho risposto, è compito del Consiglio Comunale, punto. Andando avanti, le altre e sono chiarissimo anche, no, basta che legga il deliberato. No, ma lei anche ha chiesto come mai è stata scelta Villa Papadopoli, e ha risposto perché è stato il consigliere Fabio. Ecco, allora le rispondo che invece di fare tante domande lei avrebbe dovuto leggersi serenamente a pagina 3, e glielo rileggo io. Ritenuto di individuare l'immobile idoneo allo scopo per ospitare il centro posti letto Villa Papadopoli, in quanto collocato, queste sono le valutazioni di merito per cui è stato individuato, collocato nel centro storico di Ceneda, dimensionalmente adeguato, vista la conservazione che ha bisogno di consistenti interventi conservativi, e già storicamente destinato a casa di riposo. Per quanto riguarda l'altra richiesta che lei chiedeva, che sia specificato che i posti siano a libero mercato, probabilmente lei non è stato un po' distratto quando ha fatto l'intervento del consigliere Darè, il quale giustamente ha detto che sono a libero mercato, ma teniamo presente che ogni singolo ospite è titolare della propria impegnativa di residenzialità. Quindi, ipotesi, 30 persone che sono ospitate al Bombozzolla, avendo questi posti liberi, possono e si trasferiscono. Punto. Quindi il fatto di chiedere che deve essere scritto, cioè non si scrive perché può essere anche utilizzato da chi ha impegnativi di residenzialità, perché è individuale, appartiene al soggetto. Poi io ringrazio l'intervento dei consiglieri che mi qualificano come ospite d'oro. Io
ho fatto la mia vita, ho fatto la mia carriera, ho lavorato. Auguro pure a voi di fare altrettanto, anzi di superarmi. Però purtroppo la delicatezza, diciamo, la classe non è acqua. Ecco, probabilmente c'è un po' di acidità sotto sotto, per cui è meglio scorrere e lasciar perdere. Buon lavoro. Allora, non è stato portato. non è stato chiesto. Non è stato In ogni chiesto caso, Ma guardi, per rispondere al consigliere non so se Posocco, buttarmi l'articolo giù dal 42 del piano o TUEL. scendere a piedi. Allora, metto in votazione gli emendamenti del consigliere Saracino che vado a leggere. A pagina 2, aggiungere a fine della frase "a libero mercato". Come il titolo? Ah, l'oggetto, scusate, nell'oggetto 200 posti letto per persone non autosufficienti a libero mercato, aggiungere a libero mercato. Metto in votazione favorevoli, contrari, 1, 2, 3, no, contiamoci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se la porta? Comunque non serve. Non serve il tubo. A pagina 2, quinto punto del premesso, che a fine frase c'è scritto 275 persone, no, dopo lo do alla Daniela. Allora, la votazione, 8 favorevoli e però Scusate, stavo pensando 8 contrari e 9 favorevoli. Sì. Quindi è approvato. A pagina 2, dopo 275 persone, aggiungere in regime di sistema convenzionato con impegnativa. Però questo, mi scusi, è una citazione questa. No, ma infatti... Allora, dai, metto in votazione, favorevoli? No, volevo chiarire solo una cosa. Accesso alla rete dei servizi residenziali extra-ospedalieri per non autosufficienti, graduatoria generale, unità valutativa multidimensionale distretturale dell'US 2, è il nome. Cioè, è come dire... Saracino Matteo. Capito, era una citazione, sì. Bene, ritirato. Pagina 3, primo punto, pagina 3, primo punto. Dopo trattativa, seconda riga, dopo trattativa, come mai dopo trattativa, aggiungere, dopo trattativa privata, aggiungere di donazione. Pagina? Chiedo scusa, ma guardi che la donazione era riferita, lo ha spiegato l'assessore Denardi, alla parte privata, non a questa trattativa. Ok. Allora, pagina 3. Ok, ma li stiamo leggendo, se ci sono dei problemi li risolviamo. Allora, pagina 3, ritenuto. Pagina 3, all'ultimo ritenuto. Ritenuto individuare immobile del Parco Papadolo idoneo allo scopo di ospitare 100 posti letto, aggiungere a libero mercato. Ma no. Allora, scusate, io ho una lista di emendamenti. Allora, siccome questo è già stato messo nel titolo, non posso saperlo, quindi l'ho ritirato.
Allora questo è irricevibile. Allora questo aggiungere del consigliere De Valier. No, questo qua, aggiungere. Allora, considero irricevibile il fatto di aggiungere l'immobile di Villa Papadopoli su precisa indicazione del consigliere De Valier. No, è irricevibile. Pagina 4. Questo è solo per far perdere tempo comunque, siamo consci di questo. Al punto 2 del deliberato, alla fine della frase aggiungere a libero mercato. Non serve perché è già nel titolo. Al punto 3 a fine frase aggiungere previa vendita. Cioè cosa succede? Al punto, cosa è scritto qua? Pagina 4. A pagina 4, punto 3, Sì. qua, alla fine dopo 100 posti letto, previa vendita, di individuare immobili, previa vendita. È scritto sulle premesse. Questo è riferito all'immobile. Sì, riferito all'immobile. È in affitto? Non sappiamo. Allora si può mettere i voti. Esatto. E poi è scritto anche. Quindi io le consiglio di ritirarlo, veda lei. Nel senso che potrebbero essere altre forme anche diverse dalla vendita, quindi non lo possiamo sapere. Potrebbe essere individuato in seguito la forma. Quindi, però lo mettiamo ai voti. È scritto comunque che le determinazioni urbanistiche e patrimoniali che si renderanno necessarie relativamente al compendio, cioè è scritto proprio quello. Sì, ma è proprio quello. E quindi il Consiglio Comunale sarà chiamato a decidere anche su questo. Quindi non vincolare alla vendita adesso, ma a tutte le determinazioni di tipo patrimoniale e urbanistiche. Allora, quindi a questo punto rimane solo il primo punto, l'abbiamo approvato, quindi l'emendamento numero 1 è approvato, ok? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Botteon? Grazie, allora dichiarazione di voto, io mi asterrò, per quale motivo? Uno, perché l'idea di investire sul Papadopoli mi piace molto, quindi sarei portato a votare positivamente, ma ho 3 enormi dubbi che ho sollevato. Uno, dubbio di natura urbanistica, e da quel che ho capito, dalle risposte che non ho avuto non c'è nessuna idea neanche lontana di cosa fare dal punto di vista urbanistico, se lì vi sarà la casa di riposo. Secondo dubbio è sulla natura dell'investimento, perché ripeto, se l'investimento è un investimento sbagliato, chi paga sono i pazienti del Cesana Malanotti. 3, sulla natura dei rapporti tra il Comune e Cesana Malanotti, che all'interno dei quali secondo me va visto anche il protocollo d'intesa. Sono contento che non vi sia stata nessuna riunione, ma a questo punto si può rispondere no, non abbiamo rinunciato all'idea di passare l'asilo. In realtà la risposta a questa non l'ho avuta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Allora, alla luce anche della citazione soltanto nel titolo e non del deliberato, che è quello che conta, alla luce degli atti portati dai vari consiglieri dove hanno citato il mio direttore Benazzi, mi vedo costretto a abbandonare l'aula. Io ho un chiaro conflitto di interessi col mio direttore che fa delle dichiarazioni rispetto a quello che dice il dottor Castro, quindi non per conflitto di interessi, ma per amore dell'imparzialità, visto anche gli articoli citati da
dal mio collega, io non posso che uscire dall'aula. Però allora avrebbe dovuto astenersi dal non partecipare alla discussione. No, perché? Lasciamo stare. È un atto di indirizzo che se Ok. non metto delle garanzie per me io non sono tenuto a votarlo, Va quindi bene. abbandono l'aula. Consigliere Fasan, prego. Sì, come dichiarazione di voto voglio rispondere ad US, perché non l'avevamo fatto noi. Noi ci avevamo in 15 anni provato ben 2 volte, la Cassa Marca e dei privati cittadini, però di fronte ai vincoli che quel sito ha sono scappati. A questo punto non credo nemmeno che Castro riesca a fare qualcosa, Castro, il Cesana possa fare qualcosa lì. Okay. Mi viene il dubbio che questo sia tutta un'operazione che viaggia al di sopra delle nostre conoscenze, e speriamo di no. Sicuramente il voto sarà negativo. Volevo dire anche al Presidente, non si votano gli emendamenti, prima di dare prima della dichiarazione di voto, prima si votano gli emendamenti, si vota il punto così emendato. Finora, se da questa sera io non ho votato niente. Gli emendamenti di Saracino. Abbiamo votato, è stato approvato il primo. Ok? Stop. Oh, il ritiro. Ma il ritiro dell'emendamento lo ritira il proponente, dai. Allora, no, non serve. L'ha ritirato il proponente. Allora, a questo punto, una volta dato per assodato che l'emendamento di Saracino, il primo emendamento è stato approvato, metto in votazione il punto numero 7, richiesta assegnazione di 200 posti letto per persone non autosufficienti in libero mercato, con l'aggiunta, determinazioni favorevoli, contrari, astenuti, 3, 4, 5, scusate? 7 astenuti, siamo in 16. Ok? Quindi 9 a favore. 7 e 9 favorevoli perché siamo in 16. No, siamo in 16, manca il consigliere Saracino. 9, 7, 16 scrutatori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, 9, cioè. Ok. Allora, Saracino è scrutatore. Allora, chiedo al consigliere Posocco che accetta la carica di scrutatore. Allora, rifacciamo la votazione. Punto numero 7. Favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari. Astenuti. 7 astenuti. E 9 favorevoli. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stesso risultato, 7 astenuti e 9 favorevoli. Punto numero 8 all'ordine del giorno, Piruea Piazza Meschio, linee di indirizzo. La parola al Sindaco Tonon per illustrare il punto. Grazie Presidente. Nella primavera del 2015 questa amministrazione dava mandato agli uffici di riacquisire la disponibilità di Piazza Meschio e veniva comunicato a Edilvi e Zurich l'intento del Comune di avviare la procedura per l'escussione della polizza. Primavera 2015. Subito dopo l'assicurazione introduceva la procedura giudiziale di accertamento tecnico preventivo contro Comune ed Edilvi. Il Comune ed Edilvi si sono costituiti in giudizio e sono iniziate le operazioni peritali che sotto la guida del CTU hanno condotto alla redazione di uno schema di accordo transattivo successivamente approvato da questo Consiglio nel marzo 2016. Posto che ad un anno di distanza, nonostante i reiterati solleciti
Zurich non ha ancora iniziato ad effettuare alcunché a causa, a suo dire, della proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Diego Piaia contro la delibera assunta dal Consiglio Comunale, il Comune, a mezzo di un legale allo scopo nominato, ha tentato di individuare un'ulteriore soluzione conciliativa rispetto alla quale sia Zurich che Edelweiss hanno frapposto condizioni dilatorie giuridicamente e sostanzialmente inaccettabili. Con la delibera sottoposta questa sera alla valutazione del Consiglio Comunale si rileva 1. Che l'esecuzione dei lavori di sistemazione della piazza è esigenza indifferibile. 2. Che vanno posti in essere con la massima urgenza tutti gli atti necessari alla riacquisizione di tutto lo spazio di Piazza Meschio, attualmente destinato a cantiere. 3. Che la soluzione transattiva del contenzioso è allo stato impossibile, visti i comportamenti di Edelweiss e di Zurich, e pertanto vanno promosse tutte le pertinenti azioni finalizzate alla tutela dei diritti del Comune. 4. Che vanno posti in essere con la massima urgenza tutti gli atti volti all'acquisizione e alla destinazione di risorse finanziarie ed operative finalizzate all'esecuzione dei lavori di sistemazione della piazza, inclusa la prosecuzione dell'azione finalizzata all'escussione della polizza. Grazie. Consigliere Dare, prego. In anticipazione. Illustrissimo Presidente del Consiglio del Comune di Vittorio Veneto, questione pregiudiziale sospensiva dell'articolo 52 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. Prima di qualsiasi considerazione in relazione al merito del punto dell'ordine del giorno relativo alle linee di indirizzo sul PRUEA di Piazza Meschio, poniamo una mozione d'ordine con cui chiediamo formalmente ed ufficialmente il rinvio della discussione ad altra seduta consigliare. Questa sera infatti i sottoscritti personalmente, come ritengo tutti i rappresentanti del Consiglio, non siamo in grado di votare con scienza e coscienza quello che ci viene sottoposto. Questo perché nonostante le ripetute richieste in tal senso, orali e scritte, non ci sono stati messi a disposizione gli atti su questa decisione, dovrebbe essere assunta, essendo evidente che non è minimamente pensabile decidere su un contenzioso in essere senza aver letto attentamente tutte le carte su cui si fondano le pretese responsabilità delle varie parti, ma l'amministrazione, con la scusa che gli atti in questione erano secretati per i privati ma non certo per i consiglieri comunali, ha ben ritenuto di non mettere a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Gli atti su cui deve essere presa la decisione devono essere tuttavia messi a disposizione almeno dal giorno successivo alla trasmissione dell'avviso di convocazione. Stante la manifesta violazione di questa regola, chiediamo dunque il rinvio del punto dell'ordine del giorno, riservandoci in caso contrario ogni idonea iniziativa a garanzia del nostro corretto e informato diritto di partecipazione all'Assemblea, dal momento in che i sensi dell'articolo 43 del TUEL, testo unico enti locali, l'interesse del consigliere comunale ad ottenere l'amministrazione di appartenenza, tutte le notizie e le informazioni in suo possesso non deve essere ravvisato in una lesione giuridica personale e concreta, bensì nel pieno esercizio delle sue prerogative di controllo democratico. TAR della Puglia, sentenza 339 del 18 del 2016. Sussiste l'interesse ad agire del consigliere comunale per lesione dello ius laddove si tratta in sostanza di vizi che rivelino l'immediata interferenza con le prerogative del componente in consenso, in quanto il quale non veda obiettivamente il compromesso il corretto esercizio del suo mandato, come potrebbe verificarsi, tra le altre, per erronea modalità di convocazione dell'organo, la violazione dell'ordine del giorno, l'osservanza del termine di deposito di documentazione. Che deposito a lei, Presidente.
Allora, io non so a quali atti lei si riferisca. Scusi Presidente, quello che ha letto il Sindaco. Come quello che ha letto il Sindaco? Il Sindaco ha fatto una presentazione di un punto dell'ordine del giorno o no? Sì. E allora è quello. Ma quella è una presentazione del punto all'ordine del giorno. Allora è una presentazione del punto dell'ordine del giorno e prima della discussione le ho posto una mozione. Se la vuole la accetta, se no la porta avanti, ma la mette in votazione. No, ma mi faccia capire. Lei parla... Allora, gli atti secretati, se mi permette, perché l'avete detto voi, non possono essere discussi in questo ambiente con le telecamere e con il pubblico, a meno che lei non mi sollevi da questo compito, per cui io posso liberamente discutere all'interno di questo Consiglio di tutti gli atti parte per parte. Ma gli atti a cui lei fa riferimento sono stati chiesti, è stata sollevata questa cosa in commissione. Allora, gli atti secretati, se io li discuto davanti al pubblico, io voglio essere sicuro che nessuno li impugni. Se lei mi dà questa assicurazione, io vado avanti, altrimenti lo dobbiamo sospendere. Io non discuto di atti secretati. Gli atti secretati sono stati fatti visionare ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Ma lo dite voi e noi siamo a poco. Sì, dagli atti segretati. Sono citati. Allora, Presidente, gli atti segretati messi a disposizione dei consiglieri. Non sono citati, sono messi a disposizione in libera visione e quindi di discussione. Un attimo che cerchiamo di chiarire. Sospende il Consiglio, fa una valutazione e poi dite. Cerchiamo di spiegare. Prego. Allora, gli atti cui lei si riferisce sono atti che sono praticamente citati nella delibera sottoposta questa sera all'approvazione del Consiglio Comunale. Ci sono stati forniti dall'avvocato Piva nella giornata di lunedì di questa settimana. Io ho letto la nota praticamente dell'avvocato che diceva sostanzialmente che queste missive che sono intercorse tra le parti, quindi diciamo tra Zurich ed il V e l'avvocato Piva, nonché lo schema di convenzione del nuovo accordo, trattandosi di atti che potrebbero riguardare un futuro, una futura controversia, l'avvocato suggeriva di darne praticamente visione ai consiglieri, ma evitare di rilasciare copia. Non diceva che erano atti sottratti all'accesso del consigliere, diceva soltanto, cioè proponeva di dare visione al consigliere ma non di rilasciare copia. Questo è ciò che io ho letto lunedì sera. In commissione. Sì, consigliere Saracino, ok, ecco. In commissione. Dopodiché, sì,
Sì, no, io ho letto questo lunedì, sì, ok, ecco. Dopodiché lunedì, il giorno dopo, ci siamo confrontati, mi sono confrontata personalmente con l'avvocato Piva e abbiamo ritenuto di non soltanto di darne visione ai consiglieri, ma anche di rilasciare copia ai consiglieri che ne facessero richiesta espressa. Quindi sia lei che il consigliere Fasan avete fatto richiesta di accesso e vi abbiamo consegnato gli atti. Prego. Sospensiva e parliamo un attimo, che sono cose importanti. Il consigliere che non sapeva che c'erano questi atti non faceva Sono citati in delibera. Sono citati in delibera. Quindi... Sono citati tutti in delibera. E vi ricordo che quando voi eravate come noi abbiamo sospeso un consiglio. Ma non ha nulla a che vedere con i segretari. Non sono segretati, sono riservati. Segretati. Non sono segretati. Io ho letto. Riservati. E non 2 giorni prima, 4 giorni prima. Perché io con quegli atti posso andare dal mio legale a consultarli. Sì. Io ho l'obbligo di non divulgazione, ma non di non consultarli se mi dovere. Allora, sospendiamo 5 minuti la seduta, ok? Allora, rifacciamo l'appello, prego segretario. Prego. Ok. Tonon Roberto, Botteon Adriano, Carnelos Graziano, Costa Giulia, Daregian Antonio, Darsie Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Masè Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano. Presente. Tutti presenti. 17 presenti. Allora, è stato concordato di togliere nella delibera, mediante un emendamento, togliere ogni riferimento agli atti a cui faceva riferimento il consigliere Darè nella sua lettera in cui solleva la questione pregiudiziale, quindi verrà fatto un emendamento in questo senso. E allora chiedo al consigliere Darè se dopo questo chiarimento, dopo naturalmente andremo a leggere l'emendamento, se dopo questo chiarimento lui intende ritirare la questione pregiudiziale o intende votarla, o intende farla mettere ai voti. Allora, il problema che si pone è di ordine di regolamento, perché sono atti messi non potete togliere un atto con un emendamento, non si può togliere un atto con un emendamento. Atti che stiamo parlando di una transazione e quindi di soldi del dare e avere. Qua ci sono cifre, ci sono 300.000 euro, 580, ci sono cifre puntuali, per cui io devo avere gli atti 5 giorni prima, 4 giorni prima, come da regolamento. Io non intendo ritirare la mozione.
Non c'è nessun riferimento tra gli atti citati e l'impianto e il contenuto della delibera. No, assolutamente. Questo l'abbiamo verificato per bene. Quindi a questo punto il Presidente del Consiglio concede la parola ad un oratore per gruppo per non più di 3 minuti ciascuno e subito dopo pone in votazione la questione pregiudiziale, la richiesta di rinvio. Un attimo solo, che a zero tutto quanto, scusatemi, ma qui... Carnelos? No, andiamo con questo ordine, visto che dobbiamo votare la questione pregiudiziale. Do la parola ai capigruppo. Per non più di 3 minuti. Il problema è, Prego. Presidente, che per togliere efficacia alla pregiudiziale è... Non viene registrato. Vabbè. Allora, siccome la pregiudiziale riguarda una determinata proposta di delibera che adesso è quella, perché non è stata emendata, è indubbio che la questione pregiudiziale possa avere una validità. Chiaro che la pregiudiziale non ha più alcuna pregnanza nell'ipotesi in cui la delibera che noi dovremmo votare è priva di quelle indicazioni. Perché? Perché c'è l'emendamento approvato. No, ma è un chiarimento. Un oratore per gruppo, non il capogruppo. Ho sbagliato. Leggo testualmente. Un oratore per gruppo. Quindi, consigliere Carnelos, lei dice che prima si illustra l'emendamento? O l'emendamento oppure la proposta dell'amministrazione che per neutralizzare la pregiudiziale dice: signori consiglieri, la delibera che sottopongo a votazione ha questi contenuti. Se la delibera ha quei contenuti, non può essere proposta la pregiudiziale. Ok, allora prendo atto della sua proposta. Ecco, lei ci legga l'amministrazione qual è la proposta di delibera che si intende sottoporre ai consiglieri comunali. Allora, ok. Allora, Saracino, consigliere Saracino. Allora, innanzitutto quello che dice Carnelos voglio che venga detto da un dipendente del comune responsabile dell'atto. Lui è un consigliere e può dare la sua opinione. Certo. Voglio una versione ufficiale di un dipendente comunale, non di un consigliere, perché chi ha fatto la delibera non è Carnelos, è il comune. Io voglio che un dipendente mi spieghi chiaramente cosa facciamo, se c'è rischio o meno, perché secondo me se tiriamo via tutti questi punti, questa delibera è una nuova delibera innanzitutto. Quindi anche i pareri di regolarità tecnica vanno rifatti, perché se no, scusate, se si può fare e disfare una così delibera, a piacimento... Mi scusi, è una delibera emendata come tante altre. Sì, ma che non cambia il contenuto. No, se lei cambia il senso con dei pareri di regolarità su determinati atti che non erano... Non cambia il senso perché... Cioè, qua cambiamo negli atti, non nelle frasi. Togliamo atti. No, non togliamo atti. Come non togliamo atti? Lei, come, io c'ho anche gli lei ha atti proposto degli emendamenti prima, mi scusi. Ma scusi, Presidente, cioè, parlo più calmo. Togliamo atti, non cambiamo frasi. L'atto era messo tra gli atti del Consiglio Comunale soltanto in data di martedì. Se lei mi tira via degli atti citati, non è cambiare una frase, è cambiare tutta la delibera. Quindi io adesso voglio che venga detto in modo chiaro. Prima deve vedere come è fatto l'emendamento. No, che emendamento? Io voglio in modo chiaro, a livello tecnico, messo a verbale, che si possa fare quello che volete fare, che sia tecnicamente corretto e venga messo a verbale dal vice segretario tutto questo. Una volta messo a verbale io potrò decidere se continuare o meno. Consigliere Maselli? Sì, grazie Presidente. No, quello che sta avvenendo questa sera è una cosa gravissima. È un atto grave, è una cosa che non abbiamo, credo, a memoria mia, ma anche a memoria di non so chi,
abbiamo mai visto in Consiglio Comunale. Stiamo cercando di emendare una delibera, come posso dirvi, siccome mancano degli atti, mancano perché non sono stati visionati dai consiglieri comunali, quindi i consiglieri comunali non sono in grado di gestire bene il punto all'ordine del giorno, lo vado a emendare e tiro via quei documenti. È una cosa, ma credo che lo capiamo tutti, che è una cosa gravissima, lo capiamo tutti. Se porto qua un ragazzo delle elementari, lo capisce anche lui, è una cosa gravissima. Io chiedo che questo Consiglio Comunale di oggi, 20 luglio 2017, ore mezzanotte e 23, venga chiuso e rinviato a data a destinarsi. Consigliere Fasan. Ringrazio Presidente. Se lei emenda il punto all'ordine del giorno, è indubbiamente un altro punto all'ordine del giorno. No, dici di no? No, assolutamente. Allora, questo è quello che pensa, queste sono le mie dichiarazioni. Sì, okay. Se lei prende in ordine del giorno e l'emenda, tira via dei punti, è un altro punto all'ordine del giorno, indubbiamente, che ha tutto un altro percorso. Io pregherei il Presidente di applicare solamente il regolamento e non lucubrazioni strane dell'amico Carnelos o di altri, o di cercare di salvare. Faccia sempre solo la sua funzione, prenda il regolamento e veda cosa c'è scritto. C'è scritto anche che tutti i consiglieri devono avere almeno 4 giorni prima tutti gli atti, la cosa non è avvenuta. Allora faccia le sue debite considerazioni. Se lei toglie delle voci alla delibera, non è la delibera che è gli atti del Consiglio, ma è indubbio. La ringrazio. E prima comunque bisogna valutare la pregiudiziale, mi suggerisce. Vabbè. Poi, consigliere Sant'Antonio. Sì, io penso che il buon senso di un buon amministratore, il buon senso di un sindaco che sta parlando e non ascolta i propri consiglieri, il buon senso di un Presidente del Consiglio sia quello di capire anche i limiti fino a dove ci possiamo spingere. Secondo me questa sera i limiti sono questi. Approfittiamo del fatto che è stato chiesto dalla conferenza dei capigruppo che a mezzanotte si concluda il Consiglio Comunale. Approfittiamo di questa situazione per far bella figura a tutti quanti. Chiudiamo qua il Consiglio, ritirate il punto. Io non penso di poter sostenere una discussione del bilancio a posteriori, quindi direi di chiudere e ci rivediamo un'altra sera. Grazie. Le delibere possono essere emendate, come è stato fatto tantissime volte in Consiglio, e una volta che lei ha visto l'emendamento capirà che non cambierà il contenuto e l'impianto della delibera. No, è stato steso un emendamento che io vorrei anche illustrare, se permettete. Allora, sì, quello che intendo fare è illustrare l'emendamento, delibera alla mano, ok? E poi lasciar giudicare che ogni consigliere è libero di decidere come vuole. Allora, a pagina 3, guardate, è molto semplice. A pagina 3, togliere dalla parola l'avvocato Piva elaborava, aspettate che trovo anch'io, l'avvocato Piva elaborava d'accordo con la giunta, no, fino a esecuzione di lavori, giusto? Togliere fino a esecuzione dei lavori da parte del comune. Esatto, cioè togliere gli ultimi 2 capoversi inserendo gli ultimi 2 punti, fino a considerato che, e inserendo, quindi
inserendo l'incarico professionale all'avvocato Piva non portava alla risoluzione stragiudiziale del contenzioso. Comunque il riassunto di questi due capoversi è esattamente questo, che l'incarico al professionale all'avvocato Piva non portava alla risoluzione stragiudiziale del contenzioso. Secondo, a pagina 4, togliere da normalmente conduce, mi dici dove per cortesia, mi mostri? Esatto. Allora, sul terzo capoverso, l'esecuzione dei lavori con conseguente richiesta di risarcimento del danno ed ogni connessa azione si è ritenuto di tentare in via ultimativa una soluzione consensuale, la quale, e qui togliamo fino a comunità vittoriese, e inseriamo non si è perfezionata, quindi la quale non si è perfezionata, non si è perfezionata. Quindi pur potendo il Comune procedere coattivamente già da febbraio 2017 al recupero della disponibilità della piazza e all'esecuzione con conseguente richiesta di risarcimento del danno ed ogni connessa azione, si è ritenuto di tentare in via ultimativa una soluzione consensuale, la quale non si è perfezionata. Il punto 3, invece, è quello che ha proposto, così mettiamo tutto insieme, quello che ha proposto la Commissione, e c'è il verbale della Commissione, e cioè al punto C del deliberato, dopo azioni viene aggiunto anche giudiziali, e dopo comune, quindi siamo alla fine di pagina 5, in primo luogo l'escussione della polizza fideiussoria in essere. Questo è quanto risulta agli atti della Commissione. Quindi in pratica è stato semplicemente riassunto quello che è stato stralciato. Ecco, dopo questo chiarimento chiedo ancora al consigliere Darè, non cambia quindi l'impianto di delibera, anzi è stato aggiunto appunto quello che è stato votato e discusso in quarta commissione. Quindi chiedo al consigliere Darè se vuole ritirare o meno. Chiedo scusa. Allora io non lo ritiro perché gli atti sono fondamentali per poter capire e giudicare e votare. Io non lo ritiro, fate l'emendamento, se passa, passa, però ognuno si prende le sue responsabilità. Io vi ho dato un documento, l'ho consegnato, è chiaro che in questo Consiglio io parlerò di tutti gli atti che ho in mano. Va bene? Allora. Anche quelli secretati. L'autorizzazione mi viene data dall'emendamento che viene votato, se viene votato. Ok, ho capito, è stato chiaro. A questo punto io... Consigliere Botteon. Grazie Presidente, io sono in grandissimo imbarazzo. Uno perché vorrei discutere e votare Piazza Meschio perché non ne vedo l'ora. Due perché è stato fatto un pasticcio terrificante, ce ne siamo accorti in commissione l'altro ieri, che vi sono atti citati che però non c'erano, non erano gli atti citati nella delibera, a 2 giorni dal Consiglio Comunale. Adesso cerchiamo di uscirne all'italiana tirando via le citazioni agli atti. È imbarazzante e sinceramente il Comune fa una figura da cioccolatino scaduto con questa idea di uscita. Io chiedo, è 00:30, ne avevo detto prima, parliamo domani sera. Domani sera all'inizio iniziamo, abbiamo una bella serata, ci facciamo il bilancio, a ora decente ci facciamo a Piazza Meschio un'ora decente.
Quindi questa è la mia proposta e poi la domanda che faccio è: io posso parlare di questi atti? Siccome li ho qui davanti, ho fatto l'accesso agli atti oggi e posso parlarne? No, perché le è stato chiesto di non parlarne, c'è la clausola di riservatezza, mi sembra. No comment. Ma le sono stati dati però. Le sono stati dati, consigliere. Lo facciamo a porte chiuse e non serve emendare niente, poi uno fa la sua riflessione, ma capite che è un errore formale vostro. Non è un errore formale, ci sono degli emendamenti proposti, no, perché io applico il regolamento nel momento in cui metto in votazione. E siccome dice chiaramente che gli atti devono essere dati 4 giorni prima, lei deve da Presidente tutelare tutti. Lo facciamo domani, a porte chiuse, a qualsiasi ora che voi volete, a porte chiuse, non serve cambiare niente, ognuno discute, anche gli atti segretati, perché così rimangono. Un attimo solo. Allora, siete d'accordo quindi di riconvocare il Consiglio a porte chiuse per discutere su questo punto? Boh. Allora lo ritiriamo, votiamo il ritiro e l'invio. No. Non ho detto domani. Adesso stiamo. Allora, quindi con questa clausola di fare una riunione segretata, va riconvocato il Consiglio Comunale. Allora metto in votazione il ritiro di questo punto all'ordine del giorno. Metto in votazione il ritiro. Il ritiro di questo punto. No, scusa, lo ritiro, ma se lo ritiro, scusa, se siete d'accordo, avete detto che siete d'accordo per il ritiro, allora metto in votazione il ritiro, d'accordo consiglieri? Allora, favorevoli al ritiro del punto 8 all'ordine del giorno? Unanimità. Favorevoli, contrari, astenuti, unanimità. Ok. Allora andiamo avanti con il resto, forza. Beh, chiaro, in seduta segreta. Punto numero 9 all'ordine del giorno. No, scusi. No, non c'è un problema tecnico. No, ascolti, consigliere, assolutamente. Programma triennale opere pubbliche 2017-19 ed elenco annuale 2017, prima variazione. Assessore Turchetto, a lei la parola. Sì, grazie. Allora, si tratta della prima variazione del programma triennale opere pubbliche, elenco annuale 2017, riguarda appunto l'elenco annuale 2017, elenco nel quale viene aggiunta l'opera pubblica riqualificazione di Piazza Meschio per l'importo di 720.000 euro. Si va a deliberare questa modifica. Grazie.
Consigliere Sant'Antonio, lei si è prenotato? No, no, ma approfitto per dire che quando si è democratici si ascolta anche le minoranze. Allora abbiamo detto che a mezzanotte, abbiamo richiesto che a mezzanotte non si vada più avanti di mezzanotte. Ora non capisco, anche l'avvocato Carnelos si è giocato prima il fatto che a mezzanotte si decideva, adesso decidiamo se andare avanti o meno, mettiamo in votazione, ok? Ecco. Allora, ci sono dei punti importantissimi che hanno la sono i punti importantissimi, ma non può discuterli a mezzanotte, quindi andiamo alle avanti. 3. Abbiamo fatto ancora le 2:30, alle 3 del mattino. Dai. Metta in votazione. Poi ne riparleremo un'altra volta comunque. Metta in votazione. Allora, metto in votazione il proseguimento della seduta. Adesso, ok? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto? Quindi si procede, grazie. Quindi do corso agli interventi. Scusate che a zero tutto quanto. Sì. Consigliere Saracino. Intanto vi ringrazio per essere democratici come il vostro solito. Diciamo che siete più... Vabbè, lasciamo stare che non vale la pena sprecare parole. Allora, io adesso metto in dubbio che questa variazione sia valida, perché stiamo mettendo in una piazza Meschio senza aver votato la delibera di prima. Come facciamo a metterla sulle opere con una cifra senza cioè in base a cosa? Mi spiega? Fanta politica? Qualcuno le risponderà sicuramente. 1, 2, la piazza Meschio non è di nostra proprietà, non è di nostra disponibilità, la mettiamo come opera pubblica. Danno erariale? Queste sono domande che io vi faccio. Io ritengo che ci sia la pregiudiziale perché quello di prima vincolava tutti i punti successivi. Perché adesso mi spiega, e io aspetto ancora la risposta del vice segretario sull'atto. Io ho fatto delle domande, lei non risponde. Io chiedo scusa, e allora non si risponde? E quando non si sa rispondere allora si ritira? Allora, ma scusi, allora vada in giunta e parli da giunta. Sei qua come consigliere, taccia, parla quando è il suo turno. Ok. Che questa mancanza di educazione, quella la porta, si deve parlarmi sopra e aspetta. Non tra consiglieri, prego. E allora io chiedo, in base a cosa mettiamo questa opera? La cifra da cosa viene fuori? Dai, sono domande legittime alle quali avrà sicuramente risposta. Questa è la cifra di quella di prima. Consigliere Masetta. Grazie Presidente. Allora leggo un passaggio contenuto in questa delibera. Richiamata la propria deliberazione assunta in data odierna che ha definito indifferibili i lavori di sistemazione di Piazza Meschio e ha determinato di porre in essere tra l'altro con la massima urgenza tutti gli atti volti all'acquisizione e alla destinazione di risorse finanziarie ed operative finalizzate all'esecuzione dei lavori di sistemazione della piazza, ivi comprese quelle previste dalla normativa urbanistica connessa a interventi di trasformazione del territorio. Questo è il punto che abbiamo appena posticipato. Quindi concordo con il collega che mi ha preceduto, questo punto all'ordine del giorno è impossibile, non possiamo farlo, va rinviato insieme a... E non ditemi chi emendate perché altrimenti qua viene tutto emendato, ma veramente qua è una procedura veramente di stampo fascista. Attenzione, prendo atto della sua proposta, consigliere, grazie. Consigliere Botteon. Sì, la soluzione secondo me è abbastanza semplice. Dopodomani, più che domani, qui sono passati anche i 4 giorni, dopodomani aggiorniamo la seduta di oggi, la sospendiamo, dopodomani facciamo il primo punto a porte chiuse e poi proseguiamo. Secondo me risolviamo tutti i problemi senza crearne altri, cioè li risolviamo tutti, risolviamo il problema del secretamento perché la facciamo il primo punto a porte chiuse, risolviamo i 4 giorni perché sono passati 4 giorni, risolviamo il fatto che si discute a mezzanotte e mezza delle cose decisamente importanti, abbiamo la soluzione in mano, secondo me non capisco qual è il motivo per cui non si segua questa strada.
Riguardo al punto invece proprio all'ordine del giorno, sì, anch'io ho molti dubbi che si possa discutere, visto che non vi è un atto che riguarda Piazza Meschio votato al Consiglio Comunale. Sono favorevolissimo all'inserimento piano opere pubbliche di Piazza Meschio. Io ne toglierei qualcuna al 2017 però, perché ovviamente ricadiamo su quello, sull'argomento che poi vedremo a bilancio, ovvero il finanziamento delle opere. Se noi aggiungiamo solo, vuol dire che dobbiamo reperire nuove risorse. Se invece noi spostiamo l'anno prossimo o fra 2 anni, cosa che secondo me è sacrosanto fare, ovviamente abbiamo bisogno di nuove risorse, quindi giustifichiamo consumo del territorio in maniera sbagliata, dico sbagliata, ma forse qualche aggettivo peggiore andrebbe utilizzato. Grazie consigliere. Consigliere Darè. La penso esattamente come Saracino, come il collega. Propongo di sospendere questo consiglio, anche perché così vi do così una notizia per voi e potete aggiornare anche il bilancio. Avete 150.000 euro dalla Regione del Veneto sulla viabilità assegnati oggi in giunta, quindi aggiornate anche il bilancio per ora. Sì. Se non vi dà fastidio. Grazie. È passato oggi in giunta 150.000 euro di viabilità e sicurezza. Quindi mettete a posto anche il bilancio, chiudiamo qui la partita e ci troviamo a tempo debito. Ripartizione regionale avete 150.000 euro. È di oggi, delibera di oggi. Sono già segnati. E ora ti avveri, ti tira via dalla previsione, perché ti avveri, ti aggiorna il bilancio. Già. Adesso ti avveri, da ieri. Ok, chiaro. Grazie. Consiglieri, grazie. Non ci sono altri interventi. Consigliere Botteon, non spetta a me risponderle, ma dico la mia impressione. Piazza Meschio è talmente importante che non sono i 2 giorni. Tutta la città vuole avere una risposta immediata su Piazza Meschio. Bisogna che ci riappropriamo della piazza. Quindi, ma possiamo risolverlo semplicemente togliendo il richiamata a pagina 4. Non cambia assolutamente l'impianto e il contenuto della delibera. Consigliere Fasan. Sì, dopo lo proponiamo. Allora, Fasan, le do subito la parola. Propongo l'emendamento di togliere il richiamata a pagina 4 della delibera. Certo, gli emendamenti si possono fare, gli emendamenti in democrazia si possono fare. Fasan, a lei la parola. Presidente, Prego. questa sera lei va al di là delle sue funzioni, chiedo scusa, ma lei non può togliere e mettere a suo piacimento. No, io mi sono accollato una proposta di emendamento, non tolgo e metto niente, che verrà messo ai voti. Lei è primo presidente Mandrake che io conosca. Presidente anche consigliere Mandrake. Sì, fa vedere, scampa, insomma. La prendo come un apprezzamento. No, noi siamo amici da lunga data. Prego, però la invito a me fare piacerebbe venire in tuo aiuto. Il suo intervento. Però parliamo del piano triennale, facciamo le cose serie, dai, visto che c'è anche l'assessore qui che ci risponde. Parliamo di piano triennale 2017-2019 di opere pubbliche. Siamo a luglio 2017. Chiedo a che punto è l'iter per la realizzazione delle 6 opere programmate nel 2017, alle quali si deve aggiungere la riqualificazione di Piazza Meschio, oggetto dell'attuale variazione. A queste vanno aggiunte le opere già programmate e finanziate negli anni precedenti. Chiedo che il Consiglio, visto che di questo parliamo 2 volte l'anno, sia informato di come si muova e cosa stia organizzando attualmente la struttura comunale, dal momento che al di là della scuola di Carpesica, del recupero dei monumenti finanziati a Comunità Montana ancora 3 anni fa e di un paio di frane, apparentemente non ci sono grossi interventi in fase di attuazione.
Chiedo poi che il principale tema di questo punto all'ordine del giorno, notizie sull'intervento e sul finanziamento di Piazza Meschio, pari a 720.000 euro, finanziato con risorse proprie. Premetto che sono sostanzialmente d'accordo con l'amministrazione di inserire il recupero della piazza fra le opere pubbliche, nel momento che la piazza dovrebbe essere area pubblica, ed è troppo importante per tutti, minoranze e maggioranze, la sua realizzazione in tempi brevi. È tanto importante per tutti che la minoranza sia offerta di collaborare con l'amministrazione per la sua realizzazione, proposta sdegnosamente rifiutata dalla maggioranza, che è convinta delle proprie capacità, vedremo. La cosa che appare da subito l'impegno di spesa sono 720.000 euro. Dovrebbero essere, se non erro, 580.000 per finire le opere, ai quali vanno aggiunte IVA e spese tecniche varie. Ma il progetto di riferimento è quello approvato dai beni ambientali, chiedo, con una qualità delle opere, o è quello proposto dall'amministrazione successivamente in tono minore in attesa di tempi migliori? Prima domanda. Qual è il progetto che viene finanziato? Quello approvato dai beni ambientali o quello approvato successivamente in tono minore in attesa di poter avere i soldi? Gli ambiti di finanziamento sono molteplici, vanno dai 150.000 euro delle alienazioni di mezzi di spazzamento ai 44.000 per minori spese per manutenzione di pubblica amministrazione, e qui non sono d'accordo, e così via per arrivare ai 314.000 euro di contributo straordinario per variante commerciale. Lo chiamerei più un finanziamento uno zibaldone, ovvero una preoccupante mescolanza confusa di ambiti diversi di finanziamento. Credo che la serietà dell'amministrazione possa essere evidenziata anche da questi atteggiamenti, nei quali si può notare che più che idee qui si rincorrono gli umori momentanei, e la riprova ne è l'atto di indirizzo portato in Consiglio dopo che solo un anno fa era stato portato e votato un atto di indirizzo che diceva tutto il contrario. È sufficiente che salti solo un ambito di finanziamento perché non venga più realizzata l'opera. In particolare preoccupano i 314.000 previsti come contributo straordinario per la realizzazione del supermercato presso il supermercato Cadoro. O l'amministrazione è certa che il Consiglio approvi la variante, che nessun supermercato o ente o associazione ricorra contro la sua realizzazione, impedendone a breve l'inizio dei lavori, oppure tutto l'impianto zibaldonesco salta. Credo anche che il quartiere di Meschio e i suoi residenti meritano dall'amministrazione una maggiore attenzione e considerazione nel momento che, soprattutto con i loro voti, che questa amministrazione sta governando. Chiedo perché non spostare il mutuo di 750.000 acceso per la sistemazione dei impianti sportivi per il recupero di Piazza Meschio, invertendo gli ambiti di finanziamento. Le cifre si equivalgono. Da ultimo voglio ricordare che il recupero della piazza da questa sera, speravo di fare anche il punto precedente, diventa a tutti gli effetti un'opera pubblica, visto che è inserita nel piano opere pubbliche. Come da sempre ho detto in questo Consiglio, ed è soggetta ai vincoli che tali opere sono soggetti. Sebbene al momento non si abbia la proprietà della piazza, perché mi sembra che sia di lì. In primo luogo credo che ci sia da fare un bando per l'assegnazione dei lavori, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Cercare di trovare scorciatoie di altro tipo, quali possono essere assegnazioni di lavori a scomputo oneri, come si vocifera, non sarà che ritardare la realizzazione dell'opera. Vogliate bene a Meschio, per favore. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Sant'Antonio. Sì, io sostengo ancora che state facendo un pasticciaccio, perché con l'emendamento proposto dal Presidente si va a toccare il bilancio, e quindi penso che ci sia da fare, avere un parere dopo, abbiamo già visto di regolarità. Basta cancellare 2 righe. Tecnica, non solo la delibera poi del bilancio sono una collegata all'altra, quindi se non abbiamo discusso, è vero. E quindi cosa andiamo a discutere? No, ma ha ragione, ma è facilmente risolvibile. Facilmente risolvibile. Vado a votare un atto. Stiamo discutendo del punto numero 9. Vado a votare un atto
implicazioni economiche, dove è stata stralciata proprio quell'implicazione economica, come fa, cioè, spiegatevi come faccio a votare l'assestamento di bilancio dove palesemente uno dei punti fondamentali è Piazza Meschio, cioè, ma vi rendete conto del pasticcio? Per non aspettare 2 giorni. Consigliere, permetta un attimo, tutta franchezza, non siamo all'assestamento di bilancio, stiamo discutendo del programma triennale opere pubbliche. La stessa cosa. Non è la stessa cosa. E poi affronteremo anche il bilancio. Ha terminato? Ho terminato. Consigliere Posocco. Sì, scusi Presidente, io non ho capito l'emendamento, ero un po' distratto, me lo può... Pagina 4. Sì. Terzo capoverso, richiamata la propria deliberazione assunta in data odierna che non c'è stata, sì. Quindi richiamata fino a territorio, questa va tolta. Richiamata la propria deliberazione. Pagina 4, terzo capoverso. Ok, va bene. Quindi a pagina 5 mi rimane la riqualificazione di Piazza Meschio, 720.000 euro, giusto? Ok, va bene. Ok, allora io vorrei cortesemente che mi spiegaste perché io in Consiglio Comunale non ho votato, ma il Consiglio Comunale ha votato il 7 di marzo del 2016 uno schema di accordo su Piazza Meschio che è ancora tuttora in essere e non mi diceva, su questo accordo non c'era scritto che il Comune doveva mettere 720.000 euro. Questo accordo tuttora in essere, mai rettificato, prevede che il Comune ceda a Zurich i 43 parcheggi e che il Comune ceda a Zurich e Zurich in cambio fa la piazza. Questo è ancora valido in essere adesso. Quindi io non capisco perché con questo accordo ancora in essere debba inserire 720.000 euro per fare la piazza. Voglio provocare un danno erariale al Comune, visto che io ho un accordo ancora in essere. Cos'è cambiato da allora, visto che in Consiglio Comunale non è passato niente? Grazie. Grazie consigliere. Guardi, preciso solo che quella delibera a cui si riferisce lei conteneva uno schema di accordo che non è stato sottoscritto dalle parti, punto. Consigliere... L'accordo fra le parti non è stato sottoscritto. Lo schema, l'accordo non è venuto dopo la delibera del Consiglio Comunale, le parti non sono venute a firmare, punto. È abbastanza chiaro? Consigliere... Ah, sono venute a firmare? Consigliere Botteo. No, non è così. Prego. Dopo il voto del Consiglio Comunale le parti non hanno sottoscritto, punto. La ringrazio per la parola, anche sono intervenuto prima, ma era un intervento appunto per cercare di rimandare il punto, quindi la ringrazio. Allora, io vado ad elencarvi, colleghi consiglieri, le opere pubbliche previste per il 2017 con fondi propri del Comune di Vittorio Veneto. Ok? Con fondi propri, quindi li abbiamo i fondi per fare queste opere pubbliche. Vorrei che mentalmente pensaste a quante ne faremo e quante è possibile spostare. Vittorio si muove. Altra piccolissima premessa. Tutte le opere che con fondi propri hanno la precedenza rispetto a Piazza Meschio, perché i fondi propri ci sono, Piazza Meschio no. Piazza Meschio, secondo l'idea, è legata al reperimento di fondi al supermercato, con approvazione della variante che arriverà a ottobre e quindi segue tutti questi che vado ad elencare. E questo è quello che fate a Piazza Meschio e agli abitanti di Meschio. Vittorio si muove, ovvero la Fender, il parcheggio Fender, 150.000 euro. Precedenza. Piazza Duomo, Piazza Giovanni Paolo I, riqualificazione 290.000 euro. Via Grazioli, pista ciclabile, prima parte, seconda parte, 130.000 euro uno, 100.000 euro l'altra, totale 230.000 euro. Riordino, riqualificazione, sicurezza dei tratti stradali della città, 250.000 euro. Ciclo pedonale Vittorio Veneto Revine, no, questa non è fondi comuni, chiedo scusa. Protezione civile, 120.000 euro. Edifici scolastici, 210, questi non si tolgono sicuro. Rotatoria, 300.000 euro. Ammodernamento polo sportivo, 150.000 euro. E questo non è la pista d'atletica. Palazzo Todesco, 120.000 euro.
Ci sono anche 530 di Polisteca che però sono legate alla privatizzazione dell'ente. Fate il totale di questo, siamo a 2.320.000 euro. Di questi quanti ne spenderemo a fine 2017? Se arriviamo a 1 milione facciamo una festa. E mi dite che c'è bisogno dei 550.000 euro sul mercato. È una presa in giro. È una presa in giro a cui io mi sono ribellato. Io sono in minoranza perché questa è una presa in giro. Non c'è assolutamente bisogno di quel supermercato, di avvallare quella speculazione. Non abbiamo bisogno di supermercati, ma non c'è bisogno di questi soldi. Basta rimandare alcune di queste opere che non le faremo. E quindi cambiare il piano opere pubbliche in maniera adeguata. Ci sarebbe l'altra strada, quella della pista d'atletica, volendo, che non ho citato perché quella è legata ad un mutuo. Lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo promesso che facciamo la pista atletica e facciamo un debito. E sono capaci tutti, assessore Costa, ad amministrare così. A dire, io vi prometto questo, faccio un debito. Sono capaci tutti. Prende il primo della strada e amministra così. Debiti. Andiamo a crescere i debiti con la situazione finanziaria che conosciamo legata ai derivati. Ma lasciando stare la pista atletica, tutte le opere che ho elencato, per un totale di 2.320.000 euro, sono finanziate con fondi propri del Comune di Vittorio Veneto. Vogliamo togliere alcuni di questi che sono legati a azioni tipo i 530.000 della Polisteca? Abbiamo almeno 1,5 milioni, di cui, ripeto, spenderemo 1 milione. Non diciamo la cavolata, la balla, che abbiamo bisogno dei soldi del supermercato, perché non è vero. Grazie. Consigliere Posocco. Se non è vero, cosa c'è dietro? No, ho schiacciato. Era quella di prima. E qui è la domanda. Consigliere Saracino. Secondo intervento lo faccio se hanno finito, No. se no. L'ha preso? Vedo il consigliere Maset che ha già fatto il primo intervento. Vabbè, allora, consigliere De Bastiani. No, non sapevo che erano finiti, che avevano fatto. Appunto. Allora, consideriamo Prima con De Bastiani chiuso il primo intervento. Poi qualcuno darà delle risposte. Prego, consigliere. Sì, semplicemente mi sembra così inadeguato mettere nel piano delle opere pubbliche la piazza Meschio che non è nelle nostre disponibilità. Tutto qua, insomma. Allora, secondo me si può fare, ma prima bisogna fare un altro atto. Io sono d'accordo che a mio avviso in questo momento noi siamo fermi alla delibera fatta dal Consiglio Comunale che ha dato indirizzo alla Giunta di concludere un accordo. Secondo me noi siamo a questo punto qua. Se l'accordo non si può concludere, ma dopo ne parleremo, se l'accordo non si può concludere, allora dobbiamo fare dobbiamo in autotutela, non so, dobbiamo ritirare quella delibera fatta. Riteniamo al punto di partenza e allora si decide cosa fare. Ma così, in questo momento, con la situazione che c'è adesso, secondo me è inadeguato metterlo nelle opere pubbliche. Grazie, consigliere. Prego. Grazie. Perché il collega Alessandro mi ha anticipato sul ragionamento che è tale e quale. Infatti anch'io volevo chiedere proprio questo. Stiamo trattando il punto programma triennale opere pubbliche. Sul punto c'è riqualificazione Piazza Meschio, ma a mio avviso o siamo in regime della convenzione attuativa del Peruea stipulata con l'atto del giugno 2008 o siamo in regime del mandato dato con l'approvazione del Consiglio Comunale dell'anno scorso. E dove siamo? Ecco, questa era la prima domanda. La seconda, collegata, semplice, ma se allora siamo in una delle due condizioni, questo punto all'ordine del giorno non può essere trattato, perché non siamo nella disponibilità della piazza e quindi non possiamo intervenire noi e metterci i soldi. Ok.
chiarissimo, ma qualcuno li risponderà sicuramente. Sì. Signor Sindaco. Grazie Presidente. Allora, l'inserimento nell'elenco delle opere pubbliche è presupposto, non conseguenza, per fare un'opera pubblica per cui la disponibilità viene successivamente. Si può iscrivere un'opera pubblica e poi si va a... No? Ah no? Assolutamente. Chiedo a questo punto al dirigente se gli espropri si fanno prima di inserire nell'elenco delle opere pubbliche. L'esproprio non si può fare se non l'inserimento dell'opera pubblica. Non so se lei facesse così, l'assessore, ho qualche dubbio a questo punto. E comunque, per quanto riguarda repetita iuvant, leggo esattamente il punto 5, visto che il consigliere Posocco ha detto non è così. Il punto 5 della delibera da lei citata, quella del marzo dello scorso anno, dice di dare mandato al sindaco di sottoscrivere l'accordo conciliativo per conto del Comune di Vittorio Veneto e al dirigente dell'area pianificazione territoriale della sottoscrizione di tutti gli atti successivi in attuazione dello stesso. L'accordo conciliativo, nonostante le sollecitazioni intervenute presso la Zurich, non è mai avvenuto, punto. E quindi? Ho capito, ma stiamo cercando un'altra strada? La delibera è valida, ma l'accordo non è stato sottoscritto? Non porta conseguenze? Non porta effetti? Ma scusi un attimo, ma metta per iscritto... Ma dai. Era messo per iscritto nella delibera precedente che abbiamo ritirato. Questo è il programma... Questo è l'inserimento nel programma opere pubbliche, è un'altra cosa. Prima variazione, approvazione. Allora, ci sono altre risposte? Sì. Vedo il secondo intervento di Posocco, se non sbaglio. Rispondo, se no ci accusano che non rispondiamo. Assessore Turchetto, prego. Ecco, allora, per quanto riguarda la disponibilità dell'area ha già risposto il sindaco. La cifra da dove arriva? Arriva dalla costruzione di un quadro economico sulla base dei lavori che sono stati stimati in sede di CTU presso il Tribunale di Treviso. Quindi abbiamo un importo di lavori di 585.000 euro complessivi, 58.500 di IVA, spese tecniche stimate in 45.000 euro, 11.000 spese di gara per la stazione unica appaltante, imprevisti 20.000 e siamo a 720.000. Questa è la costruzione del quadro economico di un'opera pubblica. Quadro A, lavori, quadro B, le altre opere. E poi per quanto riguarda... mi pare che tutte le altre richieste vertevano sulla questione appunto della disponibilità o meno dell'area, mentre il consigliere Botteon faceva alcune riflessioni sulle opere pubbliche non ancora realizzate. Allora va specificato che di Vittorio si muove, primo stralcio, la parte disponibile è solo di 120.000 euro, non di 150 come da lei cita. Chiedo scusa, allora, va bene, 120.000 è giusto. I lavori di piazza Giovanni Paolo I, in realtà la parte disponibile è di 250.000, non di 290, perché ci sono già gli incarichi di progettazione e 260, va bene. La pista, per quanto riguarda la pista ciclabile via Grazioli Cozzuolo, circa anche qui, ovviamente lei fa una domanda a bruciapelo, quindi non è che circa sono 100.000 euro disponibili. Gli interventi di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana anno 2017 sono 250.000 che sono già in appalto, siamo in appalto e qui rispondo quindi anche già alla richiesta di a che punto siamo con le opere. Ecco, per quanto riguarda quest'opera siamo prossimi alla fase di appalto. Il percorso ciclopedonale Vittorio Veneto Revine Lago non ha fondi propri comunali. La sede della protezione civile gode di un finanziamento regionale, quindi stornare questa opera significa perdere 300.000 euro. L'ammodernamento edifici scolastici mi pare che anche lei ha detto non si possono utilizzare quelli per motivi di opportunità ovviamente. La rotatoria dell'ospedale già utilizziamo i 150.000 euro che abbiamo acquisito
grazie alla partecipazione ad un bando regionale, e siamo entrati in graduatoria, per cui abbiamo usufruiamo di un contributo di 150.000 euro che utilizziamo però per le opere urgenti di ripristino dei danni dalla grandinata. Quindi anche qui non ci sono opere, e per quanto riguarda le altre opere, come lei ha detto, la nuova polisteca non sono disponibili, mentre la sistemazione di palazzine e via del ponte sono fondi regionali, e il completamento di Palazzo Tedesco anche in questo caso gode di un finanziamento regionale che andremo a perdere. Quindi queste sono le considerazioni. No, quello credo che sia, quello è un errore, non c'è in realtà, è lo stesso capitolo indicato in precedenza, deve essere un refuso, è rimasto come refuso nella tabella che le è stata consegnata, perché non risulta. Ecco, queste sono le considerazioni, quindi. E pertanto diciamo che le risorse non sarebbero sufficienti a coprire i costi che ho indicato prima di 720.000 euro. Grazie, Assessore. Consigliere Posocco. Sì, mi scusi, una precisazione, signor Sindaco. Le dico come la penso io, poi lei ha detto come la pensa lei. Lei mi dice che quell'atto del Consiglio Comunale non ha nessuna efficacia su Piazza Meschio perché le parti non si sono presentate a firmare. Io invece non la penso così, nel senso che l'articolo 8 dello schema che siamo andati a approvare cita che il Comune del Vi si danno atto di ritenere con il presente atto risolta e innovata la Convenzione del 19 giugno 2008, fatto salvi gli effetti, eccetera. Il Comune è dato di non aver più nulla a pretendere dai DV salvo quanto previsto nel presente accordo. Questo accordo, in base all'articolo 1976, da questo accordo non si può più tornare indietro e vengono a mancare, sono venute meno le garanzie principali. Lei mi dica che non è così, ma secondo me la convenzione originale del 2008 con la firma di questo atto è cambiata. Ed è così, signor Sindaco. Poi che dovessero andare dal notaio per altri aspetti, sono d'accordo, ma non per questo aspetto. La convenzione del 2008 con questo atto che siamo andati a votare non esiste più. Grazie consigliere, mi permetto di far notare che un conto è lo schema di accordo e un conto è l'accordo che non è mai stato firmato. Consigliere Saracino, sì, prego. Terzo? No, è il secondo. Ah sì, sarebbe il terzo intervento. Dai, prego. Scusi, io il terzo non l'ho fatto, vabbè, questo è il secondo. Vabbè. Allora, Botteon ha espresso bene prima le motivazioni di tutta questa idea che neanche se si fosse ancora in vita Machiavelli vi farebbe i complimenti. Cioè vi siete inventati di giustificare un supermercato per Piazza Meschio, per finirla, quando non serve. Vi siete fregati tra voi stessi, dico, vincolando il tutto alla delibera che abbiamo appena mandato avanti. Io adesso chiedo per l'ennesima volta alla dottoressa, se gentilmente mi risponde, quella delibera votata l'anno scorso è ancora valida o no, quella su Piazza Meschio? Perché se è valida o viene ritirata per procedere, se no qua si sta facendo il contrario di quanto deliberato in Consiglio Comunale. O mi dite che non è più valida e allora va bene, ma se quella delibera è ancora valida ed è ancora attiva e non viene ritirata, questo dice l'incontrario di quello che ha votato questo Consiglio Comunale ed è una cosa abbastanza grave. Per quello vi ho detto che sono tutti correlati i punti. Se voi lo mettete, cioè adesso io aspetto la risposta della dottoressa, dica che si può fare, basta, venga messo agli atti. Grazie. Consigliere Botteon, secondo intervento. Secondo giro, al netto della risposta dell'assessore Turchetto, ciò che è rimasto, sì, non abbiamo detto una cosa importante, che adesso l'opera noi non la finanziamo tutta col supermercato, ma solamente 497.000 euro col supermercato, perché abbiamo le 65.500 che ci vengono dai fondi legati agli immigrati e 157.000 euro di alienazione zona industriale.
Quindi abbiamo 497.000 euro a tirar fuori. A netto di quello che ha detto l'assessore, 120.000 di Vittorio si muove, 262.000 di Piazza Duomo fa 380, via Grazioli sono due parti, sceglietene una delle due, arriviamo a 510. Basta volerlo. E non toccando il mutuo alla pista atletica, perché se noi decidiamo di fare un mutuo per Piazza Meschio e non per la pista atletica, per quello che rimane, ma rimane molto poco come vi ho appena dimostrato, abbiamo risolto la questione ed è un mutuo piccolino. Invece no, il mutuo lo facciamo per cosa? Per la pista d'atletica. Il consigliere Botteone aveva detto facciamo il progetto, spendiamo i 100.000 euro necessari per il progetto, col progetto andiamo a bando e il bando ci partecipiamo e lo mettiamo a bilancio probabilmente nel 2018 quando vi sarà il bando, magari vi è prima, ma in quel momento, nel momento del bando, interveniamo sul bilancio. Ma non sono stato ascoltato, ma anche senza la pista atletica, anche facendo il mutuo con tutto il debito su tutta la pista atletica, i soldi per Piazza Meschio ci sono. Grazie. Consigliere Darè. No, una domanda al vice sindaco che ha detto prima di 150.000 euro della rotatoria, mi pare, dell'ospedale, che lì devia sui danni del... No, non so, no, se mi spiega come fa, perché secondo me non si può girare quel modo. Sì. Sì, appunto no. Vabbè. Ok. Dottoressa Costalonga, prego. Rispondo al consigliere Saracino. Allora, la delibera che lei cita, approvata la numero 6, approvata il 7 marzo 2016, approvava lo schema di accordo conciliativo, che effettivamente quello è stato sottoscritto, però è stato sottoscritto questo schema di accordo conciliativo raggiunto in sede di consulenza tecnica preventiva. Ovviamente a questo schema di accordo doveva poi seguire l'accordo conciliativo che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal sindaco, tant'è vero che nella delibera viene dato mandato espressamente al sindaco di procedere alla sottoscrizione dell'accordo. Ed era l'accordo che avrebbe dovuto produrre gli effetti contenuti in questo schema di accordo. Questo non è più stato sottoscritto, quindi la delibera sì è valida in quanto approva questo schema di accordo, però di fatto è una delibera che non ha avuto seguito, quindi non è una delibera che di fatto non ha prodotto più alcun effetto. Okay. Quindi esiste, però non ha prodotto gli effetti che doveva produrre. Chiaro. Bene, allora a questo punto metto in votazione l'emendamento che ho proposto prima l'emendamento, poi votiamo poi le dichiarazioni di voto. L'emendamento consiste nel togliere a pagina 4 tutto il capoverso di richiamata dalla propria deliberazione a trasformazione del territorio, in quanto la deliberazione non è stata non si è concretizzata. Quindi metto in votazione l'emendamento che ho proposto a firma mia personale, Toccher Silvano. Favorevoli? Okay. Contrari? Astenuti? Allora, 5 astenuti, 2 contrari e 5, 2, 7. Infatti 6 astenuti. Allora i contrari, scusate, i contrari erano 3, esatto, 3 contrari. Quindi 3, 4, 3, 5, 8 e 9, 17. Quindi 9 favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Scusate. Chiedo scusa, l'emendamento è stato approvato. Allora, adesso dichiarazioni di voto e poi mettiamo in votazione la delibera emendata. Ci sono dichiarazioni di voto? Certo, Saracino. No, Prego. mi sembra che veramente stiamo facendo una misera figura tra taglia, incolla, modifica. Cioè qua veramente, ragazzi, ma facciamo robe serie, no? Qua facciamo una brutta figura con la gente. Fate, perché state dimostrando neanche delle delibere di saperle impostare in modo corretto. E quindi, sapendo che esiste anche una delibera di aprile che è ancora valida, io ritengo che a questo punto non sia corretto farlo. Quindi voterò contro. Prendo atto della sua dichiarazione. Dottoressa Costalonga. Sì, se posso aggiungere un ulteriore elemento. Allora, se diciamo il percorso che verrà intrapreso sarà un percorso finalizzato a avviare un contenzioso nei confronti, diciamo, di Zurich, è opportuno non revocare o togliere di mezzo questa delibera, perché significa, cioè toglierla di mezzo, revocarla, diciamo, vorrebbe dire che il comune che il comune sostanzialmente rinuncia, mentre siccome la causa sarà anche una causa finalizzata a fare un'azione di risarcimento del danno, è chiaro che bisognerà dimostrare che è la controparte inadempiente e non il comune di Vittorio Veneto, capisce? Quindi se voi togliete di mezzo questa delibera, diventa un elemento più debole per azionare, per richiedere l'azione di risarcimento danno. Chiaro. Vi precludete. Allora, dichiarazioni di voto, consigliere Botteon, prego. Grazie. Faccio notare che alla seconda proposta non c'è stata risposta. Io veramente capisco il vostro imbarazzo, ma lo capisco perché secondo me è ingiustificabile. Voto contrario soffrendo, ma non si può appoggiare una speculazione sul territorio e giustificarla per Piazza Meschio, non si può, ed è quello che state facendo. E un'altra cosa, perché da domandina viene ultima riflessione, ma perché non legate allora il supermercato alle altre opere? Perché non date i fondi propri a Piazza Meschio se la priorità è Piazza Meschio? Consigliere Sant'Antonio. Sì. Io continuo a ripetere allo strenuo che non è il modo di procedere questo. Stiamo facendo una figuraccia nei confronti dei cittadini, i quali pensano che noi possiamo essere dei rappresentanti validi. In questo momento io non mi sento di essere un rappresentante valido e penso neanche gli altri, perché a quest'ora e in questo modo, soprattutto con il legare una delibera a quella successiva, quindi se ne salta una, come è successo, penso che sia opportuno fermarsi e quindi ridiscutere quando tutti i documenti sono a posto. Non capisco il procrastinare e l'insistere nel portare avanti fino all'ultimo punto, mancando le basi e il presupposto che è la delibera di Piazza Meschio, quindi io sarò contro. Grazie. Consigliere Dus, prego. Sì. Voteremo a favore alla proposta del piano di opere pubbliche. Mi dispiace che il consigliere Sant'Antonio abbia appena detto che voterà contrario, perché in una sua dichiarazione del Gazzettino di martedì 11 luglio 2017 invitava tutti i colleghi consiglieri di maggioranza a chiudere la vicenda tutti insieme, mettendo una pietra tombale sulle vecchie polemiche politiche. Credo che questa potrebbe essere una buona occasione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Io non potrei fare dichiarazione di voto. Siamo alle dichiarazioni di voto. Siamo alle dichiarazioni di voto. Io sono andato avanti
Ah sì, allora sono in difformità, sì, no. Però volevo chiarire, voglio dire, la questione del supermercato sarebbe collegata al punto successivo, al bilancio. Sì, è vero. Poi volevo... Com'è? Posso fare una dichiarazione? No, è talmente un pasticcio, qua ci siamo talmente incartati che preferisco votare contrario, insomma. Visto che si collega, sta faccenda qua è collegata al supermercato, di cui parleremo dopo, però è talmente legata la cosa che sia chiaro che io voterò contrario, perché sia chiaro che io sono contrario al discorso del supermercato. Consigliere Fasan. Allora si capisce che nel piano per le pubbliche si dà via libera al supermercato, almeno io l'ho capito così, e chi vota a questo punto all'ordine del giorno vota la realizzazione del supermercato, altrimenti non si capisce come si fa a finanziare Piazza Meschio con i 390.000 euro, vabbè, quello che è. Allora il voto di Lega Nord sarà sicuramente contrario, però io credo che questa amministrazione non ha bisogno di questi giochetti per poter far passare le proprie cose, scusatemi. Non è più un piacere venire in Consiglio Comunale a discutere le sorti di Vittorio. Qui ogni volta bisogna stare attenti, quello che passa, quello che non si dice, si toglie. Dichiarazione di voto, consigliere. Negativo, però mi giustifico anche. Va bene? Non so se posso in 3 minuti giustificare i danni che fate a Vittorio nei prossimi 10 anni, però io dico datevi una regolata per piacere. Grazie. Consigliere Masel, l'ultima dichiarazione. Sì, grazie Presidente. Allora, ovviamente il nostro voto sarà contrario, però giustamente diceva il collega Dus, noi avevamo offerto la mano alla maggioranza per arrivare a una conclusione condivisa e una conclusione che fosse veloce, equa, giusta e che portasse la piazza Meschio e ridasse Piazza Meschio ai suoi cittadini. Ovvio che lo vogliamo e lo vogliamo come voi, allo stesso modo, credo che sia indubbio. Io vi voglio però leggere quanto scritto sulla pagina pubblica di Facebook di un noto commerciante di Vittorio. È la pagina pubblica, quindi tutti la possono vedere. Attenzione però ai tempi e alla dichiarazione di voto. Ma scusi Presidente, ma quando fa l'omelia l'amico Prego. lei lo fa pontificare a 30 secondi. Scusi, sa? Prego, Masetti. Grazie. Allora, 500.000 euro per finire, leggo testualmente, quindi non sono parole mie, 500.000 euro per finire Piazza Meschio, 500.000 euro per sprecare ancora territorio con un bel supermercato, 500.000 euro per impoverire ancora di più la nostra città. Poi prosegue, questo è un commerciante di Vittorio, noi progettiamo, puntini di sospensione, sistemazioni contro il degrado della nostra città, puntini, facendo del nostro meglio a nostre spese, puntini, l'amministrazione, puntini, approva concessioni, puntini, perché questo degrado aumenti, puntini. Forse vale la pena chiudere Baracca e Burattini. Qui abbiamo anche un rappresentante dei commercianti, mi meraviglierei di lei se a questa azione amministrativa votasse a favore. Grazie consigliere. Sono finite anche le dichiarazioni di voto, quindi approvato l'emendamento, metto in votazione la delibera emendata, quindi punto numero 9 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche, elenco annuale 2017, prima variazione. Favorevoli?
Favorevoli, scusate. Contrari? Astenuti? Sì. No, astenuto non conta. Allora sono 8. È approvato? È approvato. Sono 8. Beh, allora, favorevoli 8. Contrari 8, un astenuto, ok? No, è approvata? No, attenzione. No, guardate, mi sono letto bene. Ma l'astenuto lo tiri via. Sai che abbiamo visto stamattina? L'astenuto lo tiri via. Sì, ma se sono 8 e 8. Allora. Quindi? Quanti siete? Scusate. Allora siamo in 17. Sì, uno si è astenuto. 16. Ma siamo 8 e 8. Non è approvata. No, non è approvata. Allora la delibera non è approvata, quindi non si procede. Quindi non si procede all'immediata eseguibilità. Beh, e quindi non si può procedere all'assestamento di bilancio, scadenza 31 luglio. E quindi riconvochiamo il Consiglio Comunale. Allora dichiaro tolta la seduta. Allora dichiaro conclusa la seduta del Consiglio, procederemo con una nuova riconvocazione. Scusa Silvano, non ho particolarmente apprezzato quando hai detto favorevole per 3 volte. Volevi mettere i soggetti.